Uno, dove debba possiamo iniziare. L'avete già fatto a capigruppo? Sì. Prendiamo posto per cortesia. Biz e i dirigenti dove? Appunto. Cosa? Biz dove... Apriamo questa sera la 30ª seduta del Consiglio Comunale, venerdì 29 ottobre 2021. Come vedete, questa sera la seduta è aperta al pubblico. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale tramite la tenda TV in streaming video. Raccomando a tutti cortesemente di tenere indossate le mascherine e di seguire le regole di distanziamento. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Dare Gianantonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Arriva, assente giustificata per il momento. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Miatto Antonio. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Varaschin Gianni. Bene, ora nominiamo gli scrutatori dalla lista che mi hanno consegnato i capigruppo, il consigliere Gomiero, consigliere Salezze, consigliere Bagliana. Bene. Partiamo ora con le comunicazioni. Questa sera ci sarà un evento di quelli che vorremmo avere ad ogni consiglio comunale, cioè possibilmente la premiazione di una giovane di Vittorio Veneto, Aurora Maso, che ha conquistato il titolo mondiale cadetti della categoria, dopo qua l'atleta mi correggerà, Kata Aito Ryu, ma ovviamente avrò sbagliato.
la pronuncia del titolo mondiale che si è svolto in Romania. Quindi i più vivi e cordiali ringraziamenti della città di Vittorio Veneto per una ragazza che così giovane sa coniugare l'impegno per lo sport ed anche allo stesso tempo per lo studio. Possa essere quindi Aurora di esempio per i tanti giovani della sua età. Auguriamo ad Aurora molti successi nello sport, ma anche nella sua vita personale, visto lo sforzo che quotidianamente fa per coniugare studio e attività sportiva. Ma chiamo qui davanti Aurora e chiamo il consigliere Gianni Varaschin, che è il nostro delegato dal sindaco alle attività sportive, per fare 2 parole e fare la premiazione. Prego, consigliere. Allora è con orgoglio che mi appresto a consegnare questo riconoscimento. Questa è la spilletta della città che rappresenta la città di Vittorio Veneto e un augurio per i tuoi futuri successi. Un applauso. Anche il sindaco magari, ecco, il sindaco consegna il mazzo di fiori e poi lasciamo magari 2 parole anche a Aurora se vuol dire qualcosa. Ecco, soprattutto Aurora, le parole che ho pronunciato prima, come si dicono veramente? Kata Kadetti Shitoriu. È totalmente diverso da quello che avevo detto io. Ecco, farei un applauso ancora e un grazie dalla città di Vittorio Veneto. Bene. Il sindaco vuole fare alcune comunicazioni sull'andamento del coronavirus. Prego, sindaco. Allora, le ultime novità sono queste. Questa mattina ne avevamo 7 vittoriesi non gravi positivi e il trend è in crescita perché nell'ultimo periodo eravamo scesi fino a 1 e nell'ultimo periodo si sta incrementando il numero. Speriamo che la cosa sia un fatto casuale, che si ricominci a scendere, anche se Vittorio Veneto, nelle varie coorti di età da 12 anni in su, è comunque mediamente sotto media provinciale dai 3 ai 5 punti percentuali, quindi non stiamo brillando come numero di vaccinati, comunque non sta andando male neanche lì, i numeri sono abbastanza buoni. Grazie Sindaco. Bene, iniziamo con l'ordine del giorno della serata, che è piuttosto vasto, con l'interrogazione della consigliere, anzi no, c'è una domanda di attualità, scusate, c'è una domanda di attualità pervenuta dal consigliere Marco Dus. Prego, consigliere. Sì, buonasera a tutti. La domanda di attualità si riferisce alla questione di cui abbiamo discusso il 22 settembre scorso, cioè l'area ex Borca e alla sua eventuale evoluzione. Questa domanda si riferisce anche ad un intervento che è stato preso dalle pagine del sito online QDP News, in cui il sindaco ha dichiarato in merito alla proposta di cessione di 1 ettaro dell'area ex Borca al Comune, previa trasformazione in parco, non è fattibile per il Comune, è fuori discussione e si presenta una spesa inutile. A noi non serve un giardino, ci servivano i posti auto per Serravalle. L'offerta così com'è non ci interessa. Al limite quindi, e per quanto ci riguarda, potranno essere ristrutturati 2 rustici e per il resto rimane così com'è. La mia domanda verte su, con la presente si chiede se ad oggi siano state formulate nuove proposte dalla proprietà e se verranno discusse e presentate al Consiglio e con che tempistica.
Inoltre chiedo di sapere se la Giunta condivide o meno la proposta che è stata avanzata tramite le pagine dei giornali dalla proprietà, che prevede la cessione di un'area verde previa trasformazione in un parco pubblico e la non realizzazione della piastra funzionale. Grazie. Grazie consigliere. Allora, vi chiedo la cortesia se potete tenere le mascherine, dopo magari ogni tanto, anche quando parlate, se potete, e dopo le togliete ogni tanto, ma insomma se potete tenerle vi ringrazio. Bene, Sindaco, prego. Sì, posso rispondere. Allora, tornando alle origini di questo argomento, siamo all'ultimo Consiglio Comunale nel quale è stato ampiamente trattato l'argomento e alla fine della trattazione si è divenuti all'incarico dato al Sindaco perché interloquisse ancora con la proprietà per vedere di aumentare l'offerta fondamentalmente e comunque riformularla in altro modo. Mi sono dato da fare, ho interloquito con la proprietà, con una terza persona che rappresentava la proprietà e abbiamo esposto quanto detto in Consiglio Comunale, ancorché ne fossero già informati essendo stato pubblico l'incontro. La parte si è ritirata dicendo che avrebbero valutato la cosa e hanno formalizzato poi una lettera che mi è arrivata e preceduta fra l'altro da un incontro verbale con quei medesimi contenuti dove la proprietà tornava alla originale offerta di realizzare un giardino e parco, non si può chiamare essendo che la sovrintendenza non accetterebbe la piantagione di alberi proprio per non occludere quel cono ottico e da cedere al comune, quindi con tutte le spese, tutte le cose. Già lì per lì ho dichiarato che poteva esserci qualche fondato diniego a una simile proposta per tutto quello che comportava e fra l'altro ai giornalisti che mi contattavano, numerosi, perché era interessante l'argomento sulla città, ho detto quello che era la mia personale opinione. Dopodiché abbiamo provveduto a trattare il giorno 21 di ottobre in giunta l'argomento dove abbiamo parlato di questo ulteriore contatto avuto e la giunta ha concluso che l'argomento necessita di valutazione economica e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi le decisioni finali su quello che può essere la continuazione di quel dialogo iniziato, è chiaro, tornerà qua in Consiglio Comunale. Mi permetto di fare anche un'ulteriore osservazione che forse tutti quanti sapete cosa è successo e forse era il caso di procrastinare l'argomento a un momento magari successivo. Questo è quanto comunque. Grazie Sindaco. Sì, la ringrazio per la risposta esaustiva. Francamente, siccome l'iniziativa è partita dal privato a successivamente quello che è successo, io mi sono sentito da consigliere comunale in dovere di porle una domanda che credo sia legittima. Comunque grazie per la risposta, quindi attenderemo ora di discutere nuovamente di questo progetto. Grazie consigliere Dus. Passiamo alla prima interrogazione in programma della serata, interrogazione del consigliere Balliana. Prego consigliere, illustri l'interrogazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'interrogazione che vado a esporre chiede informazioni e delucidazioni in merito all'iter procedurale che ha visto il rilascio dell'autorizzazione unica per una nuova costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico
con potenza inferiore a 100 kW lungo il fiume Meschio in via dei Molini in località San Giacomo di Veglia. L'autorizzazione porta la data del 3 dicembre 2020. I cittadini, cioè l'impianto da realizzare, insiste su una zona densamente abitata, quindi non è in mezzo ai campi, e a pochi metri di distanza da numerose abitazioni. I cittadini residenti nelle immediate vicinanze del nuovo impianto hanno appreso, e anche noi consiglieri comunali abbiamo appreso dell'avvenuta autorizzazione solo da un articolo di stampa comparso sul Gazzettino il 29 aprile 2021, quindi 5 mesi dopo l'avvenuta autorizzazione. Ora, con questa interrogazione noi andiamo a chiedere se sono state rispettate le normative relative alla legge 241 del 1990 e in particolare l'articolo 789 di questa legge, che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e da quelli che per legge devono intervenirvi. In buona sostanza noi chiediamo se questi cittadini che potrebbero essere direttamente interessati dalla realizzazione di questa opera siano stati contattati, siano stati fatti partecipe dell'iter procedurale iniziato con la conferenza dei servizi, che si è svolta in forma semplificata e in modalità asincrona. La conferenza dei servizi sono delle riunioni in cui vengono analizzati le varie richieste, vengono fatte le osservazioni e di solito prevedono appunto la partecipazione di enti sovracomunali, come in questo caso è stato fatto, ma non solo, quindi di tutti i soggetti che in qualche maniera avrebbero degli interessi rispetto a questo provvedimento. Considerato che l'articolo 14 bis di questa legge, che fa riferimento alle modalità con cui è stata fatta la conferenza dei servizi, quindi in maniera semplificata e asincrona, non esclude i citati articoli che ho detto prima, il 7, l'8 e il 9, che soprattutto il 7 dice che l'indizione della conferenza deve essere anche comunicata ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel caso in cui dal provvedimento possa potenzialmente derivare un pregiudizio nei loro confronti e che questi ultimi possono intervenire nel procedimento stesso. Allora, noi abbiamo individuato questi soggetti portatori di interessi, nelle fattispecie sono 4. Primo, un cittadino residente nella zona limitrofa dove verrà l'impianto, quindi a confine, che potrebbe subire un danno rispetto alla realizzazione di questa opera. E tra l'altro a questo cittadino noi tutti dobbiamo essere grati, perché da più di 20 anni sottostà e sta attento, monitora e è sempre presente rispetto alla situazione di quella zona del Meschio, quindi alza le paratie quando c'è necessità, insomma regola anche la questione idrica, e questo cittadino sarà direttamente interessato con la propria proprietà da questa realizzazione. Secondo, ci sono dei cittadini residenti proprio nelle vicinanze, che quindi sono anche loro portatori di interesse rispetto a quest'opera. Terzo, ci sono i cittadini titolari di concessioni di emungimento idrico ad uso irriguo, quindi tutti coloro che hanno il diritto di avere dell'acqua dal Meschio e andare a irrigare i campi. E quarto e non ultimo, tutte le associazioni che quantomeno in questi anni si sono sempre dedicate alla salvaguardia anche dell'ittica del fiume, e quindi tutti questi soggetti noi li individuiamo come portatori di interessi. Ecco, tutti questi non sono stati minimamente avvisati dell'iter procedurale iniziato nel luglio 2019. Detto questo, altre 2 considerazioni, poi vado alle domande. Dunque, nel 2017 il Comune aveva negato l'autorizzazione alla stessa richiesta, e motivando con la mancanza di coerenza e di compatibilità del progetto con le previste misure di conservazione del fiume Meschio della rete Natura 2000.
Inoltre il Comune aveva era in essere un ricorso al TAR del Veneto, in cui il Comune chiedeva appunto l'annullamento di una determina della Commissione VIA, e in più chiedeva che questo progetto fosse posto all'attenzione della Commissione VIA in quanto ricadente in una zona di ambito di rete Natura 2000, quindi che avesse una visione un po' più avanti. Ecco, allora noi chiediamo all'amministrazione comunale se nella mancata comunicazione a tutti i soggetti portatori di interesse dell'avvio del procedimento non ritiene di aver disatteso l'articolo 7 e 9 della legge 241 del 90, la motivazione per la quale l'amministrazione non abbia ritenuto opportuno aspettare la sentenza del TAR prima di concedere l'autorizzazione. Se oltre all'obbligo di osservanza da un punto di vista giuridico, noi chiediamo all'amministrazione se non ha disatteso le aspettative dei cittadini coinvolti direttamente o indirettamente in questa opera. E qui chiedo anche, quando parlate di concetti di trasparenza e di partecipazione, vorrei capire come li applicate voi i concetti di trasparenza e applicazione. Ultima domanda che faccio: chiedo se non fosse stato almeno più opportuno e soprattutto coerente con le pregresse determine dirigenziali decisorie convocare una conferenza di servizi sincrona, quindi in presenza, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. Grazie. Grazie consigliere. Lascerò la parola al sindaco per la risposta. Stiamo parlando di realizzazione di centraline per la produzione di corrente verde, di corrente da fonti rinnovabili, che sono delle fonti che fanno sì che queste realizzazioni vengano in pratica considerate quasi fossero delle opere pubbliche. Hanno quindi un percorso molto complesso che prende un po' in disamina un po' tutti gli aspetti che il consigliere ricordava. È così complessa la cosa che ho dovuto farmi aiutare anche in un excursus punto punto dai nostri uffici, per cui ordinatamente potrei provare a risponderle. Nella prima parte lei chiede se nella mancata comunicazione a tutti i soggetti portatori di interesse dell'avvio del procedimento e al riesame relativo al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto idroelettrico non ritiene di aver disatteso gli articoli 7 e 9 della legge 241/990. Posso rispondere così, quindi. L'articolo 7 della 241/90, comunicazione di avvio del procedimento, al comma 1, prescrive che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per la legge devono intervenirvi. Ove parametri non sussistano, le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. Quindi, dall'analisi preliminare del progetto, non sono state evidenziate possibilità di pregiudizio nei confronti di soggetto alcuno, per cui non vi è stata la necessità di estendere la comunicazione. Quando si guarda un progetto si cerca di valutarlo e valutarne anche le conseguenze dirette e indirette che questo possa avere, e quindi da questa analisi non è stata riscontrata la necessità. L'articolo 9, intervento nel procedimento, prevede che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati a cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, e tale possibilità è sempre stata garantita lungo il corso dell'intero procedimento. La motivazione per la quale, la seconda domanda sua è questa, la motivazione per la quale l'amministrazione non abbia ritenuto opportuno aspettare la sentenza del TAR Veneto in riferimento al ricorso effettuato dal Comune stesso. E qua si risponde così, cioè avendo valutato nel corso dell'istruttoria per il riesame della pratica anche la valutazione di incidenza ambientale presentata nel frattempo dalla ditta proponente l'intervento, si è ritenuto superato il ricorso al TAR.
Poi lei chiede se l'autorizzazione unica sia stata pubblicata nell'albo pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente, e se ciò non fosse avvenuto si chiede di conoscere le motivazioni della mancata pubblicazione. Non è stata fatta la pubblicazione perché non è scritto da nessuna parte che la si debba fare. È già complicatissimo l'iter, lei ci aggiunge dentro anche quello che non è previsto. Se oltre all'obbligo, poi continua così lei, se oltre all'obbligo di osservanza dell'ordinamento giuridico in riferimento alla pubblicazione e alla trasparenza degli altri deliberativi non ritiene di aver perlomeno disatteso le aspettative dei cittadini coinvolti direttamente o indirettamente, non avendoli anticipatamente informati dell'iter procedurale iniziato nel luglio 19 e concluso nel dicembre 20. La risposta è che l'amministrazione ha puntualmente rispettato la normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Mi risulta anche che contatti diretti con cittadini, e il cittadino che dice lei è venuto a trovarmi 100 volte. Dopo. L'amministrazione, poi lei chiede se dato l'annoso iter per l'acquisizione della concessione di codesta centralina unitamente al citato diniego per motivi ambientali da parte della precedente amministrazione del succitato ricorso al TAR da parte della stessa amministrazione non fosse stato almeno più opportuno e soprattutto coerente con le pregresse dei termini dirigenziali decisori convocare una conferenza di servizi sincrona in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, così come previsto dall'incipit del comma 7 dell'articolo 14 bis della legge 241/90, anche perché non risulta razionalmente comprensibile il rilascio di un'autorizzazione nel 2020, dopo che nemmeno 3 anni prima della stessa era stata negata per motivi idraulici, paesaggistici, storici e ambientali. La risposta è che la legge 241 del 90 all'articolo 14 bis afferma che la conferenza decisoria di cui l'articolo 14,2 si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. La conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona è pertanto la modalità ordinaria di svolgimento della stessa, rimanendo la modalità in presenza prevista solo nei casi eccezionali. Grazie Sindaco. Consigliere, se può schiacciare che non vedo, ecco, perfetto. Dica se è rimasta soddisfatta o meno. No, non sono rimasta soddisfatta perché praticamente si denota la mancanza di rispetto a questi cittadini. Al di là, Sindaco, che lei mi abbia risposto puntualmente, però per esempio l'articolo 9 lei dice potevano partecipare le associazioni, ma se la cosa non è stata data ampia pubblicità, cioè non è stata nemmeno resa pubblica, a differenza di quello che avviene in Commissione Via Regione Veneto, che quando parte l'iter viene esposto nell'albo pretorio. Qui non si è esposto da nessuna parte, gli uffici hanno provveduto in perfetto silenzio a andare all'approvazione dell'autorizzazione. A me scoccia, secondo me non c'è rispetto ai cittadini che potrebbero avere avuto delle osservazioni da presentare, osservazioni che forse non andavano contro il progetto, ma quantomeno magari mitigavano il progetto in qualche maniera. Quindi io rimango dell'idea che non sia stato seguito un iter corretto e soprattutto rispettoso dei cittadini e della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Balliana. Passiamo ora al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Vittoria Veneto Servizi, controllo analogo. Chiedo al dottor Biz di prendere posizione per fare una breve relazione, l'amministratore unico della Vittoria Veneto Servizi. Prego. Allora, chiedo gentilmente al dottor Biz di rimanere in tempi stretti perché l'ordine del giorno è lungo. La discussione si svolgerà in questi termini, giusto per ricordare: ci sarà la relazione del dottor Biz,
Ci saranno poi delle domande tecniche dei consiglieri a cui potrà rispondere il dottor Biz, quelle che io definisco domande secche, cioè non si capisce una cifra, come mai una cifra è da una parte piuttosto che da un'altra. Poi finiremo con la parte tecnica, ci lascerà il dottor Biz e inizieremo con la discussione di tipo politico, quindi tra consiglieri comunali e amministrazione comunale, quindi assessori e sindaco. Prego, dottor Biz. Buonasera a tutti. Allora, questa sera vi relaziono su quello che è il bilancio d'esercizio dell'anno 2020 che è stato approvato in sede della società. Allora, rispetto all'andamento degli anni precedenti, l'utile netto dichiarato è di circa 3.600 euro. Questo vado anche a spiegare velocemente le motivazioni, perché rispetto agli anni precedenti abbiamo avuto un utile così contenuto. La motivazione è presto detta, perché prima quelle che sono di solito i trasferimenti, perché chiaramente l'utile di solito a seguito dell'approvazione del bilancio poi viene di solito distribuito al Comune di Viterbo Veneto, quest'anno nel corso del 2020 sono stati fatti dei trasferimenti antecedenti, quindi che sono andati in conto costi dell'esercizio 2020. In questo vado in preciso a puntualizzare che sono state fatte un trasferimento di 50.000 euro, sempre a fronte del Comune di Viterbo Veneto, a fronte di una determina da parte del Comune di Viterbo Veneto, e quindi chiaramente andava per principio di cassa, quindi nel momento in cui è stato erogato chiaramente è andato per cassa e quindi è andato a costo. A questo si aggiungono i 30.000 euro che sono stati dati durante il periodo della pandemia, chiaramente dati dalla Viterbo Veneto Servizi al Comune di Viterbo Veneto per tutte quelle che erano le esigenze che i servizi sociali ritenevano utile per i buoni pasto e quant'altro. A questo poi si aggiungono degli oneri, io li chiamo degli oneri figurativi, che sono dei costi che sono stati sostenuti da Viterbo Veneto Servizi, che citiamo in circa 30.000 euro, perché a partire dall'inizio della pandemia è stato messo a disposizione del Comune di Viterbo Veneto e in particolare dei servizi sociali una persona e un mezzo chiaramente che faceva sì un'attività di consegna dei farmaci, ma era la parte minoritaria, ma dall'anno scorso svolge l'attività per conto del Comune di Viterbo Veneto durante questo periodo di pandemia. Chiaramente sono tutte esigenze che i servizi sociali hanno, dal trasporto delle persone, dalla consegna pasti, attività che in questo frangente il Comune di Viterbo Veneto aveva la necessità di coprire. Quindi, detto questo, prima della chiusura del bilancio a livello di costo, al Comune di Viterbo Veneto di fatto sono stati fatti trasferimenti per circa 120.000 euro, quindi ne consegue, ecco perché l'utile d'esercizio è così basso. Dal punto di vista, a questo aggiungo altri due aspetti. Dal punto di vista del valore della produzione dell'azienda è rimasto grosso modo similare al 2019, una piccola riduzione, siamo ai 4 milioni e 6 contro i 4 milioni 6 e 15 del 2019. A questo mi preme ricordare che una contrazione anche della marginalità del risultato d'impresa è dovuto a diversi fattori. In primis sono aumentati i costi della gestione delle pulizie, perché chiaramente durante il periodo della pandemia abbiamo dovuto implementare questo tipo di attività interna, proprio perché comunque c'è una forte frequentazione di persone all'interno della farmacia e quindi conseguentemente bisogna garantire un grado di sicurezza maggiore sia per i dipendenti che anche per i pazienti e clienti che frequentano le farmacie. A questo aggiungo che è cambiato anche il mix di vendita, nel senso che si è spostato, pur mantenendo un grado di fatturato pari al 2019,
sono stati venduti, la tipologia di prodotti venduti, ricordo sempre che la tipologia di Vittorio Veneto Servizi, cioè le farmacie comunali, hanno una parte che deriva di entrate dalle ricette rosse e una parte da quelle che sono tutto il mix di vendita relativo a tutti gli altri prodotti venduti. Rispetto alla situazione di mercato, noi ci troviamo in una situazione in cui solo il 40% deriva dal mercato, dal settore delle ricette, mentre il 60% arriva da tutto il resto. Quindi chiaramente nella fase di pandemia c'è stata anche comunque una contrazione da questo punto di vista degli acquisti di tutto il resto del mix, quindi chiaramente è cambiato il mix di vendita e conseguentemente con le marginalità si sono un po' più contenute. A questo aggiungo che abbiamo avuto un implemento di circa 25.000 euro di ammortamenti dovuti alla capitalizzazione. Ricordiamo che nel corso del 2019 il valore del patrimonio della Vittorio Veneto Servizi è aumentato notevolmente con l'apertura della farmacia di Costa, quindi questo ha un effetto a livello di costo figurativo, ha un effetto chiaramente su quello che è l'utile netto. Chiaramente parliamo sempre di costi figurativi come lo è il costo dell'avviamento, quindi anche questi 25.000 euro in più hanno portato a un abbassamento di quello che è l'utile netto. In più, cosa che sparirà, chiaramente è sparita nel 2021, ricordo che avevamo ancora in questo frangente del 2020 avevamo ancora il costo di affitto dei locali della vecchia farmacia di Costa che pesava circa per 25.000 euro. Questo chiaramente, come dico in succinto, dice i valori netti. Chiaro che ci tengo a precisare il valore di trasferimento che è stato dato al Comune di Vittorio Veneto, che sono i famosi gli 80.000 euro, aggiungiamo i 30.000 euro come valore di servizio dato al Comune di Vittorio Veneto. Quello che di solito è un'abitudine per chi guarda anche i bilanci, io ho guardato questo ultimo numero perché di solito si va a vedere questo, però bisogna ricordarsi che nel corso il valore della cassa della Vittorio Veneto Servizi nel 2020 è comunque rimasto attorno al 1.100.000, quindi questo indica un andamento buono e indica come l'attività reddituale della Vittorio Veneto Servizi in questo caso sia molto buona. Mi permetto di sottolineare proprio anche perché poi sono stati anche comunque nel corso del 2020 sono stati, rimangono 1.100.000 pur avendo gestito finanziariamente internamente il costo della farmacia, della realizzazione della nuova farmacia di Costa, e ricordo che nel corso del 2020 sono stati erogati, oltre a quei valori che vi ho indicato prima, al titolo di dividendi, nel 2020 sono stati erogati al Comune di Vittorio Veneto 356.000 euro. Quindi chiaramente questo per dire che il valore della cassa nel 2020 è di 1.100.000, però sono state fatte delle erogazioni al Comune di Vittorio Veneto. Io mi fermerei qua perché aspetto da parte vostra se ci sono domande in specifico. Ecco, se c'è qualche domanda tecnica da fare, prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente, buonasera. Allora un paio di osservazioni per il Presidente Bizz. Allora, per quanto riguarda il numero dei dipendenti, il bilancio finale e la relazione semestrale parlano di numeri diversi. È vero che uno parla di numero medio, sì. 19, mentre nella relazione semestrale si parla di 22. Era per capire perché a fronte di numeri teoricamente uguali il costo è diminuito. Cioè se io guardo bilancio 19, bilancio 20, nel 19 i costi erano 839.000, nel 2020 822.000, cioè con una diminuzione di circa 17.000 euro nei costi del personale, era per capire l'evoluzione. Mentre invece, almeno in parte lei questo l'ha già spiegato, ci sono
aumenti dal punto di vista dei costi di produzione più o meno rilevanti a seconda delle voci, per esempio nelle materie prime, sicuramente per i servizi, in maniera marginale, e qui se ci spiega come mai anche per il godimento di beni di terzi, visto che si passa da 30.000 a 33 quando invece l'affitto è diminuito. Oneri di gestione, vabbè, sono aumentati anche quelli. Ha detto bene che la marginalità, anche se diminuita, siccome di fatto il fatturato è rimasto uguale, se sono calate le vendite, diciamo, di altro materiale, chiamiamolo così, rispetto alle ricette, vuol dire che sono aumentate le ricette di fatto. Lì la marginalità sarà inferiore, evidentemente, ma effettivamente il flusso di cassa è molto buono, perché considerando che il Comune di fatto ha portato a casa 456.000 euro, di fatto, fra erogazioni con fondi, diciamo, con utili pregressi e quelli dati durante l'anno, effettivamente la cassa, se facciamo i conti, è calata di 431.000, quindi di fatto sarebbe rimasta uguale senza queste uscite. La domanda tecnica riguarda una affermazione che c'è nella nota integrativa al bilancio, perché si parla, vabbè, a parte il numero quando si dice attività svolte, la società svolge attività di vendita di farmaci e medicinali da banco, eccetera, nel territorio del Comune di Vittorio Veneto. Qui ovviamente si parla fino al 31/12/2020, attraverso 4 distinti punti vendita. Se sono 4 bisogna includere Alpago, che comincia a gennaio, se no sono 3. Era fuso. Bon, però quello che è importante è questo. L'assegnazione della farmacia, si parla dell'Alpago, è avvenuta mediante contratto di concessione di azienda. Io sono andato a guardarmi, francamente, siccome non sono esperto in materia, non ho trovato cosa sia un contratto di concessione di azienda, perché non è una cessione di ramo di azienda. Mentre invece nella delibera e anche nella semestrale, nella relazione semestrale, si parla di affitto. Se non ricordo male, un attimo che trovo la delibera. Eccola qua. Nella delibera si parla acquisizione in affitto della farmacia comunale del Comune di Alpago. La nota integrativa parla di altro tipo di contratto, allora chiedo una spiegazione rispetto a quello che c'è scritto in sostanza, perché è un contratto di concessione di azienda stipulato nel mese di dicembre del 20, vorrei capire cosa significa. Quello del personale gliel'ho già chiesta, mi pare che da un punto di vista tecnico non ho altre osservazioni da fare, salvo forse, vabbè, ma questa è una valutazione che possiamo fare successivamente. Grazie. Grazie consigliere. Altre domande tecniche? Consigliere Dus? Sì, io vorrei tornare su una questione che avevo sollevato un anno fa, e era quella riferita alla natura societaria della Vittorio Veneto Servizi e appunto a questa operazione che ha in Alpago. E in particolare oggi vorrei chiedere delucidazioni al Presidente o al Segretario, l'avevo fatto la scorsa volta col Segretario precedente, sulla questione del controllo analogo. Cioè, è una curiosità la mia, nel senso che noi questa sera stiamo facendo il controllo analogo su una società in-house del Comune di Vittorio Veneto. No? Vabbè, finisco la domanda intanto. Volevo capire, il Comune di Alpago eserciterà un controllo analogo sulla Vittorio Veneto Servizi? Chiaramente no, perché non fa parte del... Però noi come può una società in-house espandersi territorialmente? Non può, perché lo prevede la legge? Cioè, almeno io forse ho letto male la legge. Questa era la prima domanda, se mi dà una risposta, cioè, volentieri, probabilmente è una mia, cioè, sicuramente una mia ignoranza. Insomma, allora, ecco. io
francamente non è che conosca bene Vittorio Servizi, posso parlare sul controllo analogo, mi limito a questo. Stasera è un atto formale, ma il controllo analogo si esercita, voglio dire, quotidianamente, si chiama in-house providing, e il controllo analogo si esercita quotidianamente su una società partecipata al 100% che ha quelle determinate caratteristiche che sono previste dal testo unico delle società partecipate, analogo a quello che il Comune ha sui propri servizi. Quindi è una gestione, voglio dire, si parla di delegazione interorganica, certo, non sì, intersoggettiva. Stiamo parlando di un braccio sì, operativo dell'ente. sì, esatto. Questo mi limito a dire, no, stasera è un momento di esercizio del controllo analogo, non Sì, è che ma viene fatto una volta all'anno. No, no, certo, ma è un braccio operativo dell'ente del Comune di Vittorio Veneto. Certo. Allora, il Comune di Vittorio Veneto sta allungando il suo braccio in Alpago. È inutile. Sì, lo so. Su questo, se vuole farmi delle domande specifiche, io le risponderò in maniera più specifica, perché non conosco, francamente, sono qua da poco, va bene, va bene. lo statuto societario, gli indirizzi. Magari che gliele faccio, sì, no, ma non volevo focalizzare, però no, è interessante, invece, esatto, anche per me è interessante. al di là del dibattito stasera su questo punto all'ordine del giorno, il punto successivo, ad esempio quello del documento unico di programmazione che andremo a deliberare dopo, vedremo come anche là verranno dati degli indirizzi alle società partecipate, non solo all'in-house di Vittorio Veneto Servizi, e diciamo così abbiamo provato a dare un avvio, se mi è concesso, un modo un po' diverso rispetto di interrelazione con la nostra partecipata, che spero possa dare dei frutti. Va bene. Allora, tornando sempre sulla società, però la domanda più per il Presidente, in questo caso era come era andata in generale la gestione della farmacia dell'Alpago, quanto è il personale che abbiamo oggi e quanto era nel 2019 e 2020. Io non facevo parte della commissione, se no gliele avrei fatte in commissione. Poi volevo capire anche, siccome c'era stato un intervento molto preciso del consigliere Darè ancora un anno fa sull'operazione Rent to Buy, quella legata alla farmacia del centro e alla perizia, volevo capire un attimo quanto ci costa l'affitto del locale e appunto se era stata fatta una stima sul valore della porzione di fabbricato della farmacia. Basta, questo intanto per il momento, grazie. Altre domande tecniche? Se no passiamo alle risposte. Dottor Biz, se vuole rispondere al consigliere Tonon. Un'altra domanda tecnica prima di... Prego, consigliere Bagliana. Sì, allora, io volevo chiedere rispetto al servizio introdotto durante la pandemia, che ha investito circa 90.000 euro di impegno di spesa, e a questa figura di questa persona che sicuramente sarà stata utile, però quando lei parla consegna pasti, cioè mi viene in mente che la consegna pasti viene anche fatta del piazzone, no? Sì, dell'associazione, e quindi volevo capire se questa va a integrare l'associazione dei piazzoni o era una cosa a parte. Poi se voglio dire, se questa persona portava vorrei capire l'effettiva necessità rispetto al comune di avere un'ulteriore figura di questo tipo. Dopo sono d'accordo di portare i farmaci nelle case di chi ha bisogno, infatti era anche una richiesta avanzata anche dal consigliere De Antoni anche le scorse volte di provare sia che diventi una cosa un po' sistematica questa cosa qua. Altra cosa, anch'io volevo capire rispetto all'Alpago, alla farmacia dell'Alpago, anche rispetto alle altre farmacie
Dottor Bitz, se ci può dare un prospetto in linea generale rispetto alla gestione delle farmacie, cioè la differenza tra quella del centro, quella dell'Alpago, quella di San Giacomo e quella... cosa abbiamo ancora? Ecco, grazie. Grazie consigliere Balliana. A questo punto direi di passare con le risposte del dottor Bitz. Prego, dottore. Allora, relativamente al discorso dei punti vendita, effettivamente c'era un refuso perché nel 31/12 del 2020 avevamo solo 3 punti, sono un refuso. Sono 3 le farmacie. La farmacia dell'Alpago è entrata, l'abbiamo in gestione dal 1° gennaio del 2021 e sottolineo in questo caso è entrata in gestione anche dopo che era passata in Consiglio Comunale, non mi ricordo se era il 30 novembre o giù di lì del 2020, in cui sì, noi abbiamo partecipato alla gara d'appalto, però è stata l'ufficializzazione, la firma è stata fatta nel mese di dicembre, dopo che era comunque stata approvata dal Consiglio Comunale, se non vado errato. Per quanto riguarda il discorso del contratto, allora, la farmacia dell'Alpago è stata data cioè è come le farmacie del comune di Vittorio Veneto. Le farmacie di Vittorio Veneto sono, è come le farmacie di Vittorio Veneto, è concessione del comune di Vittorio Veneto che viene data, infatti se voi guardate anche il contratto anche nello statuto c'è scritto in modo specifico che la Vittorio Veneto Servizi ha in gestione le farmacie di Vittorio Veneto, e chiaramente anche con un contratto che negli anni è anche stato rinnovato proprio parto da Vittorio Veneto per fare la precisazione sull'Alpago, in cui c'è naturalmente scritto all'interno dello statuto della Vittorio Veneto Servizi, dopodiché tra il comune di Vittorio Veneto e la Vittorio Veneto Servizi sussiste un contratto che negli anni è stato aggiornato, anch'io l'ho aggiornato, è stato aggiornato dai miei predecessori, nel corso dei quali, in funzione dei vari cambiamenti che ci sono stati, tant'è anche quando c'è stata la trasformazione da SPA a SRL, è stato, come posso dire, integrato quel tipo di contratto. Nel caso dell'Alpago, noi abbiamo vinto la gara di appalto e abbiamo l'affitto della farmacia, che comunque un tempo di fatto è un ramo del comune di Alpago, perché comunque non è gestita in modo slegato dal comune di Alpago, e quindi loro ci hanno dato in concessione la farmacia per 6 anni e noi paghiamo ogni anno un affitto come previsto dal contratto, come è stato fatto dalla stazione appaltante Feltrina. Noi abbiamo partecipato a quella gara d'appalto, in funzione di quella dal 1° gennaio noi siamo entrati a gestire quella farmacia. Quindi questo è relativamente alla farmacia di Alpago. Quindi questo è un vero e proprio contratto di affitto tra Vittorio Veneto Servizi e Comune di Alpago, che si è sostanziato con la firma al termine del fatto che noi ci siamo aggiudicati la gara d'appalto. Fatta la gara d'appalto c'è stato anche il passaggio in Consiglio Comunale, che ha di fatto formalmente dopo approvato questa operazione, e noi dal 1° gennaio siamo entrati in gestione della farmacia dell'Alpago. In quel caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo un contratto globale di 26.000 euro all'anno, dove abbiamo il contratto di affitto, dove c'è anche dentro il contratto di affitto dell'immobile, tutto compreso all'interno della concessione che noi in questo momento facciamo. In quella fase una dipendente è passata dal comune, visto che era dipendente del comune di Alpago, è diventata nostra dipendente, lo rimarrà fin tanto che Vittorio Veneto Servizi sarà il gestore della farmacia dell'Alpago.
Questo è per quanto riguarda vado alle altre risposte, se poi avete altro da chiedermi, non sono qua. In merito al personale, il valore medio sì è di circa 20 persone, poi tenete conto che ci sono stati fortunatamente anche delle maternità, per cui c'è una fase abbastanza da questo punto di vista ondivaga, perché principalmente i dipendenti della Veterinario Servizi sono delle donne, e quindi chiaramente ci sono stati anche degli effetti da questo punto di vista del personale proprio dovuto a questo. A questo aggiungo che chiaramente nel tempo sono sorte delle esigenze anche di affiancare a quella che è l'attività del farmacista, che è l'attività preminente dei nostri dipendenti, accanto ai quali ci sono gli addetti di farmacia, ci sono anche delle figure come delle commesse che chiaramente possono assolvere a quelle altre funzioni e quindi anche alleggerire l'attività all'interno delle farmacie stesse. Poi c'era, sul controllo in house io non credo di dover intervenire, perché nel senso c'è il contratto di affitto, io con il comune di Alpago devo solo ottemperare a quelle, come posso dire, in funzione del contratto di affitto che è stato sottoscritto. Vittorio Veneto Servizi deve rispettare quanto è stato previsto nel contratto, insomma, ecco. E in merito al discorso del rent to buy, sì, è stato fatto, come mi era stato chiesto anche nel corso del Consiglio Comunale dal consigliere D'Arè, è stato fatto una perizia, e in funzione della perizia noi abbiamo provveduto all'acquisto dell'immobile. Il valore dell'immobile è di io vi dico il valore globale, sono 150.000 euro, che chiaramente è diluito chiaramente di una piccola parte di affitto che è attorno ai 600 euro al mese. Comunque alla fine del 2024 concluderemo l'operazione, quindi questa operazione costerà da qui al 2024 nella sua globalità i 150.000 euro, che erano i valori che avevamo della stipula del contratto che è stato fatto. Ecco, in merito il consigliere Bagliana chiedeva, allora, la farmacia dell'Alpago è in questo momento qua in una fase di divenire, è sicuramente una farmacia completamente diversa dalle nostre farmacie per la tipologia anche di utenza, e quindi chiaramente è in una fase, come ho sempre detto, è una fase al termine del 2021 sapremo fare una stima coerente di quello che è la situazione. Comunque la situazione in questo momento è buona, e ci sono due persone, c'è una dipendente, la direttrice che viene dal comune di Alpago, affiancata da un'altra dottoressa, anche perché comunque non è pensabile di lasciare una persona da sola, e era lo stesso problema che comunque il comune di Alpago aveva precedentemente, solo che aveva solo una dipendente, l'altra era una dipendente assunta con contratto interinale. La differenza, come dico, è sostanziale, ma è sostanziale perché lo è come per le nostre 3 farmacie, nel senso che la tipologia sono tutte e 3 impostate nello stesso modo. È chiaro che vi sono delle farmacie con caratteristiche un po' più diverse, e questo si adattano un po' di più alla clientela. La farmacia di Costa adesso è quella sicuramente più grande, che riesce, con la possibilità di avere più spazio, il fatto di avere parcheggi, di dare determinati tipi di risposte. Quella del centro chiaramente ha avuto con il fatto di averla rivisitata, avergli dati spazi più ampi, garantisce anche un servizio diverso. In centro non avremmo potuto fare i tamponi con la vecchia struttura. Adesso con la struttura che è stata realizzata abbiamo degli accessi laterali che quindi garantiscono questo. E San Giacomo chiaramente per i tamponi comunque usiamo la parte retrostante, però sono 3 realtà completamente diverse. San Giacomo chiaramente assume una funzione territoriale molto importante perché è molto più distaccata dalle altre, quindi quello che posso dire, la filosofia è la stessa, chiaramente ci sono delle peculiarità un po' diverse.
Se le domande tecniche sono terminate, iniziamo la discussione. Grazie, dottor Biz. Iniziamo la discussione politica e apriamo gli interventi. C'è qualche prenotazione? Prego, consigliere De Antoni. Sì, l'amministratore unico, anche in commissione ma anche stasera, si è soffermato in particolare sugli aspetti economici. Ha parlato di valore di produzione, marginalità, contenimento dei costi, accordi commerciali, risultato economico di esercizio, eccetera. Sono tutti aspetti da tenere presenti per poter raggiungere almeno il pareggio di bilancio. Infatti il pareggio c'è stato anche quest'anno, seppur risicato, diciamo, ma io credo che una società partecipata al 100% dal comune, che per statuto eroga un servizio pubblico, debba anche e soprattutto tenere conto, come previsto dallo statuto, di svolgere servizi utili al pubblico, come il noleggio di apparecchi medicali, ripeto quello che c'è scritto nello statuto, noleggio di apparecchi medicali, effettuazione di test di autodiagnosi, teleprenotazione di diagnostica strumentale, eccetera, servizi finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute, ma anche, come c'è scritto sempre nello statuto, gestire percorsi di informazione e di educazione per la salute dei cittadini, insomma assumere ogni altra iniziativa di natura economica ma di rilevanza sociale atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni dell'utenza nel territorio e con le modalità tese alla salvaguardia delle fasce deboli della popolazione. Ecco, mi sembra che pochi di questi temi che ho evidenziato siano inseriti tra gli obiettivi strategici che con questa delibera siamo chiamati ad approvare, perché noi approviamo il bilancio, ma approviamo anche gli obiettivi strategici per il 2020, per il 2021. Obiettivi strategici che sono stati presentati, diciamo, con una lettera protocollata in giugno dall'amministratore unico, che la Giunta oggi ci chiede di fare propri, ma a ottobre. Quindi modificarli non li possiamo modificare, cioè potremmo anche modificarli, ma credo che ci sarebbe poco spazio per rimediare, e quindi prendiamo atto di questa cosa, ma non li condividiamo tutti questi obiettivi, nel senso che non li abbiamo stabiliti noi, ma sono in qualche modo stati stabiliti, proposti dall'amministratore e poi fatti propri dalla Giunta. Io ho visto, e qui mi collego anche a quello che ha detto il segretario prima, che nel DUP 2022-2024 è stata finalmente accolta con la nostra proposta, che io avevo fatto anche l'anno scorso, e finalmente il segretario adesso mi ha dato anche ragione solo su questo aspetto. La nostra proposta è di un'indicazione tempestiva degli obiettivi strategici da assegnare alla Vittorio Veneto Servizi, che potranno essere poi comunicati alla società prima dell'inizio del nuovo anno. Ecco, poi io non mi soffermo in questa fase a proporre degli obiettivi strategici che invece proporrò in sede di discussione del DUP, come mi sembra corretto. E qui, una volta che li avrete approvati, che li avremo approvati, poi verranno comunicati entro il dicembre. Perché, per fare un esempio, ma non è una cosa polemica, nel 2019... quando sono stati dati gli obiettivi, o meglio, quando sono stati dati gli obiettivi per il 2020, non c'era scritto che non avevamo chiesto alla Vittorio Veneto Servizi di espandere la propria attività in altre zone. È stata un'opportunità, valuteremo alla fine dell'anno se è stata un'opportunità che ha portato degli esiti positivi o meno, ma è stata un'opportunità che l'amministratore ha, forse interloquendo, come dice il sindaco, con l'amministrazione, avrà magari concordato, però il consiglio comunale, che è preposto a dare questi obiettivi, non gli aveva dato questo obiettivo. È stata un'opportunità. Adesso mi auguro che con questa modifica si possa finalmente realizzare una vera, diciamo, verifica in via preventiva degli indirizzi, come dice lo statuto, effettuare un monitoraggio continuo, ma lo farà l'ufficio, ma anche il Consiglio Comunale in qualche modo, e poi verificare effettivamente a consuntivo se quello che gli abbiamo detto all'inizio poi è stato effettivamente fatto. Grazie. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Balliana. Sì, io volevo chiedere, l'avevo segnata, poi mi sono dimenticata nel primo intervento, anche al segretario comunale. E nella relazione ispettiva della Ragioneria dello Stato che ha fatto qui in questo comune nel 2018
Si legge a pagina 24 di questa relazione che si rileva infine che in sede di approvazione del consultivo della medesima partecipata, l'ente con delibera in Consiglio Comunale si limita a prendere atto anziché approvare il bilancio della suddetta partecipata. Cioè, c'era stato fatto questo rilievo dalla Ragioneria dello Stato. Adesso io le chiedo magari prossimamente se può approfondire questa questione. Non so perché la Ragioneria dello Stato avesse fatto questo rilievo e magari prossimamente magari ci può dare risposta insieme ai quesiti che aveva posto anche il consigliere Dus. Io volevo fare un intervento di tipo naturalmente riflessione politica e dire che alla fine noi abbiamo un utile di circa 3.000 euro quest'anno della Vittorio Veneto Servizi. È vero che siamo in una situazione di pandemia, però il dato di fatto è questo. No, c'è scritto qua, aspetta. Utile 3.000 euro, 3.600 euro. Quindi partiamo da questa considerazione qua. Poi possiamo metterci tutte le giustificazioni che vogliamo, possiamo metterci i contributi straordinari che sono stati dati e che sono sempre stati dati negli anni. E la mia riflessione è che secondo me dobbiamo un attimino stare attenti a quello che sarà il futuro della Vittorio Veneto Servizi, no? E quindi io spero che dal prossimo anno questo utile sia in risalita, perché penso che sia uno dei primi anni. Io adesso non ricordo le vecchie amministrazioni che tipo di utile avessero rispetto, se si è mai sfiorato questa cifra. Altra cosa riguardo agli obiettivi strategici e mi soffermo soprattutto alla questione della farmacia di San Giacomo. Io chiedo che non succeda come la farmacia dell'Alpago, cioè perché qui c'è scritto studio fattibilità nuovo punto vendita di San Giacomo e poi c'è scritto di tenere l'importo di spesa investimento, si ipotizza un investimento di circa 1 milione di euro, la sostenibilità economica e finanziaria sarà definita nel corso del 2021 e si chiede naturalmente il massimo riservo sull'operazione. Però riservo vuol dire non aver la sorpresa dopo, quando a scatola chiusa venire qui in Consiglio Comunale e a giochi fatti dirci cosa è stato scelto. Io chiedo alla componente assembleare, cioè al sindaco, cortesemente di illustrarci, qualora ci siano elementi nuovi rispetto a questa operazione, con largo anticipo di cosa stiamo parlando, di quello che sarà il futuro poi di questo eventuale investimento, perché per tutto quello che è stato detto prima, cioè il Consiglio Comunale non può solo prendere atto, il Consiglio Comunale condivide e approva obiettivi gestionali strategici, ma prima di essere assunti, altrimenti, secondo il mio punto di vista, perde la propria funzionalità di organo consultivo. Grazie. Grazie consigliere Baliana. Consigliere Del Re. No, volevo solo dire che gli utili dei 3.500 euro sono gli utili finali che rimangono dopo le elargizioni che la Vittorio Veneto Servizi ha portato nel territorio e a servizio. Abbiamo visto diverse voci, ma mi pare che nel complesso siano stati distribuiti 356.000 euro, se non ho capito male. Perché facciamo questa operazione? Facciamo questa operazione perché è inutile pagare le tasse, tenere in cassa 356.000 euro e darne metà in quel di Roma. Mi pare che, tra l'altro, è previsto dalla legge nazionale che le partecipate, tra l'altro ribadita, è stata anche la fonte per cui noi abbiamo vinto il ricorso a Roma contro la Corte dei Conti di Venezia, perché nelle finalità delle partecipate è quello di investire i propri utili all'interno del proprio territorio, del proprio comune. Quindi i 3.500 euro sono la finale, perché dobbiamo chiaramente chiudere l'esercizio in attivo di tutta l'operazione che viene fatta durante. È un utile, diciamo, fittizio, cioè vero,
ma perché l'utile vero è stato reinvestito all'interno del Consiglio del Comune di Vittorio Veneto, in varie forme, nelle varie tipologie che l'amministratore ha spiegato. Grazie consigliere Dre. Consigliere Gomiro. Buonasera. A margine del tuo discorso, prima era stato chiesto il dipendente, l'autista che utilizza il furgoncino, e non è stato risposto da lei, penso alla sorella Bagliana, se serve solo per i buoni pasto, perché io l'ho visto che viene utilizzato nel sociale oltre che nella distribuzione, perché mi sembra che l'Auser non ha più volontari per portare in giro sti anziani. Sì, pasti, ma a prescindere dai pasti l'ho visto raccogliere qualche anziano o trasportarlo, se ha esigenze, in giro. Quindi volevo sapere, oltre che per i pasti, se viene utilizzato anche per tutto il resto. Grazie. Grazie consigliere Gomiro. Consigliere Pagotto. Sì, buonasera a tutti. Non mi sembra una cosa così grave che la nostra Vittorio Veneto Servizi, come amministratore unico, dottor Biz, chiude i bilanci in attivo. È vero che si possono chiudere in pareggio, ma ricordiamoci che gli utili vanno al comune che li utilizza per il sociale, ad esempio i 200.000 euro destinati per il PEVA, progetto eliminazione barriere architettoniche. Il dottor Biz è indubbiamente una figura fondamentale per lo sviluppo delle nostre farmacie comunali. Infatti a fine mandato è stato riconfermato proprio perché, e questo bisogna dare merito anche all'amministrazione precedente che per prima l'ha scelto, ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, con lo spirito imprenditoriale che fa la differenza. La farmacia di Costa ha trovato una nuova sede e è diventata un punto di riferimento per la nostra città e per le zone limitrofe. La farmacia del centro è stata ampliata e con un occhio di riguardo al futuro si guarda anche per la farmacia comunale di San Giacomo con una nuova sede. Grazie. Grazie consigliere Pagotto. Sindaco, prego. Grazie, volevo semplicemente dare atto al consigliere De Antoni e delle sue attenzioni particolari in tutti gli argomenti, ma anche su questo, per cui volevo ringraziarlo. E questa nuova impostazione che abbiamo dato anche al DUP, eccetera, io credo che porterà dei miglioramenti così prospettici nell'affrontare i temi. Grazie Sindaco. Altri interventi? Consigliere Tonon. Grazie. Allora, da un punto di vista formale, confesso che sono più d'accordo con chi dice che le aziende possibilmente devono fare utili dopo aver espletato fino in fondo la loro funzione sociale, in questo caso, anche se una parte degli utili vanno a Roma, dico molto francamente. Oltretutto a Roma ci siete anche voi, quindi... no, mi spiego perché. No, non vorrei che questa diventasse una filosofia, cioè fare meno utili possibile per non dar Sky a Roma. Mi spiego perché. No, mi spiego perché. Perché questa è la finalità del... Certo, sì, ma anche dell'Asco Piave e dare servizi, però fanno un sacco di utili. E allora o abbiamo 2 metri e 2 misure o usiamo lo stesso. Perché alcune aziende controllate dagli enti pubblici è bene che facciano utili a dismisura e altre invece poche? Dovremmo usare, credo io, il medesimo metro. Perché i soldi che vanno a Roma, a parte il cattivo uso che qualcuno potrebbe farne, fanno tante buone cose per tutti i cittadini di tutti i colori di tutto il nostro bellissimo paese. Ma perché dico questo? Perché se portassimo alle estreme conseguenze che le aziende è bene che non facciano utili per pagare tasse, ahimè ci sarebbe il disastro in tutto il territorio. Sì, perché se le aziende non fanno utili, difficilmente coloro che lavorano per le aziende fanno utili e hanno redditi cospicui. Di conseguenza le dichiarazioni IRPEF si restringerebbero,
L'addizionale IRPEF del... sindaco, giusto? L'addizionale IRPEF del comune si ridurrebbe ancora di più e non so dove andremo a finire. Ma questo, ripeto, da un punto di vista puramente teorico, per cui o usiamo lo stesso metro. È bene che le aziende, in questo caso, come dire, strumentali del comune, facciano a fondo il loro mestiere, che investano, che facciano il loro servizio al massimo per la cittadinanza, e se poi fanno utili, ben così, che facciano utili. Anche perché se no, caro collega da Re, non capisco perché deve tenersi 1.100.000 in cassa e non lo dà direttamente al comune a questo punto. Ci vuole un equilibrio. Le aziende devono essere equilibratamente gestite, con equilibrio e intelligenza, come mi pare la Vittorio Veneto Servizi sia condotta non solo con l'attuale amministratore Biz, ma anche con le precedenti gestioni. Perché se no viene fuori ogni anno storia, manco utili possibili, così non paga in tasse. Vabbè, io non sono di questa linea. Che paga tutte le tasse? Sì, è vero. Detto questo, io raccomanderei due cose. È vero che non... mi permetto di fare una valutazione, pur non essendo un tecnico, ovviamente il segretario comunale sa 1000 volte più di me come affrontare l'argomento, ma non concordo con quanto scritto nella relazione della Ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda il bilancio. Io faccio tutt'altro di mestiere, se volete che parliamo di musica qualcosa me ne intendo, su questo settore no, però essendomi informato, in una società di capitale come la SRL, chi approva il bilancio è l'azionista, in questo caso l'azionista è il sindaco, perché è il rappresentante legale del comune che possiede tutte le quote. Chi approva il bilancio è il sindaco, punto. Non questo consesso. Questo consesso dà, come ha precisato il collega De Antoni, dà gli indirizzi, ma non approva il bilancio, ne prende atto. La Ragioneria dello Stato, o meglio, chi ha un'altra opinione, va bene, non la condivido per niente. Vado avanti dicendo che secondo me, siccome in base a quello che ho appena detto, noi non possiamo modificare la nota integrativa perché è stata approvata così, direi solo di controllare in corso di la correttezza, diciamo così, formale, non sostanziale, di quanto scritto, perché o consideriamo una concessione come un affitto oppure, come dire, bisogna calibrare bene i termini e poi verificare soprattutto la questione del personale strada facendo, perché che non ci troviamo con qualche sorpresa alla fine, solo questo. Mi riferisco ovviamente alla questione del personale della farmacia dell'Alpago. Onde evitare che arrivi magari un'altra ispezione della... Ecco, il segretario vedo che ha colto immediatamente quale potrebbe essere la problematica. Detto questo, credo che la scelta dell'attuale amministratore, presidente della Vittorio Veneto Servizi, di continuare nel rinnovare, dando servizi ovviamente alla città, il volto di questa nostra società che da sempre, direi, porta risorse utili al comune, sia confermata dai risultati, anche se per la situazione contingente l'utile non è brillante, ma ne sono stati spiegati anche i motivi. Grazie. Consigliere De Antoni. Sì, solo per una precisazione, quando si parla di utili di esercizio e quando si parla di utili distribuiti. Cioè, quest'anno c'è stato un utile di esercizio solo di 3.000 euro, però si sono potuti distribuire 356.000 euro. Ma questi soldi non sono stati presi dal conto dell'esercizio 2020, sono stati presi dal fondo di riserva
in cui c'erano questi soldi che sono stati accantonati negli anni in relazione a quello che era l'andamento del bilancio. Quindi il risultato di esercizio è una cosa, nel risultato di esercizio non influisce gli utili che sono distribuiti, perché se avessero dovuto distribuire utili, e credo che se mi dà conferma l'amministratore unico, se avessero dovuto distribuire utili dell'esercizio avevano a disposizione 3.000 euro, invece hanno, nel distribuire questi 350.000 euro circa di utili, si sono presi insomma i soldi che erano accantonati nei fondi di riserva. Questo è, diciamo, il passaggio, quindi sono due cose completamente distinte. Io credo, ma chiedo all'amministratore unico, ma siccome in una società normale, diciamo privata, quando distribuisci gli utili, poi gli azionisti pagano delle tasse. Volevo capire se su quegli utili che vengono distribuiti qualcuno paga le tasse oppure si considerano non so che cosa. Penso che qualcuno paghi le tasse, non so se è il comune, oppure se viene fatta una ritenuta alla fonte. Così se mi spiega, grazie. Scusi se è una domanda che non era fatta prima, ma la discussione ha portato a questa necessità di approfondimento. Se vuole rispondere subito, così la smarchiamo. Allora, no, in merito a questo, chiaramente gli utili sono tassati in sede di dichiarazione dei redditi della Vittorio Veneto Servizi. Nel momento in cui chiaramente il percepiente dipende, cioè che tipo di regime fiscale ha, perché se lei è una persona fisica ha un determinato tipo di tassazione, tipo una persona fisica può avere un 23% di tassazione, questo non lo so perché è in capo al comune di Vittorio Veneto se gli utili non vengono tassati. Questo io non entro, io so nel caso in cui si tratti di persona fisica in cui c'è, se fosse un altro solitamente reddito da società a un'altra società, c'è il famoso credito d'imposta perché non si deve pagare 2 volte le tasse. Nel caso delle persone fisiche si paga una addizionale secca solitamente che non compare chiaramente nella denuncia dei redditi. Per quanto riguarda il comune di Vittorio Veneto, sinceramente non lo so perché questo non è una mia competenza, nel senso che è un ente, insomma. No. Devo chiedere alla ragioneria, sinceramente. Bene. Altri interventi? Consigliere Bagliana. Allora, l'ultimo conclusivo. Allora, prendo atto che il consigliere Tonon ha un'opinione diversa rispetto alla Ragioneria dello Stato e poi magari la sua è un'opinione e poi quella della Ragioneria dello Stato non so cosa sia. Ecco, verificherà lei. Quindi sì, ecco. Allora, detto questo, volevo un attimo, visto che c'è ancora qui in aula il dottor Biz, volevo chiederle, dottore, perché poi faccio un ragionamento rispetto a questo. L'anno scorso, quando lei è venuto a relazionarci rispetto agli impegni della Vittorio Veneto Servizi, era il novembre 2020, volevo chiederle la gara alla quale abbiamo partecipato in Alpago, di che data era? Cioè la gara... E poi in base alla sua risposta faccio anche un ragionamento che non direttamente... sì, se mi può dire solo la data, se si ricorda, a settembre del 2020. Quindi, ecco, questo dato mi fa riflettere e mi fa dire a voi consiglieri comunali che sono dell'idea e rimango dell'idea che io non sono contraria agli investimenti, alle scelte che un'azienda partecipata debba fare, se debba ingrandirsi o fare delle scelte diverse rispetto alla fase statica. Però sono dell'idea che prima di fare le scelte l'assemblea partecipata, cioè il sindaco, venga in consiglio comunale e anche perché qua noi andiamo a condividere ed approvare gli obiettivi gestionali strategici e il programma degli investimenti. Quindi come faccio io a condividere e approvare gli obiettivi se non me li presenti prima e se me li fai dopo? Cioè io non riesco a capire, c'è un problema?
Sì, perché se per esempio la farmacia dell'Alpago avete fatto la gara a settembre e siete venuti a dircelo a novembre del 2020, e secondo me c'è qualcosa che non va. Quindi io ripeto la discussione, non sono contraria alle scelte che vengono fatte, purché siano quantomeno almeno condivise e discusse all'interno, all'interno del Consiglio Comunale, e qui mi fermo. Grazie. Sì, prego, dottor Bez. Allora, io preciso perché bisogna essere anche chiari su queste... No, io... Allora, no, fermi tutti. Io fermi le sto tutti. solo... Se lei la mi ha doma- chiesto una data e io le stavo dando una risposta, perché lei ha preso una data e non ha ascoltato il termine successivo. Allora, dottor Biz, un attimo, perché qua... Allora, la domanda per chi era? Allora, la partecipazione alla gara è stata fatta a settembre. C'è stata la provvisoria assegnazione, ma ascolti, quando si partecipa a qualcosa poi si firma un contratto, ok? Io non ho firmato nessun contratto, prima sono venuto qui e poi sono andato a firmare il contratto e l'ho firmato, potete andare a verificare, a dicembre. Quindi mi scusi se mi cosa, però bisogna essere, perché adesso bisogna usare i termini, quelli che sono coerenti con queste cose qui. Come mi permetto di sottolineare un altro tema, non è che i bilanci qui, scusatemi, che è il massimo consesso e è il proprietario della Vittorio Veneto Servizi, e su questo non ci piove. I bilanci, la società Vittorio Veneto Servizi è una società SRL, e i suoi organi interni sono composti dall'amministratore unico e dall'assemblea dei soci. Abitualmente viene fatto il bilancio, viene approvato, ok? E dopodiché io vengo a presentarlo. Dopodiché, per quanto riguarda tutto quanto riguarda le indicazioni e quant'altro, è il Comune di Vittorio Veneto che decide. Però questa è la procedura. E in merito alla gara di Alpago, io non ho firmato niente prima. Ho partecipato, ho vinto, potevo anche ritirarmi. Grazie, dottor Bez. Non ci sono altre domande, non ci sono altre prenotazioni, per cui io passerei alla dichiarazione di voto. Non vedo nulla. Ok, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego. Consigliere Rosset, intervento o dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dottor Biz, io voglio innanzitutto esprimere a lei, ai farmacisti e a tutti i collaboratori gratitudine per il lavoro svolto in un periodo come quello di emergenza sanitaria. Apprendiamo che per mantenere la posizione centrale nel servizio farmaceutico cittadino, nelle farmacie comunali si è iniziato un percorso di cambiamento e rinnovamento e stanno maturando importanti decisioni. Farmacie comunali che, secondo me, vedono saggiamente riconfermata la loro gestione, e per questo mi associo a quanto detto dal collega Pagotto, e quindi mi sento di fare un plauso a questa e alla precedente amministrazione, che hanno creduto e continuano a credere in questa azienda senza spartizioni politiche. I migliori auguri di buon lavoro a lei, dottor Biz, e a tutti i suoi collaboratori. Ovviamente noi consiglieri comunali vigileremo con assoluta attenzione riguardo a ogni aspetto della società. Quindi il nostro voto è assolutamente favorevole a questo punto dell'ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere Rosset. Consigliere De Antoni. Sì, anch'io esprimo un voto favorevole a questo documento, anche perché l'amministratore unico oggi non ha parlato di vendite online di farmaci e di altri prodotti,
come ha fatto in commissione, che è una cosa che, diciamo, su cui penso che sia opportuno riflettere, e nonostante appunto gli obiettivi strategici siano stati presentati a metà anno e solo oggi li andiamo ad approvare, quindi cioè, è un voto favorevole, diciamo, tenuto conto di questo aspetto che, diciamo, in qualche modo farebbe pensare di votare in un altro modo, ma sì, effettivamente, insomma, gli obiettivi sono un po' quelli che sono girati anche negli anni passati, e quindi proprio faccio un voto anche, come dire, di fiducia, tenuto conto del cambiamento che c'è stato e che quindi ci consentirà, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, di operare in maniera diversa da quest'anno in poi. Grazie, consigliere Dus. Sì, anch'io mi associo ai ringraziamenti al dottor Bizze per la disponibilità che ha dato nell'esercitare ancora per un altro mandato questo incarico, che, come potete vedere, per noi è rilevante e lo è a tal punto che vogliamo controllare e seguire dettagliatamente ogni fase del procedimentale, diciamo. Pertanto, ripeto, lo ringrazio e non solo, ma naturalmente voteremo favorevolmente a questa proposta. Chiederei però al segretario se magari, anche separatamente, possiamo fare un approfondimento, non tanto in termini accademici, ma onde evitare eventuali ricorsi di cui faceva menzione il consigliere Tonon, sulla questione legata appunto alla extraterritorialità delle società in house providing. Grazie. Sarà fatto. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Bagliana. Allora, se devo fare i ringraziamenti li faccio anch'io, visto che li avete fatti tutti, così, e ringrazio naturalmente il personale delle farmacie del Comune di Vittorio Veneto, perché io ci vado puntualmente e mi trovo benissimo nelle farmacie del Comune di Vittorio Veneto, anzi veramente il personale è veramente gentile e anche molto preparato, quindi sotto questo punto di vista assolutamente niente da dire. Rimango dell'idea che le scelte fondamentali siano in qualche maniera valutate e discusse all'interno di questo Consiglio, e quindi per questa motivazione e solo per questa motivazione io mi asterrò dal voto. Grazie. Cioè voterò astenuta. Grazie, consigliere Bagliana. A questo punto mi sembra che tutti abbiano fatto le loro dichiarazioni di voto. Giusto? Sì. Passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 2. Allora, la delibera è approvata con 13 favorevoli, contrari 0 e astenuti 2. Passiamo alla prossima. La prossima delibera è il bilancio consolidato 2020, approvazione. Prego l'assessore vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, parliamo di bilancio consolidato 2020 e praticamente come amministrazione dobbiamo partire per il consolidato dalla mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune, che è composta da 23 tra società e enti strumentali. Vista la normativa vigente, non possono entrare nel perimetro di consolidamento
Le società partecipate come il gruppo Asco Holding, Asco Piave, Asco TLC, BIM Piave, AP Reti Gas, tutto il gruppo, diciamo, intermodale Vitoriese, Mobilità Marca SPA, in quanto sono società che non sono a totale partecipazione pubblica e con una disponibilità di voti esercitabili in assemblea inferiore al 20%. Non entra nel gruppo amministrazione pubblica la società partecipata Viveracqua e non sono da considerarsi come enti strumentali il consorzio BIM Livenza, il consorzio BIM Piave Treviso, il Consiglio Bacino di Veneto Orientale, il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, la Fondazione Fender, la Fondazione Minuccio Minucci. Quindi, effettuata questa ricognizione, entrano nel perimetro di consolidamento e nel gruppo amministrazione pubblica 4 società che sono il Consorzio per i Servizi Igiene e Territorio CIT, l'Istituto Cesana Malanotti, Piave Servizi SPA e Vittorio Veneto Servizi SRL. Siamo qui per le domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se ci sono delle domande di tipo tecnico, secche però, veloci, prego. Altrimenti passiamo subito alla discussione. De Antoni, prego. Chiedo alla responsabile dell'ufficio finanziario se sugli utili distribuiti da Vittorio Veneto Servizi paghiamo delle tasse noi. Buonasera. Ha capito? No, sì, Sì, ho scusi, capito. si Il Comune non è soggetto passivo di imposta sui redditi, per cui non sono tassati. Ok. Altre prenotazioni? Tonon, prego, consigliere Tonon. Sì, io confesso che avrei una domanda tecnica per ovviare a quella che è una mia ignoranza. Però siccome francamente se mi mettessi a farla credo che tedierei non solo l'assemblea ma anche quelli che non ci stanno ascoltando. No, confesso perché purtroppo l'ho letta oggi pomeriggio la nota integrativa, non sono riuscito a farlo prima. Quindi quando mi sono approntato a leggere pagina 33 della nota integrativa, ahimè ho scoperto tutta la mia una parte della mia ignoranza, quando parla dei ricavi infragruppo. La dottoressa del Versore sicuramente... No, chiedevo no, io confesso mi sono arenato. Perché l'ho trovata particolarmente ostica. Volevo chiedere, se è possibile, senza fermarci stasera, se è possibile avere a latere un chiarimento giusto per capire i rapporti che ci sono all'interno delle società che rientrano nel perimetro del consolidato, come vengono gestite, perché mi pare ovvio che il Comune è un certo tipo di gestione, la SRL è un altro tipo di gestione, l'IPAB un altro tipo di gestione ancora, e sposarle insieme credo sia un'impresa titanica. Io appunto non ho capito quella parte lì, però speravo, confesso, che ci fossero anche i revisori del conto per chiedere quello che ha chiesto del resto il collega De Antoni in sede di commissione consigliare riguardo alle raccomandazioni che il collegio dei revisori fa, cioè quello di chiedere alla Vittorio Veneto Servizi la documentazione prevista dall'articolo 6, commi 2 e 4 del decreto legislativo 175/2016, e poi quella questione dell'IVA del Cesana, perché in commissione secondo me non è stato spiegato tutto in maniera, non dico lineare, ma per me comprensibile, ecco. Quindi se era possibile questo, grazie. Sì, grazie consigliere Tonon. Ricordo cortesemente ai consiglieri che quando escono facciano un cenno a questi poveri cristi che sono qua, perché non è un'osteria, è un consiglio comunale. Siccome dobbiamo tener conto delle persone che entrano ed escono,
E ripeto, non siamo in un'osteria dove uno entra ed esce tranquillamente. Cortesemente fate un cenno. Grazie. Prenotazioni? Bene, se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione. Ah, c'è una risposta. Aveva detto, beh, ok. Sì, dottoressa Vassore risponde alla richiesta, alla domanda del consigliere De Antoni. In riferimento alla richiesta dei ricavi infragruppo, se vuole, poi le spiego per quanto effettivamente sia un argomento particolarmente complesso. Le raccomandazioni che hanno fatto i revisori nel verbale, che sono due, noi abbiamo dato riscontro. Per la prima abbiamo inviato alla società Vittorio Veneto Servizi la richiesta di cui faceva riferimento all'articolo 6,24 del TUSP, che riguarda i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che le società a controllo pubblico devono redigere. Quindi gli è stato chiesto, questo gli è stato chiesto successivamente al verbale dell'8 di ottobre, per cui non ci hanno ancora dato riscontro. Lo stesso è stato trasmesso il verbale medesimo all'Istituto Cesana Malanotti, evidenziando il discorso dell'IVA che hanno registrato i revisori. Quindi noi abbiamo le due note inviate alle società. Bene, entrata il consigliere Denardi, quindi bene. Altre prenotazioni? Consigliere De Antoni, l'intervento? Sì. Bon. Questo del bilancio consolidato è secondo me un documento inutile, che è imposto dalla legge ma è privo di significato. Cioè, dovrebbe in effetti rappresentare, fare una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Vittorio Veneto, che è il Comune più le società che ha prima indicato il vice sindaco. Questo lavoro richiede un grandissimo impegno da parte degli uffici, un grandissimo spreco di carte, ma diciamo non può essere utilizzato concretamente perché quello che conta per i comuni è ancora il bilancio finanziario e quindi diciamo, non serve praticamente a niente, secondo me. Ecco, tra l'altro il risultato economico per il gruppo del comune, insomma incluso nell'area di consolidamento, è quest'anno negativo per 1.200.000 euro. Per gran parte è una perdita di esercizio, se possiamo chiamare riferendoci alle discussioni di prima, che è tutta in carico al Comune di Vittorio Veneto, ma perché è stata fatta un'operazione sui residui attivi e passivi, di residui attivi in particolare di pulizia, che ha determinato in sostanza, se fossimo in un bilancio economico, una eliminazione di crediti che ormai erano deteriorati oppure che ormai non si potevano più incassare e diciamo questo ha portato a questa perdita che risulta una perdita di esercizio insomma del bilancio del comune consolidato.
Se guardiamo il bilancio finanziario, abbiamo chiuso il 2020 con un avanzo di 6 milioni di euro circa. Ecco, quindi sono proprio due cose completamente diverse. E in commissione ho detto, sì, è chiaro che noi non contiamo niente, io non conto niente, il Comune non conta niente rispetto allo Stato, eccetera, però sì, continuare a fare queste cose qui che dico io non servono a niente, è proprio soldi persi, tempo perso, carta persa, eccetera. Bisognerebbe che qualcuno fosse in grado di dire a qualcun altro, più in alto di noi, che se vogliono effettivamente fare in modo che anche gli enti pubblici vengano gestiti con capacità manageriali e quindi tenendo conto di quello che è il vero risultato economico, bisognerebbe eliminare nel giro di 1 anno, 2 anni il bilancio finanziario e lavorare tutto sul bilancio economico, e questo farebbe lavorare un po' di meno gli uffici, renderebbe il bilancio un po' più, come dire, snello, ecco, e consentirebbe anche, dicevo, allora io ho avuto l'esperienza nell'azienda sanitaria che diciamo in 2 anni siamo passati dal bilancio finanziario al bilancio economico nel Friuli, ancora nel 1999 o 2000, quindi parlo di 20 anni fa, e poi questo passaggio ha determinato, con questo cambiamento tra residui attivi e crediti, tra residui passivi e debiti, ha determinato un utile, una disponibilità, diciamo, nel bilancio a quella volta di milioni e milioni di euro. Ecco, quindi quello del bilancio era di 250 milioni di euro, ma insomma, ecco, alla fine c'è stato questo. Allora, continuiamo a farlo perché ci dicono di farlo, però insomma non ha molto senso, quindi ecco, questa mia premessa era proprio, e faccio anche la dichiarazione di voto, che io voto favorevole solo per gratificare gli uffici che hanno lavorato così tanto su questo documento, che poi alla fine anche loro si rendono conto che credo che non serve a niente. Quindi voto a favore. Bene. Altri interventi? Prego, Tonon. Sì, visto che è citata nella delibera, chiedo se c'è qualche evoluzione riguardo alla quota che da anni si è tentato di cedere della intermodale vittoriese, visto, solo se si può sapere, visto che è citata. E poi, visto che è in delibera e dovremo approvarla, comunque si è chiamati a votarla, a pagina 5, gli ultimi 2 punti, c'è scritto Fondazione Fender IPAB, chiedo se è ancora IPAB. No, appunto lo correggiamo visto che dobbiamo approvarlo. E poi l'ultimo, Fondazione Minuccio Minucci, c'è scritto 3 membri, secondo me sono 5. Così almeno è un errore formale, ma la approviamo correttamente, insomma. Grazie consigliere Tonon. Prego. Altri interventi? Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Sindaco. Mi pare che siamo stati ricontattati ancora a livello ministeriale e praticamente ci inducono a ripetere per l'ennesima volta. È una quota, come lei ricorda, che tutti vogliono e non sappiamo a chi darla. Bene. Dichiarazione di voto. Passiamo al voto. Allora, votiamo la delibera numero 4, bilancio consolidato 2020, approvazione. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è approvata. Votiamo ora la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto numero 5 dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione, ovvero DUP, per il 2022-2024, presentazione ed approvazione. Chiedo all'assessore Posocco, al vice sindaco Posocco, di illustrare la delibera. Grazie Presidente. Allora,
in base a tutti i vostri solleciti, i vostri consigli, siamo arrivati a proporre, a presentare un documento unico di programmazione che presenta delle modifiche rispetto a quello che eravate abituati a vedere, e spero che sia più leggibile, più diciamo dentro il territorio, dentro la città. Io ringrazio per questo il grande lavoro del segretario e di tutti gli uffici che veramente hanno cercato di rendervelo veramente più leggibile. Senz'altro non è perfetto, senz'altro andrà integrato e eventualmente migliorato, vediamo poi la discussione, con una nota di aggiornamento che andremo a proporvi in un prossimo consiglio comunale da qui a senz'altro prima di fine anno. Cosa cambia in questo documento unico di programmazione? Intanto al suo interno ci sono tutti gli atti di programmazione e tutti gli atti sono stati aggiornati. Da quest'anno tutti questi atti programmatori vengono approvati congiuntamente al DUP, non con delibere separate o come allegati al bilancio di previsione. Abbiamo modificato l'esposizione degli obiettivi operativi. Se vi ricordate, fino all'anno scorso la tabella era obiettivi strategici, obiettivi operativi, azione, esercizi, missioni. Si lasciava poi una tabella successiva il raccordo tra gli obiettivi operativi con i programmi e i relativi referenti. Quest'anno si è deciso di unificare le due tabelle così da esporre in modo più chiaro il collegamento fra obiettivi, missioni, programmi e referenti. Non compare più inoltre l'azione che è specifica dell'obiettivo operativo che deve essere inserita in PEG. Compare invece la colonna indicatore, che è la terza colonna che trovate, che specifica il parametro che deve essere poi utilizzato nel PEG per misurare il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi queste, diciamo, sono le due modifiche più importanti. Poi sono state inserite altri cambiamenti, tipo è stato aggiunto nel paragrafo indirizzi per l'ente strumentale controllato del Cesanna Malanotti per valutare gli amministratori. Niente, lascio la parola a voi, facciamo una discussione e siamo qui a disposizione per le risposte ai vostri quesiti. Grazie Vice Sindaco. Allora, per questa delibera, intanto ringrazio il segretario e i dirigenti che sono presenti in sala proprio appositamente, quindi la dottoressa Costalonga, vice segretario, e l'ingegner Curti. Abbiamo previsto la presenza dei dirigenti proprio perché se ci sono delle domande di tipo tecnico e dettagliato possono rispondere direttamente. Ringrazio anche i consiglieri che hanno letto questo malloppo di 200 pagine perché non è semplice digerirlo in pochi giorni. Ecco. Quindi è aperta la discussione. Prego, consigliere De Antoni. Sì, evidentemente il vice sindaco dà per scontato che tutti i consiglieri siano riusciti a leggere il documento, perché ha detto poche parole, no, di presentazione. Ad ogni modo, cioè, anch'io confermo l'apprezzamento per il cambiamento che è stato fatto. Come diceva il vice sindaco, sono stati anche, oltre alle cose dette, sono stati anche inseriti tutti questi documenti programmatori dalle opere pubbliche, eccetera, eccetera. Questo naturalmente ha reso il documento completo, ma molto impegnativo. E diciamo, il tempo che ci è stato dato per leggerlo e per approfondirlo e per confrontarlo è stato proprio breve. Facevo presente prima anche al Presidente del Consiglio Comunale che in altri regolamenti di contabilità dei comuni non si scrive solo
non c'è scritto, come è scritto nel nostro, che il documento, al fine di mettere i consiglieri nelle condizioni di avere una piena conoscenza del DUP in tempo utile per il suo esame, prima dell'approvazione, lo stesso viene depositato presso l'unità operativa bilancio con contestuale comunicazione formale di avvenuto deposito ai consiglieri comunali e trasmesso agli stessi con modalità digitale mediante posta elettronica. Il nostro regolamento dice così, altri regolamenti dicono depositato per almeno 15 giorni, perché effettivamente non c'è, da quello che ho trovato io, una indicazione di legge sulla durata del deposito del DUP, però quando facciamo un DUP così impegnativo, chiaramente 15 giorni sarebbero stati più che utili e forse necessari per esaminarlo con attenzione. Comunque io ci ho provato a guardare, a leggere le cose. Ho fatto anche tante domande alla responsabile del servizio finanziario e anche ho parlato con il segretario chiedendo comunque conferma che ci sarà la possibilità in sede di aggiornamento del DUP, perché il DUP deve comunque essere aggiornato sia con il piano assunzioni tra l'altro, ma anche con le osservazioni che facciamo questa sera e che chiedo potranno essere fatte anche nel lasso di tempo che trascorre tra questa sera e la data in cui verrà approvata la nota di aggiornamento, perché se fosse così potremmo effettivamente, approfittando del grosso cambiamento che c'è stato fatto, fare davvero un lavoro proficuo, utile spero anche all'amministrazione. Ecco, spero che alla fine mi confermiate formalmente che ci sarà questa possibilità, perché ho detto non solo stasera, non solo in sede di Consiglio Comunale, ma anche in questa fase che passa dal momento di stasera fino a quando verrà portato in Consiglio. Cioè se io la prossima settimana vi mando una nota dicendo chiedo che gli obiettivi strategici della farmacia comunale vengano integrati con questi obiettivi, per fare l'esempio più semplice, chiedo che poi vengano portate in sede di Consiglio Comunale in cui si approva l'aggiornamento e vengano discussi per evitare di venire, perché se dovessi fare stasera tutte le proposte vi chiederei di fermarvi un po' di più del tempo che sarà previsto comunque questa sera. Ecco. Allora, tutto bene, però diciamo ci sono anche delle osservazioni che faccio di tipo generale e come avevo fatto anche l'anno scorso. Nella presentazione da parte dell'amministrazione, in questo documento, non c'è alcun riferimento al Covid e alle ripercussioni che la pandemia ha provocato alla popolazione, alle famiglie e a tutta la città in sostanza. Io chiedo che questi aspetti vengano approfonditi in sede di aggiornamento del documento, valutando anche gli interventi fatti dal Comune che non erano previsti nelle linee strategiche perché non potevano essere previsti quella volta. Però adesso è successa sta pandemia, adesso ci sono stati tanti interventi che sono stati fatti, ci sono stati tanti finanziamenti dello Stato, ci sono stati tanti finanziamenti anche del Comune in qualche modo e quindi io credo che si possa fare un ragionamento anche su questo, come tra l'altro il governo ha predisposto il piano nazionale ripresa e resilienza che verrà finanziato con quasi 70 miliardi, ma noi cosa proponiamo di fare il prossimo anno in relazione anche sia al piano di ripresa e resilienza sia anche alle risorse che in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo ancora a disposizione forse qualcosa, adesso non so bene se ce ne sono tanti o ce ne sono pochi, però ce ne sono sicuramente e quindi un capitolo per trattare di questo argomento secondo me è opportuno e forse anche necessario. Secondo me c'è anche la necessità di aggiornare le linee strategiche e il programma, soprattutto dove vengono indicate azioni concrete superate dai fatti. Ad esempio, a pagina 7, faccio solo un esempio, 2, a pagina 7 si parla ancora dei beni del demanio militare che dovevano essere trasferiti al Comune e si dice, non so, per esempio, no, che le finalità ad oggi prefissate sono caserma Tandura, sede delle associazioni che fanno attività di protezione civile, eccetera, passata, Palazzo d'Oro Altan, nuova sede della biblioteca comunale, e via, non leggo le altre cose che sono a pagina 7 e 8, però ci sono nel documento, quindi se uno non sa la storia, viene qui e dice, ah bene, allora la biblioteca la facciamo nella nuova sede, della biblioteca la facciamo presso il Palazzo d'Oro Altan. Queste sono sicuramente cose che dovranno essere riviste e io chiedo che vengano trattate nel documento finale che verrà fatto.
Un altro aspetto che non c'è stasera l'assessore Caldart, ma comunque ne avevamo parlato anche nell'altro consiglio comunale, e a pagina 11 tra l'altro si parla di valorizzare l'asilo nido e le attività ad esso connesse. Dicevo che ne avevamo già parlato in consiglio l'anno scorso, io poi ero stato anche a parlare con l'assessore proprio per capire meglio il problema. Perché c'è questa situazione? Abbiamo un asilo nido di credo 60 posti. Ci sono, secondo me, almeno 400 bimbi che da 3 mesi a 3 anni che potenzialmente potrebbero usare l'asilo nido. È vero che ci sono anche gli asili nidi famiglia, come si chiamano, no? Anche i miei nipotini li portavo là. Però diciamo, quanti sono questi posti e quanto bisogno c'è di altri posti di asilo nido? Perché la Caldart mi diceva non ci sono neanche le liste di attesa o le liste di attesa sono minime, però mi sembra strano che rispetto a 400, dico io 400, ma potremmo anche aggiungere quelli dei comuni limitrofi che non hanno questa struttura e che devono venire a Vittorio Veneto, ma almeno 400 bimbi potrebbero aver diritto a questa cosa, a questo servizio. Cosa c'è che non va? Cioè si può approfondire questo tema, almeno darci dei numeri, quanti sono i nidi famiglia, i posti nei nidi famiglia a Vittorio Veneto, almeno questo si potrebbe chiedere, anche perché dei servizi alla famiglia di questo tipo sono molto come dire, cercati dalle nuove coppie che si uniscono e che poi cercano un'abitazione per lavorare magari vicino alla zona industriale, no? Se abbiamo anche questi servizi è un modo anche per invertire in qualche modo il trend negativo delle nascite, se si può dire, insomma, ecco. Poi a pagina 49, ecco, ci sono altri punti che potrebbero essere rivisti su questo, ma ho citato solo alcuni, magari poi prima o poi li scriverò e così si potrà anche, se ritenete, modificare. Sto parlando delle linee strategiche che non hanno più senso. Io sugli obiettivi della Vittorio Veneto Servizi vorrei fare alcuni cambiamenti, li scriverò, però rientrano tutti nella finalità di cui parlavo prima, di non parlare sempre solo di soldi, sì, parlare di, diciamo, di equilibri di bilancio e di attenzione alle spese, cioè, però alla fine dobbiamo tenere conto anche di quello che è la funzione di una farmacia comunale gestita in house, cioè è anche quella di fornire dei servizi alla popolazione, soprattutto alla popolazione più debole. Quindi, ad esempio, io torno sul caso, la fornitura di farmaci a domicilio potrebbe essere fatta, perché non viene fatta, cioè l'ha detto stasera l'amministratore, portano in giro le persone che devono andare, trasporto di persone, portano pasti e residualmente quello che sono poi qualche farmaco che arriva. Adesso con la situazione che c'è oggi, in cui io telefono al medico per un farmaco di quelli ripetitivi, il medico fa la ricetta, me la manda in farmacia, la farmacia riceve questo, da una parte una croce, e che c'è il beneficiario, il paziente chiede che venga fornito a domicilio, si può organizzare questa cosa. In tanti comuni lo fanno, in comuni soprattutto come il nostro che ha un'estensione di non mi ricordo quanti chilometri, non c'è l'assessore Fasan che sarebbe preciso per dirmi quanti sono i chilometri in cui si divide la nostra città, insomma, no? E quindi penso quelli che vengono dalla valle che va su verso l'Alpago devono venire giù a Vittorio Veneto per comprarsi farmaci. Se potessimo mandarli su forse faremmo un buon servizio, soprattutto per le persone più anziane che magari devono chiedere un piacere al vicino di casa e farsi portare con la macchina per prendere queste cose. Quindi io ho individuato 5-6 di questi obiettivi e spero che potranno essere esaminati con calma e riportati nelle linee strategiche che daremo all'amministratore unico per il 2022. A pagina 153 poi c'è una linea strategica che si chiama mobilità efficiente e sostenibile. Prevede l'obiettivo strategico di ricalibrare la viabilità comunale e garantire la sicurezza e l'efficienza della rete stradale e l'obiettivo operativo rivedere il sistema viabilistico cittadino e metterlo in sicurezza. Non ho trovato tra gli indicatori di risultato riportati in questo prospetto alcun riferimento alla realizzazione di questo obiettivo, cioè se leggiamo lì non pare che non sia stato fatto niente. Noi ne avevamo parlato un anno fa in relazione alla, la chiamo io, sciagurata sperimentazione di via Oberda,
quella volta si era detto, no? A seguito di tale discussione è stata fatta poi una determina il 29 ottobre del 2020, in cui è stato affidato al professor Della Lucia l'incarico per l'aggiornamento e l'attuazione del piano urbano del traffico, prevedendo un compenso complessivo di 21.000 euro. Il contratto di servizio, come era in uso in quel tempo, che il segretario per fortuna ha bloccato questo uso, è stato concluso e definito con corrispondenza commerciale, un modo del tutto anomalo per definire i rapporti tra l'ente pubblico e il professionista incaricato. Comunque è stato fatto così, è stato fatto anche per altri incarichi in quel periodo, poi alla fine 2 incarichi, ad esempio per il PAT, si sono dovuti annullare e riprendere con una delibera che prevedeva anche la convenzione. Anche qui è stata fatta questa definizione dei rapporti con corrispondenza commerciale. A me è sfuggita, l'ho ritrovata adesso andando a vedere questa determina. La domanda in sostanza è: a che punto siamo con col PUT? Stanno lavorando, è passato esattamente 1 anno da quando gli abbiamo dato l'incarico sembra che ci siamo dimenticati di quella cosa. Comunque nel documento non si fa minimamente riferimento a questa attività. Sulla programmazione del fabbisogno di personale mi è stato detto che comunque verrà rivista. Io avevo notato solo una cosa: nel 2021 oggi insomma sono in servizio 149 dipendenti, si prevede che nel 2022 saranno 142 e mi chiedo se già oggi gli amministratori si lamentano per la carenza di personale, basta parlare con l'assessore Fasan, no? La situazione peggiorerà l'anno prossimo, quindi sono 7 persone in meno. Io non capisco un altro passaggio, perché la spesa per il personale nel 2022 è la stessa del 2021, nonostante ci siano 7 persone in meno, ma ci sarà qualche spiegazione. Ma comunque mi chiedo qual è il motivo per cui non riusciamo ad assumere persone. Sono le leggi dello Stato, ci sono degli aspetti economici, ci sono del rispetto di qualche norma, facciamo difficoltà a fare i concorsi come era durante la pandemia. Di fatto il numero di persone che lavorano in comune sta sempre più diminuendo. Passo al problema che mi sta più a cuore e mi perdonerete se mi arrabbio un po'. Nel documento opere pubbliche e investimenti, nel piano delle opere pubbliche, secondo me in modo subdolo e non facilmente leggibile è stata inserita una grossa novità, e cioè il nuovo costo per la realizzazione del sottopasso di via Callarga, che tempo fa io ho definito una cattedrale nel deserto, non costerà più 2 milioni di euro come era previsto, ma costerà circa 2.500.000 euro, e forse anche qualcosa di più, perché lo dirò dopo. Un'opera che al momento favorirà solo l'accesso al centro di raccolta dei rifiuti della Savno. Di fronte alle mie reiterate osservazioni e critiche mi è stato risposto che questo manufatto potrà essere utile per un eventuale ampliamento della zona industriale e per una futuribile realizzazione di un 4° casello autostradale. Casello autostradale che nel programma di mandato la stessa giunta comunale che è qui, a pagina 8 definiva un desiderio probabilmente impossibile. Scusi un attimo, un desiderio probabilmente impossibile da realizzare. Parole riportate tra virgolette nella linee strategiche, nel programma di mandato. Mi domando, ma si possono investire 2,5 milioni di euro per un desiderio probabilmente impossibile? E non venite a dirmi, come farebbe l'assessore Fasan e forse l'assessore Antiga, che ci sono 1.340.000 euro della rete ferroviaria italiana, perché prima sono soldi pubblici anche quelli lì, e poi non è che con i 1.340.000 euro delle rete ferroviarie italiane dobbiamo fare solo il sottopasso, dobbiamo anche pagare i 500.000 euro che ci è costato la chiusura del passaggio a livello di via dei Ganuti. Quindi insomma, alla fine, da parte del Comune di Vittorio Veneto verranno investiti quasi 2 milioni di euro, quasi 2 milioni di euro di fondi propri per quest'opera. E quando parlo di fondi propri parlo dei soldi di tutti i cittadini di Vittorio Veneto, perché questi soldi sono stati sempre presi dall'avanzo di amministrazione. Ma mi chiedo se è possibile una cosa del genere, amministratori, consiglieri, vi rendete conto di quante cose si potrebbero fare con 2 milioni di euro?
biblioteca, sistemazione della piazza Giovanni Paolo I, via dei Martiri della Libertà che è tutto un buco, la rotonda di via Vittorio Emanuele in attesa che l'ANAS lo finanzi, la sistemazione delle piscine, abbiamo letto sul giornale di oggi l'assessore Fasan e l'assessore allo sport che hanno giustamente rilevato questa cosa, la messa a norma del palazzetto dello sport, tutte opere che non sono finanziate neanche nel programma annuale. Io sono rimasto davvero dispiaciuto, proprio, è una cosa, perché questa cosa io sfido chiunque che mi dica onestamente se leggendo il documento aveva capito questa cosa. È stata inserita così, con un passaggio dicendo che il fondo, signor Sindaco, è riportato nel piano delle opere pubbliche, si parla di 2 milioni di euro, però se lei va a vedere com'è, ci dimentichiamo degli circa 500.000 euro che già sono stati spesi per fare le opere propedeutiche. E non ci dobbiamo ricordare anche che con la variazione al piano per i servizi, che faremo dopo, abbiamo individuato un'ulteriore spesa di 165.000 euro, 150.000 euro per le spese tecniche per fare il progetto definitivo esecutivo di quel benedetto sottopasso. È davvero una cosa che non riesco a capire. Sono 2 milioni di euro che potevano, sono tutti soldi, non sono contributi, perché la rete ferroviaria italiana, tolgo i soldi della rete ferroviaria italiana, sono tutti i soldi che andiamo a prendere nel bilancio del comune, i 500.000 che abbiamo già preso, i 660.000 e quelli che mancano ancora per chiudere il conto. Consigliere De Antoni. No, mi lasci finire perché dopo starò zitto, mi mancano poche righe. Bon. Però, scusi, è una cosa davvero, davvero incredibile. E fine. Ecco, un'altra osservazione sul programma triennale. Per il PEBA, piano dell'eliminazione barriere architettoniche, sono previsti per 200.000 euro di lavori da realizzare nel 2022, con priorità 2. Ho protestato in commissione dicendo che è un progetto presentato da quasi 2 anni, i soldi sono stati stanziati ancora lo scorso anno, le opere sono davvero urgenti, ma mi è stato risposto che non è una scelta politica, ma è una scelta tecnica. Allora io queste scelte tecniche non le apprezzo e non le apprezzo assolutamente. La programmazione deve essere fatta dall'amministrazione. Altro discorso, finisco, mi manca poco. Il miglioramento sismico della scuola materna di San Giacomo viene catalogato come un intervento con priorità 2. Si ricorda, signor Sindaco, quando ho dichiarato quasi 2 anni fa che lei non avrebbe mandato, se avesse avuto un nipotino, non avrebbe mai mandato in quella scuola perché era pericolosa? Sono passati 2 anni e nel piano di adesso diciamo che nel 2022 questo intervento verrà fatto con priorità 2. E Fasan mi avrebbe detto che il genio civile non ha ancora, ok, però le interlocuzioni che si fanno con gli altri enti si potrebbero fare anche col genio civile e spiegare queste cose, perché 6 mesi, sì. 8 mesi o 1 anno per fare un parere non è ammissibile. Consigliere De Antoni, adesso devo interromperla. Ok, gli ho detto, ma senta... devo interromperla perché no, va bene, anche nei confronti degli altri consiglieri. Consigliere Del Re, no, quando parla lei nessuno la ferma. Io sono uno poverino rispetto a lei, però sto facendo un... Allora, ma è un pezzo che dice che sta per finire. Allora, li recupera dopo, ci sono altri 10 minuti di intervento dopo, altri 10 minuti. Allora, giusto per correttezza, scusate consiglieri, per correttezza, visto che si tratta il DUP stasera, che è un documento importante, ci dovrebbe essere tutta la giunta. Allora, ci sono però 2 assenti giustificati, che è l'assessore Caldart, che ha avuto un lutto, è giusto dirlo, e l'assessore Fasan, che ha dei problemi di salute in questi giorni e quindi mancano per questo motivo. Comunque abbiamo invitato i dirigenti che suppliscono insomma ad eventuali richieste e domande. Bene. Altre prenotazioni? Se no può continuare con l'intervento, il secondo, ma è di fila. Altri, prego, consigliere no. Sì. Grazie Presidente, alcune domande. A pagina 169 avevo notato anch'io
mentre per quanto riguarda la spesa corrente c'è segnata una diminuzione per gli anni 21, 22, 23, 24 da 19,6 a 18,8 milioni, per il personale pur diminuendo, lasciamo stare ovviamente quello in pianta organica perché è tutto teorico, ma il personale di ruolo o non di ruolo, in sostanza il personale totale, pur diminuendo, la tabella presenta sempre la medesima cifra, quindi volevo chiedere se è un refuso o se non è un refuso invece. Per quanto riguarda poi a pagina 175, piano delle alienazioni, per il 2022 è indicata una unica unità, 1.650.000, chiedo se riguarda la Mafil, e già che ci siamo, perché è l'unica indicata, è un solo immobile. E poi quali sono invece i 7 del 2023 e i 2 del 2024? E se è possibile sapere, visto che ormai stiamo concludendo quest'anno 2021, quali sono state le risultanze delle alienazioni. A pagina 154 c'è la scheda che lei, Vice Sindaco, bene ha illustrato per quanto riguarda obiettivi e a scendere, indicatori, missioni, eccetera. Si parla del commercio. Allora, volevo capire cosa si è fatto, uno, per favorire, parlo del 7.1.2, cioè per favorire l'imprenditorialità giovanile. E dall'altro, visto le anche recenti, ahimè, chiusure di alcuni negozi anche in questo stesso stabile, quali sono le iniziative avviate dall'amministrazione per sostenere soprattutto il commercio, visto che anche quel provvedimento che era stato fatto e che noi avevamo chiesto fra l'altro di modificare, ma proposta che non venne accolta, illustrata anche dal vice sindaco recentemente su un quotidiano locale, non ha dato i risultati attesi, perché se non ricordo male su 257 forse domande potenziali, mi riferisco allo sconto IMU, su 257 mi pare qualche decina, insomma, solo aveva aderito all'iniziativa. Poi, giusto per capire anche, adesso vado a pagina 152, chiedo ovviamente, essendo assente l'assessore, se eventualmente l'ingegnere può cortesemente rispondere quali sono i CAM, cioè i criteri ambientali minimi previsti che intendono applicare dal codice dei contratti, visto che io credo correttamente è un indice indicato come necessario, nell'azione amministrativa. A pagina 150 invece si parla, visto che ogni tanto emergono anche notizie sui giornali e si sbizzarriscono le idee più. Vittorio Veneto è abbastanza prolifica da questo punto di vista, su immobili comunali, a volte anche non comunali, per cui lì facciamo questo. Il sindaco giustamente sorride perché penso ne abbia sentite di tutti i colori anche lui, alcune anche simpatiche, altre decisamente improponibili razionalmente. Siccome si parla del ricercare possibili sinergie con i privati per il recupero e valorizzazione di Villa Papadopoli e per un destino più utile dell'ex Mafil. Allora, destino più utile presumo si riferisca a quanto ho detto prima, cioè la vendita. Presumo, perché se è indicata poi come obiettivo, presumo sia quello. Prego? Sì, no, ma appunto, no, dicevo, presumo che la finalità sia quella, più utile. Mentre invece se c'era qualche ipotesi o se c'era qualche interessamento per quanto riguarda Villa Papadopoli, visto che di tanto in tanto c'è qualche ipotesi.
Beh, per quanto riguarda poi pagina 146, adeguare le piscine ai nuovi standard prestazionali, come indicatore parliamo ovviamente della nostra ultra cinquantennale piscina comunale. C'era anche oggi un articolo sul giornale, volevo capire com'è la situazione, mi spiego perché. Perché non ho capito bene le cifre come sono in sostanza, quello che è stato già impegnato, quello che è stato utilizzato e quello che è previsto, perché poi se ne parla anche nei lavori pubblici. A pagina 125 si parla di immobili, eccola qua, immobili comunali da assegnare, proseguire nel percorso di assegnazione di immobili comunali a vocazione produttiva, commerciale o terziaria con la messa a reddito del patrimonio. Capire se questo riguarda solo ed esclusivamente le filande, gli immobili di proprietà delle filande, o se c'è anche qualche altra ipotesi nelle intenzioni dell'amministrazione. Poi vado a pagina 122, ultimo punto, 1.3.2, assumere iniziative finalizzate a favorire l'equilibrio e la conciliazione di vita e tempi di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze di cura parentali e all'applicazione dell'istituto dello smart working. Siccome questo riguarda ovviamente il nostro personale, quello del nostro comune, volevo capire quali sono le iniziative che l'amministrazione pensa di assumere in questo senso. Poi, vabbè, no, questo ho già... Basta? Poche domande stasera. Grazie. Confesso, non sono riuscito a leggerlo tutto, finirò più avanti. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Balliana. Allora, anch'io ho avuto difficoltà a leggerlo tutto e mi associo all'appello che abbiamo fatto anche prima in commissione, in capigruppo, di poter magari discutere se anche questo documento possa avere un tempo di giacenza, un tempo di presa atto che sia più lungo di una settimana, perché effettivamente è molto difficile consultarlo tutti in pochi giorni, quindi anche perché ha un peso e per il peso che ha è giusto che sia, secondo me, analizzato in modo anche dettagliato. Comunque, per quello che ho potuto vedere e che poi viene riferito all'interno del documento, diciamo che vengono ripresi quelli che sono le vostre scelte da un punto di vista amministrativo e politico e vengono di nuovo rimesse insomma per i prossimi anni, quindi diciamo che è un susseguirsi rispetto alle vostre scelte amministrative. Mi sembra di capire che non c'è nulla di nuovo rispetto a tutto quello insomma che avete sempre sostenuto, e quindi diciamo che anche stasera la discussione, per non degenerare e andare a discutere di ogni punto, secondo me almeno io vado a toccare quei temi che mi sembrano un po' più sensibili in questo momento rispetto ai cittadini, insomma rispetto a Vittorio Veneto e rispetto anche ai bisogni poi della città, dei cittadini di Vittorio Veneto, perché poi noi andiamo sempre a vedere i numeri, però secondo me dal punto di vista dovremmo un po' invertire la questione, cioè prima vedere i parametri e di com'è la qualità della vita a Vittorio, per poi pian pianino declinare quelle che sono le priorità rispetto a certe scelte rispetto ad altre. Comunque, andando poi nel concreto delle cose, a me, oltre a quello che ho sempre detto negli scorsi consigli comunali, oggi volevo sottolineare il fattore
che ho visto messo tra gli impegni di spesa, ad esempio quello della videosorveglianza, con un impegno di spesa di 400.000 euro, non per quest'anno ma negli anni successivi. E qui io faccio una riflessione dicendo che ho capito che la questione di videosorveglianza potrebbe essere interessante, però secondo me c'è una priorità rispetto a questa, e la priorità ad esempio è quella della sicurezza stradale e del potenziare la sicurezza della mobilità debole. In questi giorni, ultimi giorni, ci sono stati parecchi purtroppo incidenti in città, proprio in centro città, e questo ci deve fare un po' riflettere se la nostra segnaletica orizzontale, sì, succede in tutte le città, non voglio dire che Vittorio sia percentualmente più alto rispetto, però insomma ci dovrebbe fare un po' riflettere se potessimo mettere in atto delle soluzioni, e questo insomma faccio un momento di riflessione, per quantomeno cercare appunto di potenziare la sicurezza stradale, soprattutto per la mobilità debole nei dintorni, soprattutto abbiamo visto delle scuole e di tutto il centro cittadino, e questo utilizzando ad esempio dei fondi, staccandoli da certe altre priorità per voi e spostandoli in questo campo. Penso che anche su questo punto sia importante, mi sembra che anche negli articoli di stampa apparsi questa settimana anche l'assessore Posocco abbia evidenziato il fatto che per esempio in centro città abbiamo ancora un limite di velocità tarato a 50 km all'ora, e secondo me è un limite eccessivo, perché in tanti centri cittadini ormai si arriva a 30 km all'ora con tanto di segnaletica dipinta sulle strade, cioè una nuova formulazione anche da un punto di vista visivo della segnaletica, perché purtroppo il vivere quotidiano ci ha portato a essere disattenti rispetto alla conduzione anche dei veicoli, quindi molte volte siamo distratti, e purtroppo se non ci sono impatti da un punto di vista visivo che richiamano l'attenzione, succedono poi questi incidenti. Quindi ecco, io suggerisco magari con la commissione viabilità di provare a ipotizzare un intervento però massiccio rispetto a questo. Sì, io ho visto che per esempio sui passaggi pedonali sono stati fatti 2 o 3 passaggi pedonali illuminati che sono molto, molto utili, quelli assolutamente sì. Ecco, io dico di potenziare queste soluzioni, ma in modo abbastanza massiccio, di rivedere un po' tutti questi parametri, insomma, nella stradale, per la sicurezza stradale di città. Poi, oltre a questo, volevo evidenziare la questione sempre legata alle scuole. E sindaco, gliel'ho detto anche la scorsa volta, per quanto riguarda i nuovi edifici, per quanto riguarda le scuole superiori. Non entro nel merito della scelta dove si farà la nuova scuola superiore, prendo atto della vostra decisione anche se io non concordo, però volevo sottolineare il fatto che, e le chiedo di nuovo, se effettivamente i ragazzi dell'ITE che sono presso la scuola Cosmo di Vittorio Veneto lasceranno quel plesso là o si trasferiranno in un altro plesso, se è previsto, se magari può chiedere alla provincia, oppure rimarranno in quel plesso là. Faccio questo semplice intervento perché la scuola media Cosmo da un punto di vista numerico è veramente limitata per quello che riguarda la scuola media, cioè ci sono 7 sezioni e per 3, cioè ci sono quasi 500 ragazzini all'interno di quella struttura, e con anche scarse aule a malapena, ma non ci sono anche aule aggiuntive, tipo potrebbero essere aule artistiche, aule di informatica, aule di laboratorio, cioè tutto quello che una scuola secondo me richiede, no? Oggigiorno. Quindi magari proviamo a pensare anche a questa cosa qua, cioè degli spazi aggiuntivi, e per far trovare degli spazi aggiuntivi a fianco bisogna liberare, secondo me, ma è una riflessione che faccio anche questa, magari la prenda in considerazione e la provi a sviluppare. Altra questione, ma l'ha sottolineata anche il consigliere Tonò, è quella degli impianti sportivi, assessor Posocco. Abbiamo visto appunto il discorso della piscina, purtroppo, sì, e era prevedibile, cioè nel senso che vista l'età dell'impianto, cioè
è prevedibile e quindi là purtroppo ho visto che i finanziamenti, anche mi sembra di aver capito che un finanziamento non siamo riusciti a prenderlo, esatto, e si farà con quello che abbiamo. Anche là, se fosse possibile a livello regionale o non so, sto guardando, c'è un contributo straordinario, magari mi viene in mente alcune città che hanno ricevuto proprio contributi importanti per realizzare questi impianti, insomma per ristrutturare in modo completo questi impianti. Era quello che dicevamo un anno fa o un anno e mezzo fa, che anche quando avevo presentato anche la mozione per quanto riguarda la disabilità e l'accesso alle vasche. Quindi qui ci vorrebbe un'azione politica, secondo me, a livello regionale, e chiedere un contributo straordinario per la nostra piscina. Mi riservo su altre questioni sono state ribadite anche dai consiglieri. Ecco, l'unica cosa che volevo chiedere rispetto al programma triennale degli acquisti, volevo solo chiedere, che non ho visto inserito e forse perché non riesco a capire, per quanto riguarda la questione della gestione dei musei, cioè perché non la vedo inserita. Chiedo perché non riesco, vedo i servizi perché, ok, beh, mi fermo qua, grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Dus. Sì, allora, condividendo quello che hanno già sottolineato i consiglieri che mi hanno preceduto, mi permetto di fare una banalissima battuta, e so che non se la prenderà l'assessore Posocco. Lei assessore è un assessore alle buone intenzioni, nel senso che tutto quello che è contenuto all'interno di questo programma, una parte di quello che è contenuto all'interno del programma delle opere pubbliche, che è il punto in cui vorrei concentrarmi, è assolutamente condivisibile, e in particolare anche quello legato alle attività sportive. Il problema è che non verrà fatto. Non verrà fatto perché hanno priorità opere, come abbiamo sentito prima, che sono molto onerose e che richiedono un grande sforzo sia progettuale che operativo e soprattutto finanziario. E come abbiamo visto, se il sottopasso va a erodere gran parte del bilancio, non è che rimane poi molto altro con cui realizzare le opere. Quindi il mio invito a lei, Assessore, è quello di battere un po' di più i pugni all'interno in Giunta e della sua maggioranza, affinché quelle priorità 2 diventino priorità 1. Perché credo che una città, con un bilancio come quello della città di Vittorio Veneto, non possa impegnare 3 milioni di euro per risolvere il problema di via Martel. Credo piuttosto, e la cronaca in questo caso mi viene in aiuto, che ci siano altre priorità. Le piscine, come ha detto, sono state elencate prima, lei ha realizzato dei campi da beach volley, quelle ritenevate essere delle priorità, però ce ne sono molte altre che richiedono molti altri soldi. Se questi soldi li spendiamo per fare un sottopasso che non serve a nessuno, capite che dopo i soldi finiscono. Ci sono 300.000 euro di asfaltature e vengono fatte con le alienazioni. Cos'è che riusciamo a vendere? La Mafil? No, perché la Mafil ci sono 20 anni che proviamo a venderla. C'è il PEBA, anche il PEBA, adesso siamo riusciti a prendere i soldi dalle farmacie, priorità 2 anche il PEBA. Cioè, io adesso non so se queste priorità siano delle sigle che vengano scritte così sul foglio di carta, o poi concretamente invece siano delle cose che verranno fatte con una seconda priorità. Però dal mio punto di vista queste sono delle operazioni che andrebbero in priorità 1. Ecco. Poi ci sono delle questioni legate ai bandi. In quest'Aula l'assessore Fasan ha sempre rivendicato un ruolo attivo per quanto riguarda i bandi, però i bandi, come abbiamo provato più volte a dirle, si fa fatica a farli, impegnano anche questi risorse, impegnano personale,
e sono una scommessa che a volte si vince, e come è il caso della scuola di San Giacomo, dove però dopo vedremo un dettaglio non da poco, e altre volte si perde, come il bando Sport Periferie. Allora, si sono impegnate risorse, si sono impegnati i tempi, e il tempo passa per tutti, però poi le opere non si riescono a realizzare. È il dramma un po' di tutte le amministrazioni, non solo della vostra naturalmente. Io torno a dire, il mio è un invito cuore aperto all'assessore Posocco. Batta pure di più i pugni e porti a casa priorità 1 su queste opere che sono veramente fondamentali. Grazie consigliere. Consigliere Varaschin. Grazie Presidente. Una riflessione, mi sono scritto 2 righe. Con la pandemia abbiamo visto la voglia dei nostri cittadini di praticare sport all'aria aperta. Quindi cresce l'esigenza di immaginare città a misura dei sport. Dobbiamo ripensare le piazze, i parchi, le piste, nella prospettiva del generale benessere psicofisico, nell'ottica di migliorare la qualità di vita dei cittadini e diffondere la cultura dello star bene. Ho visto che si preferisce allenarsi lungo il Meschio, nei parchi, sui sentieri collinari e montani. Questo per 2 motivi. Si mettono insieme gli obiettivi di salute con il bisogno di vedere qualcosa che ci gratifica. Abbiamo la fortuna di vivere in dei posti bellissimi. Lo sport si traduce in salute. Da studi fatti in passato, ad ogni euro investito nello sport corrispondono 5 euro di risparmio nella sanità pubblica. Lo sport si traduce in sicurezza. Se gli atleti frequentano i parchi, le piazze, ci si sente più tranquilli e sicuri ad uscire. Lo sport si traduce in integrazione e socializzazione. Da dirigente sportivo ho visto che se riusciamo a tenere i ragazzi nel mondo dello sport fino al superamento dell'età critica dell'adolescenza, tutto diventa più facile sia per loro che per i genitori. Riassumendo, bisognerà ripensare la città investendo in spazi dove i cittadini possano praticare sport nel loro tempo libero. Dovremo investire per la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture sportive, per contribuire ad elevare la qualità della vita di tutta la popolazione. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni, interventi? Prego, Sindaco. No, magari faccio qualche piccolo intervento, ho preso delle note, ma si fa notte. Consigliere Antoni, i farmaci vengono recapitati nelle case di chi le chiede? Già oggi. In Alpago è stato introdotto da poco, appunto con l'intervento della nostra esperienza in merito e grazie a un'associazione che la sua opera e che si fa carico del trasbordo. Circa il sottopasso, mi permetta, consigliere, ho visto che è un argomento al quale ci tiene. Al sottopasso ci siamo arrivati per 2 motivi, principalmente perché si ricorda quando dovevamo sostituire il passaggio di via Martel, la semplice sostituzione con quello di via Calderara dei Ganuti Podgora non era sufficiente a far desistere RFI dalle sottoscrizioni del patto precedente. Abbiamo dovuto offrirne 2. Il secondo era quello che dice lei, cioè quello del sottopasso. Perché quello? Perché sta nelle previsioni anche da sempre come opera. E perché questo? Perché la zona industriale, così com'era, ricomprendeva un'area che era anche oltre quella ferrovia e che nessuno ha mai toccato proprio perché c'era l'impedimento dei binari. Quindi noi abbiamo offerto i 2
sottopassi, tra le due chiusure di 2 passaggi a livello, comprensivo anche di quello che richiedeva un sottopasso. Perché oltre a questi presupposti l'amministrazione anche oggi è fortemente contattata con forza da diverse entità produttive della zona industriale che hanno assoluto bisogno di espandersi. La nostra zona industriale oggi è tecnicamente esaurita e quei piccoli spazi che eventualmente uno con un po' di fantasia può anche considerare come utilizzabili sono richiesti in contemporanea da più soggetti per la loro interezza. Quindi tecnicamente la nostra zona industriale oggi è satura completamente. Soltanto la realizzazione di un sottopasso può dar adito in futuro a un recupero, grazie al PAT, grazie a un recupero di superfici a dar lavoro. Si parla di centinaia di posti di lavoro, soltanto di un'entità mi parlava di un centinaio di posti di lavoro di cui ha bisogno. Quindi metta insieme il fatto storico, la previsione già in essere, la richiesta di ulteriore espansione della zona industriale nostra, il fatto che noi non abbiamo dato via Martel gratis, abbiamo dato 2 passaggi a livello facendoci pagare 1.340.000, quindi già quello faceva un po' di coraggio, no? Circa $500.000 abbiamo speso, ma non per la chiusura di via Calderara dei Ganuti, ma anche per la realizzazione della parte più difficile, che è quella quel supporto al binario, che ci lascia svincolati dall'attività dei treni per il proseguo dei lavori. La cifra da diverse valutazioni fatte così da gente esperta del coso mi sta dicendo che quei soldi stanziati sono molto prudenziali. Vediamo come va a finire, ma comunque voglio dire, non è a caso che siamo arrivati a questo punto e non è inutile lo sforzo che andiamo a fare. Il discorso del casello, diciamo così, che guarda caso Vittorio il suo compito lo ha fatto, ma il casello è di pertinenza territoriale del comune di Conegliano e è implicata autostrade, quindi Vittorio poco può, se non con questo sottopasso aver fatto la sua parte. Bene. Prego, Vice Sindaco. Sì, do delle risposte al consigliere Tonon, più che altro. Allora, per via del personale, adesso stiamo vedendo, non c'è l'assessore Caldart, però secondo me è un refuso quello dei dipendenti così in diminuzione, perché secondo me invece ne vanno via, però comunque così. Verranno coperti quei posti lì. Commercio, lei sottolineava il fatto giustamente che abbiamo in città delle attività che effettivamente chiudono, non solo a Vittorio Veneto, ma vedo che un po' tutti i centri, tutte le attività nei centri cittadini soffrono. Soffrono anche a Vittorio Veneto, meno magari nel centro storico di Serravalle, più in alcuni posti, in alcune parti, in altre parti della città. È un frutto anche accelerato dal Covid, nel senso, ok, abbiamo costruito per alcune politiche dei grandi centri in periferia delle città, in cui uno arriva, c'è un parcheggio e trova tutto, quindi la gente è invogliata da là, ma quello che si è accelerato molto in questi 2 anni di Covid è il commercio online. La gente stava a casa, ordina e questo senz'altro ha subito un grosso incremento, mettendo un po' in difficoltà i negozi delle città, soprattutto non gli alimentari, che come abbiamo visto invece hanno fatto un più a diverse cifre. Vediamo se è una cosa temporanea, se la gente tornerà nei negozi oppure cosa possiamo fare noi.
in questo periodo di Covid abbiamo cercato di fare delle operazioni per sostenere il commercio. Al di là di alcuni bonus abbiamo provato la strada anche della riduzione dell'IMU, non è andata come pensavamo indubbiamente, però ci abbiamo provato. Adesso c'è il grosso sconto che i commercianti si troveranno credo con le prossime aree della Tari, una parte perché il governo ci ha dato dei soldi apposta per chi è rimasto chiuso, una parte perché anche come amministrazione comunale abbiamo deciso di dare a Savona in questo caso una cifra per le utenze non domestiche. È stato fatto poi qualcosa online nel sito del comune, stiamo cercando come amministrazione di rendere la città più attrattiva. In che maniera? Facendo crescere l'immagine della città, qualche manifestazione in più, un po' di movimento, in modo che noi dobbiamo attrarre gente da fuori. Dobbiamo rendere l'immagine della città, farla crescere, in modo che magari anche qualche persona che da fuori venga a vivere a Vittorio Veneto. Poi iniziamo sulle politiche della casa, che è un altro grosso problema che c'è in tutte le città. Riguardo alla sua domanda di pagina 154, favorire l'imprenditoria giovanile, questo senz'altro come referente è più legato al progetto Stimulart e quindi come referente sarebbe più l'assessore Caldart che sta seguendo questo progetto per i giovani. Però anche come assessore, come io, assessore attività produttive, stiamo, grazie a Confartigianato, stiamo mettendo in piedi, il progetto verrà presentato nei prossimi giorni, due tipi di progetti, progetto startup e progetto passaggio generazionale, che si tratta di dare degli aiuti sull'esperienza dei Cofidi a delle persone, uno, che vogliono partire, giovani che vogliono impegnarsi nel commercio, due, diciamo, per mantenere un negozio aperto. Il passaggio generazionale non vuol dire che magari dal nonno passa al nipote, per dire, ma magari un negozio storico della città, perché non venga chiuso, chi subentra, comunque anche se non è un parente, abbia magari un contributo da parte dell'amministrazione tramite l'esperienza Ecofidi, che invece sta andando bene in città e verrà rifinanziata. Riguardo allo sport, come amministrazione stiamo lavorando tanto, magari con piccoli ma tanti interventi. È cambiato anche il modo della gente di intendere lo sport. Il binomio sport e salute sta crescendo tantissimo, la gente ha visto quanto sia importante fare sport per star bene, quindi tutto il progetto sentieri che abbiamo messo in piedi, adesso stiamo ragionando con le ciclabili, senz'altro. Avete visto dei piccoli interventi, anche il beach volley è un piccolo di per sé intervento, ma importante, clandestinis, la pista atletica che va potenziata, arriverà una struttura là adiacente all'area Victoria, arriveranno delle strutture anche da ginnastica da fare all'esterno, quindi sono piccoli interventi che portiamo avanti per completare l'area qua vicino alla pista atletica. Certo, il grosso problema che abbiamo è più che altro le piscine in città, piscine che non sono state fatte ieri ma 50 anni fa, e adesso ci troviamo ad affrontare un qualcosa che comunque, insomma, un impianto vecchio comincia a avere i suoi problemi. Avevamo partecipato al bando sport e periferie, ci siamo anche classificati bene nella graduatoria. Purtroppo c'è la piccola postilla che gran parte degli investimenti sono destinati al sud, e quindi 20 per il nord, l'80% al sud, e quindi per questo motivo i 900.000 euro che avevamo chiesto non ci sono stati assegnati. È specificato nel risultato nel bando, e alcuni comuni qua vicino hanno preso dei soldi perché sono posizionati bene in classifica, ma molti comuni che sono arrivati dietro di noi hanno preso il finanziamento proprio perché sono situati in una zona d'Italia che non è questa. Giusto o non giusto, non entro nel merito, ma è così. Vediamo se ci sono altri bandi, perché penso che per le piscine stiamo parlando di diversi milioni di euro per riuscire a far tutto, e ci proveremo, ci proveremo.
Grazie Vice Sindaco. Altri interventi? Riguardo al piano alienazioni, consigliere Tonon, mi ha chiesto poi, nell'allegato che abbiamo dato, abbiamo nell'ultimo foglio, c'è il piano alienazioni riferito al 2022 in arancione, che vede che c'è scritto complesso Mafil. L'anno 2023 è in verde e l'anno 2024 è in azzurrino, quindi questo è quello che andremo a seconda dell'anno ad alienare. E per via del piano magari l'assessore Antiga cioè, lo so, insomma, ho immaginato. Grazie. E quello dei musei è del 2021 il programma, quindi non lo trovo nel piano alienazioni, nel piano di acquisto. Sì, Microfono. Bene. Prego, Assessore Antiga. Grazie Presidente, rispondo per quanto magari di competenza. Se posso fare solo una nota di Antoni sul discorso sottopasso, quell'opera comunque ha scaturito un'opera anche in Comune di Conegliano, perché se lei è riuscito magari a passare in quella strada, via Calderara è asfaltata ed è perfetta fino a Scomigo e adesso è una strada frequentatissima. Quindi quel lavoro è stato propedeutico anche a finire un'opera che era richiesta da decine d'anni e non è mai stata fatta, e quindi magari è servito se non altro a quello, che è un'opera importante per tutti quelli che usufruiscono tutti i giorni la zona industriale arrivando da quell'area. In riferimento poi alle vendite che abbiamo fatto come patrimonio, potenzialmente ce ne sono due, perché siamo riusciti a vendere la scuola di Formeniga e un lotto di terra sulla Pinto, null'altro. Quindi andremo comunque sempre a fare le nostre bandi di vendita, cercando di pubblicizzarli il più possibile. I momenti sono quel che sono e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Una nota che volevo fare alla consigliera Bagliana in riferimento alla scuola media superiore dell'INAPLI. La provincia si è aggiudicata non i 6 ma i 9 milioni di euro per fare la scuola, quindi sembrerebbe che la scuola media Cosmo venisse svuotata e sembra che possa essere svuotato anche quello che hanno a Serravalle, di unificare tutto l'intervento. L'intervento, se va avanti come è stato ipotizzato, ma devono ancora chiudere i conti, andrà fatto in un'unica soluzione a studenti via da quel plesso, perché in prima ipotesi c'era la demolizione parziale in 3 stralci, quindi demolizione, costruzione e il terzo stralcio. C'è la possibilità che l'istituto venga spostato da un'altra parte e che quindi i tempi di realizzazione della scuola sono sicuramente molto inferiori, con il bene anche di studenti stessi che possono lavorare in tranquillità. Per quanto riguarda poi, penso lei facesse accenno al tragico fatto che è successo a Serravalle sull'attraversamento delle strisce pensionali della ragazza, oppure anche altri, è un problema purtroppo che si rinnova. Personalmente dico che le strisce pedonali poche e fatte bene, perché farne tante e fatte male poi si incorre sempre non si è capito come, ma se andiamo a vedere tutti gli incidenti nei centri città, la gran parte degli incidenti succedono attraversamento delle strisce pedonali. Ovvio che io dico sempre la ragione chi attraversa la striscia pedonale, perché per legge e per norma ha ragione. Io dico anche che morire da parte della ragione non è mai una bella cosa. E quindi fare delle strisce segnalate bene, tutte illuminate, colorate, di modo che questi attraversamenti possono essere in sicurezza sia per il pedone magari che attraversa, che vede che c'è una certa importanza, ma per l'automobilista che arriva e che ha necessità di vedere, perché oggi magari con un telefonino per 4 secondi ci si perde via,
e si può creare quel che è il problema. Altre cose, sì, sul discorso poi viabilità, torno al consigliere D'Antoni. Il progetto viabilità non è assolutamente fermato, non so se ha notato, ma da poco tempo sono riprese di nuovo tutte quante le misurazioni del traffico per poter comparare quelli che sono i dati che avevamo acquisito in allora. Poi c'è stata una pausa necessaria perché la circolazione naturalmente si è ridotta, adesso sembrerebbe che sia ripartita, quindi si fa un altro rilievo di tutti quanti i livelli di traffico, dopodiché il professor De Lucia confezionerà un progetto definitivo e in quest'Aula verrà sicuramente presentato per tutte quelle che possono essere poi le iniziative che si potranno prendere. Ultima, se non ho scritto male, stiamo parlando sicuramente di una cifra significativa che abbiamo dedicato alla sicurezza. Sono nel tempo 400.000 euro, che sembrano tanti, però le tecnologie oggi costano un botto, per la verità, però necessariamente bisogna rivolgersi a quel tipo di tecnologia perché abbiamo un parco di telecamere che non riusciamo a leggere la targa, magari se è imbrunire non riusciamo neanche a vedere il tipo di macchina, che è cosa un po' diversa. Quindi abbiamo già cambiato delle telecamere, abbiamo messo quelle di nuova generazione, oltrelenti, 4K, quindi potremo avere una risoluzione a colore di giorno e di notte assolutamente importante e riuscire anche a capire i particolari se succedono qualcosa. Questo tipo poi tra l'altro di sorveglianza non è una cosa solo comunale, ma ce la chiedono a viva voce i carabinieri a finanza della questura nella riunione che abbiamo fatto, perché è cronaca di ogni giorno case che vengono svaligiate e magari nella stessa via in una sera riescono a farne anche 3-4 in successione senza neanche spostarsi, risparmiano anche nel gasolio, ne fanno una dopo l'altra per far più lavoro. E quindi il capire, per esempio con la lettura targhe, noi abbiamo una zona sensibile che è l'uscita del casello di Vittorio Veneto, c'è chi dice che lo fa di mestiere e quindi i carabinieri ed altri, che abbiamo sicuramente dei personaggi poco raccomandabili che si muovono da altre regioni, altre province, vengono a Vittorio, commettono l'infrazione, il furto e poi tornano via. Quindi il controllo del territorio, ovviamente io dico, non è che elimini quel che è il fatto che è il furto, ma quantomeno se abbiamo una città sicura speriamo che qua colpiscano meno e che le forze dell'ordine possano fare del suo e cercare di prendere queste persone. I 400.000 sono intanto su un'iniziativa di 3 comuni, andremo comunque a reperire risorse per poter anche venire contro a queste spese. Le telecamere alla fine del progetto saranno 42 e le letture dei varchi e delle targhe saranno 21 in totale. E la spesa è importante, però noi andiamo a farla sulla infrastruttura, perché ad oggi abbiamo una fibra di bassi contenuti di trasmissione, quindi dobbiamo e stiamo già intervenendo per cambiarla e dovremmo arrivare a regime con una linea tutta quanta nostra, senza avere server esterni, senza avere nulla, per avere il controllo anche sia della trasmissione che anche della tenuta dei dati. Lo sforzo lo so che è importante perché 400.000 non sono pochi, però se si potesse fare in 15 giorni io lo farei. Purtroppo il tempo è quel che è e tra Covid, tra imprese che non vengono ad eseguire gare, anche la gara per esempio non è facile e quindi i tempi si sono dilatati, non sicuramente perché è una volontà, ma perché è diventato qualcosa che non dipende da noi. Grazie Assessore. Consigliere Gomero. Consigliere De Antoni, c'è la sua morte con quel sottopasso. C'è la sua morte con quel sottopasso. A morte con quel sottopasso in zona industriale, stiamo sperperando i soldi. Il sindaco ha appena detto, non so cosa salterà fuori nel PAP perché non abbiamo ancora deciso niente, ma se c'è richiesta di ampliamento a zona industriale, tanto voi di Vittorio Veneto, io sono di San Giacomo, sono un altro comune. Vittorio Veneto è una cosa, San Giacomo un'altra.
Ci avete mai chiesto di sterminare tutto il nostro territorio vicino al centro abitato? No. Se allora possiamo andare oltre la ferrovia, dove abitazioni sono poche, in un angolo dove Conegliano è venuta 10 km in su a farsi la zona industriale, perché ce l'ha cacciata a ridosso di San Giacomo senza spendere un centesimo di infrastrutture, con una strada del Menarè fatta 100 anni fa, col casello d'autostrada su quello di Vittorio Veneto, che non farà mai quello di Conegliano o non lo farà vicino, quello che c'ha unico Conegliano ce l'ha a San Vendemiano, non è neanche il suo comune, quindi è un altro comune. Allora lei preferisce distruggere l'Elicampo, tutta la zona sud della Bretella, i prati di Meschio, tutta quella zona lì per costruire, o andiamo oltre la ferrovia dove nel piano regolatore di 30 anni fa c'era la possibilità di ampliare la zona industriale? Secondo me, so che è brutto spendere i soldi là, magari immediatamente si possono spendere in altri posti, però se recuperiamo ancora posti di lavoro, visto che c'è sempre carenza, non a Vittorio Veneto, perché chi mi dice che non lavora a Vittorio Veneto è perché non ha voglia di lavorare, perché in zona industriale hanno una fame di operai, di dipendenti semi specializzati, non corre neanche a essere specializzati, perché non c'è più manodopera in giro qua. Non so se lo sa, ma io giro parecchio per le fabbriche e c'è una richiesta assoluta, poi di specializzati non se ne parla, non c'è. Quindi preferiamo distruggere il nucleo centrale della città, o se ampliamo la zona industriale, che venga il caso che venga ampliata, andiamo laggiù in fondo. Ormai pezzo di terreno più, pezzo di terreno meno, almeno attorno al nucleo centrale abitato della città, anche al nucleo centrale di San Giacomo, evitiamo di ampliare o di costruire. Potremmo anche fare meno di costruire, tanto non serve a niente, però la Inos Valley che abbiamo creato qua, quella zona industriale che è il centro dell'acciaio inossidabile, perché da Bologna, da Padova, da Verona a Vicenza vengono a farsi preparare i pezzi di acciaio, a lavorare qua, perché si è creato un know-how di tecnologia altissima, lo vogliamo distruggere e portare in un'altra zona del Veneto, ce l'abbiamo qua, troviamo il sistema di allacciarlo alla zona industriale e quelle fabbriche lì purtroppo adesso stanno lavorando a rilento perché non ci sono materiali. La Cina ha deciso di non dare più il materiale a nessuno, si è comprata tutto l'acciaio o il ferro, quello che è, però speriamo che l'anno prossimo un po' alla volta riprenda e quella zona lì, io ho detto, andiamo a ridosso del nucleo di San Giacomo perché sennò avete gli opifici, Chiedo al sindaco, cambiamo la legge un'altra volta, torniamo a portare la zona industriale a Vittorio e gli opifici dove erano, quindi una bella fabbrica, una bella tegola canadese all'Italcementi, starebbe bene in centro città. Guardi, noi saremo contenti e loro hanno uno spazio enorme di muoversi, anzi hanno anche il traforo che vanno presto ad andare in autostrada, forse meglio di San Giacomo, quindi non piace fare i trafori e i sottopassi neanche a me, però se riusciamo a tenere la zona industriale o quel po' di ampliamento che ci sarà, perché sono convinto che più di tanto non ho visto i numeri di quello che possiamo ampliare se c'è ancora consumo del territorio, se ce n'è. Demoliamo tutti, invece che lo Stato faccia una legge di demolire tutti quegli opifici tipo Colussi, tipo Italcementi, tipo Cerruti, che non li vuole più nessuno. Li demoliamo, creiamo dei parchi, se poi qualcuno li va a pulire, e ampliamo quel po' che si può fare laggiù, oltre la ferrovia, perché San Giacomo, oltre la ferrovia, non c'è più nessuno, qualche casa dei contadini e solo vigneti. Magari togliamo qualche vigneto che ci fa un po' meglio, le zone industriali, le fabbriche ci fanno un po' meno male dei vigneti che ci sono. Grazie. Grazie consigliere Romero. Altri interventi? Prenotazioni? Consigliere Rasera. Sì, vedevo a pagina 154, tra gli indicatori, aggiornare il piano per il commercio su area pubblica. Poi vedevo favorire eventi di richiamo per il territorio. Così, ultimamente. Poi promuovere azioni a tutela delle botteghe storiche e artigianali per la loro valenza sociale e turistica. Cosa abbiamo intenzione di fare qua? Sul discorso favorire gli eventi di richiamo per il territorio, qualcosina, magari qualche lì mattina su qualche manifestazione possiamo anche darla. Poco.
chiedo. Questa domanda è diretta all'assessore, al vice sindaco. E cercherò di limare le manifestazioni, quindi le 40.000 persone che c'erano qua lo scorso weekend faremo a meno, le manderemo a Conegliano. E detto questo, sono domande sono domande interessanti a cui mi piacerebbe che al posto di chiederlo sempre all'assessore mi fosse dato anche qualche consiglio. E questo sono qua a disposizione. Ho accennato prima un piano che qualcuno è venuto a presentarmi, che lo reputo interessante, che è il progetto Startup e passaggio generazionale, che vorrei mettere in piedi col vostro permesso e avanti. Poi da un punto di vista del commercio in questi anni di pandemia, anche grazie ai fondi nazionali, comunque abbiamo, credo, dato aiuti sui 2 milioni di euro e quindi penso che qualcosa abbiamo fatto. Ecco, gli ultimi saranno i 500.000 fondotari che arriveranno da qui ai prossimi mesi. E adesso ragioniamo sul Natale e cerchiamo di farlo bene, tutti insieme, collaborando, Covid permettendo. È un po' limato anche. E altri interventi? Altri interventi? Non schiacci per il mercato, mea culpa, non sono riuscito ad affrontare il problema durante quest'anno. Era intenzione, era nel programma. Sarà nostra cura affrontarlo per il 2022. Io non ho ancora indicazioni. Mi piacerebbe, ok, ma col mi piacerebbe non si fa niente, bisogna avere i dati. Sapete che come dicono i seravallesi, il mercato è nato a Serravalle e sta a Serravalle. Questa sarebbe bello, poi bisogna vedere appunto se è fattibile. Senz'altro sarà oggetto di discussione, perché sappiamo che non tutti la pensiamo nella stessa maniera e quindi questo sarà oggetto di discussione. Bene. Consigliere Serra, replica. Nel senso che abbiamo parlato di Serravalle, con il mercato si potrebbero risolvere due punti in uno, perché promuovere azioni a tutela delle botteghe storiche e artigianali per la loro valenza sociale e turistica. Portando il mercato un po' più a nord magari risolviamo anche questo problema. Grazie. Bene, questo era, giusto per rispondere, era il secondo intervento, quindi chiudiamo. Avanti con gli altri interventi. Sì? Consigliere De Antoni, prego. Sì, allora io intanto mi scuso di essermi scaldato prima, però Presidente, nella riunione di capigruppo avevo chiarito che volevo fare il mio intervento complessivamente e che sospenderlo quasi alla fine mi avrebbe un po' creato il problema di non essere completo nell'esprimere la cosa. Avevo anche detto che non sarei intervenuto dopo purché lei mi lasciasse completare il discorso. Ci siamo probabilmente capiti male, però mi permetta, insomma, deve anche tenere conto della fatica che una persona fa per riuscire a leggere tutti questi documenti, che poi vorrebbe esprimere tutto quello che recepisce nella riunione del Consiglio Comunale. No, io ho capito benissimo, ma lo sforamento era troppo elevato rispetto a... Purtroppo non ho controllato. 4 minuti circa. Anche perché Presidente, avevamo detto che c'era in discussione il DUP, che è un documento, e il piano opere pubbliche. Allora il DUP poteva chiedere 7 minuti, il DUP, il piano delle opere pubbliche doppio, 14 minuti, quindi 14 più 7 fa 21. Ma ci vuole anche la sensibilità per capire quello che i consiglieri vogliono fare, ma probabilmente non ci siamo capiti. Comunque, volevo solo, finisco l'intervento semplicemente con due considerazioni. Uno era, che poi è già stato anticipato in qualche modo,
l'intervento di riqualificazione delle piscine comunali, per i quali sono previsti 940.000 euro, con priorità 2 nel 2023 e con finanziamento derivante da alienazioni, quindi una di quelle opere che è molto molto difficile realizzare. Ho letto sul giornale anche gli interventi fatti sia dall'assessore allo sport sia dall'assessore ai lavori pubblici, e siccome questa cosa è venuta fuori già da qualche giorno, mi sono meravigliato che non si fosse pensato di modificare un po' il piano in relazione a questa urgenza. Mi chiedevo anche dove sono finiti quei 500.000 euro che mi sembra fossero nel piano 2019, ed era per pagina, adesso l'ho persa, a pagina non mi ricordo quale, c'erano comunque interventi per, mi hai preso tu? C'erano interventi per 500.000 euro per le piscine, no? Di cui 46.000 a memoria, adesso non ricordo, che pagina era? Sì, c'erano verifica sismica e riqualificazione energetica piscine, progetto esecutivo approvato, bando di importo di 500.000, di cui realizzati 49.000 euro. Dove sono finiti quei lavori là e perché non sono completati, visto che il problema è anche di natura sismica, da quello che diceva l'assessore Fasan. Questa era una cosa. L'ultima cosa era quella, sono stato anticipato dal consigliere Rasera, era quello degli interventi che vengono fatti per promuovere anche l'enogastronomia, eccetera, eccetera. Io ho visto sabato che cosa c'era a Vittorio Veneto. Ho apprezzato che ci fosse tanta gente, anche se l'insieme di 3 manifestazioni nello stesso giorno comunque ha creato qualche problema probabilmente, ma quello su cui secondo me lei dovrebbe lavorare, assessore, è studiato da lei, dovrebbe lavorare è, diciamo, coinvolgere di più gli esercenti di Vittorio Veneto su queste iniziative, nel senso che sembra, girando per Vittorio Veneto, sembravano, sì, c'era tantissima gente, però sono tutte persone che se sono venute, hanno comprato, si sono sedute a bere, c'era di tutto in quella cosa, non c'era solo enogastronomia, c'erano borse, c'erano monili, c'erano elettrodomestici, se hai potuto fare il giro di tutto, c'era di tutto. Allora, secondo me sono iniziative che in qualche modo non portano tanto valore aggiunto per gli esercenti che operano a Vittorio Veneto, anzi sono quasi una perdita perché nessuno poi è andato al bar di quelle persone lì. Dove sono andate? Hanno fatto il giro, hanno mangiato, hanno bevuto e poi se ne sono andati via. Certo, erano tanti, però hanno visto una città un po', diciamo, con un odore nauseabondo che girava per la città, questo profumo di pollo che si mescolava con le fritto e altre cose. Non so come abbiano potuto apprezzare, insomma, ecco, sicuramente ce n'erano tanti, ti do atto che c'erano tante persone, però quale sia stato l'utile per la città non lo conosco. Io sono disponibile, penso che tutti noi siamo disponibili a ragionare su queste cose. Sarebbe da fare anche una valutazione dei costi e dei benefici che questi tipi di iniziative portano, anche con tanta attenzione a evitare che ci siano tanti interventi contemporaneamente, perché c'erano i bersaglieri, c'era la corale e c'era questo che io chiamo bazar. Ribadisco per quanto riguarda quello che diceva il sindaco, cioè i soldi che noi spendiamo per fare il sottopasso sono più di 2 milioni di euro circa a carico del bilancio del comune, perché è vero che c'è un progetto di 2 milioni di euro, è vero che abbiamo speso anche 460.000 euro già spesi e mancano ancora dei soldi per fare i collaudi, eccetera, quindi 2 milioni del progetto, più 460.000, 500.000 dell'intervento già fatto, più i 500.000 della bretella per portare la via dei Gannutti all'impianto della Savno. Quindi sono i soldi, i 1.340.000 della rete ferroviaria sono per una parte impegnati con la bretella e per il resto per ridurre l'importo complessivo dell'intervento ok. Io, consigliere Gomiero, ho sempre detto che dobbiamo pensare alla grande, che dobbiamo vedere lontano, però capisco l'urgenza di trovare una soluzione per via Martel, però in questo tempo è stato fatto un approfondimento con la Regione, se è possibile, alla luce della legge sull'uso del suolo, alla luce di tutti i capannoni che ci sono in giro, non dico Vittorio Veneto, ma in giro per la provincia vuoti. Ha senso? La Regione ci consentirà di ampliare la zona industriale là? Perché c'è una regola anche di carattere generale e regionale su questo. Quindi prima confrontiamoci con la Regione, se l'avete fatto, poi confrontiamoci, come diceva Fasan, con la società autostrade, perché Fasan insiste sempre sul casello, e poi partiamo con quest'opera che ci costa 2 milioni di euro. Questo è quello che io volevo dire.
E concludo. Va concluso. Ho detto che ho concluso. Non so se... Vede che non ci capiamo. Ancora un po' di... No, pensavo volesse parlare ancora. Casagrande. Sì, grazie. Volevo permettermi di fare un commento e spezzare una lancia a favore del nostro assessore al bilancio e alle attività produttive, perché ho avuto modo di collaborarci in diverse occasioni e so l'impegno e l'attenzione che c'è stata trasversalmente, sia l'attività che chiaramente anche il commercio. È chiaro che non è facile riuscire a cercare di stimolare o di coinvolgere tutte le attività, però sentire dei commenti su, come ha fatto lei collega De Antoni, sull'evento che ha chiamato Bazar di questo weekend, dove ritengo che siano venuti sicuramente molte persone da altri comuni. Al di là degli odori, le posso garantire che ho passato ore, per piacere, in questo street food, ho visitato anche i bar che erano tutti pieni, tutti strapieni erano, e soprattutto erano contenti, perché la gente non solo si è fermata a mangiare, ma poi si è riversata comunque nei bar della città. È chiaro che è stato un evento organizzato in fretta e furia, ci sono state delle ripercussioni sicuramente nei negozi, non lo metto in dubbio, poi figuriamoci i parcheggi, magari era meglio segnalare anche meglio i parcheggi, perché so che i negozi davanti, la zona dell'ex Standa, per capirci, la gente non si rendeva neanche conto che c'erano i parcheggi là, però sono piccole cose, errori che pian pianino andremo a sistemare ogni volta che andremo a organizzare degli eventi. C'è in vista il Natale, le casette, ci teniamo molto a farle, chissà che ci sia anche una partecipazione di organizzatori con la stessa voglia, le stesse idee, per riuscire a creare un polo attrattivo e soprattutto che porti anche gente ovviamente nelle attività sia produttive che nei negozi di Vittorio, dove c'è bisogno. Non dimentichiamoci che i nostri cittadini hanno i negozi qua a Vittorio, e quindi siamo anche più contenti anche noi se loro lavorano. Beh, certamente, quindi accolgo sicuramente il suo appello, come l'appello del collega Rasera. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione. Chiaramente spesso non è facile, si prova, certe iniziative hanno un buon risultato, però insomma cerchiamo anche di essere contenti ogni tanto quando avviene qualcosa. Almeno metà i bar almeno sono andati bene, quindi citiamo almeno quelli. Grazie. Consigliere Dus? Sì. Tra le varie iniziative che hanno interessato la città in questo periodo c'è stato anche il concorso di violino. Chiederei all'assessore se magari può dirci due parole su come è andato questo concorso di violino, che era un evento sicuramente molto sentito e molto richiesto da questa amministrazione, quindi volevo sapere un attimo in quanti hanno partecipato, i costi, insomma se si può avere un piccolo resoconto del concorso, insomma, ecco, perché abbiamo parlato di eventi, iniziative, costi e ricadute sul territorio. Sicuramente il concorso di violino è un concorso molto prestigioso, internazionale, che pone la nostra città al centro di un panorama internazionale, appunto, grazie a questa iniziativa. Però volevo capire, si fa sempre fatica a capirne costi e benefici delle iniziative, come abbiamo visto. Si possono avere molti pareri e spesso discordanti, però un minimo di quantificazione credo sia dovuta a quest'Aula. Tornando sulle questioni delle opere pubbliche, io ho fatto un ragionamento su le priorità e francamente non ho capito come vengano assegnate. Cioè, capisco le esigenze dell'assessore Gomiero, che porta avanti la bandiera. Sì, scusi consigliere, però si muove come assessore in quel di San Giacomo, quindi se non come sindaco, lo possiamo dire, abbiamo un sindaco della Valle Pisina, uno a San Giacomo e uno anche a Vittorio Veneto. Cioè. No. Capisco l'esigenza del sottopasso, però ripeto francamente io vedrei altre priorità e mi ha fatto piacere l'intervento che ha fatto
il consigliere prima di me sull'ambito sportivo, però poi i fatti sono altri purtroppo, cioè noi qua abbiamo visto, siamo qua che discutiamo da più di un'ora, ma alla fine i soldi ci sono per il sottopasso, appunto, il resto data da destinarsi. Grazie consigliere. Se vuole rispondere, Assessore Uliana. Sì, rispondo molto. Subito. Rispondo molto volentieri al consigliere Dus. Il concorso di violino è stato un concorso che ha dato a tutti quanti noi, anche alla città, una grandissima soddisfazione. Possiamo dire che è stato veramente un notevole successo. Io spero e mi auguro che l'abbiate seguito per poter avere visione diretta di quello che è stato e di quanto possa aver significato, anche perché c'era la possibilità di seguire tutto in diretta online, perché ancora eravamo in un momento in cui non era stata aperta la capienza del teatro al 100%, come invece poi è successo, per fortuna, con il concorso corale 4 settimane dopo. Sicuramente questo concorso di violino è stata una operazione di resistenza culturale, di volontà di procedere nonostante tutte le difficoltà, perché è stato ripetutamente rinviato. Alla fine l'abbiamo fatto in un momento in cui non eravamo ancora sicuri e tranquilli su come avrebbero potuto andare le cose. Sono andate molto bene, anche se devo dire abbiamo avuto un calo di concorrenti rispetto all'iscrizione iniziale per motivi legati appunto al Covid e alle difficoltà soprattutto di spostamento da parte di certi paesi europei per arrivare qui a Vittorio Veneto. Quindi io direi che possiamo essere veramente molto soddisfatti a Vittorio Veneto, perché siamo riusciti a fare ripartire un qualche cosa che ci ha sempre dato lustro. L'abbiamo fatto ripartire dopo 7 anni in cui il concorso era stato fermato e l'abbiamo fatto partire in modo completamente diverso. Questa scelta, che poteva essere anche una scelta pericolosa, ancora di più in un periodo di pandemia, si è invece rivelata una scelta particolarmente azzeccata, perché in questo modo siamo riusciti a mettere in contatto con l'Europa la nostra città, e sempre di più stiamo lanciando la città di Vittorio Veneto come città della musica. Per quanto riguarda i costi, il bilancio conclusivo dobbiamo ancora farlo e quindi sarò più chiara e potrò dettagliare meglio in un secondo momento. Posso dire che metà dei costi che noi abbiamo avuto sono stati sostenuti da sponsor. Quindi c'è stata anche questa capacità di raccogliere nel territorio degli sponsor che hanno sostenuto in buona parte la spesa. Sì, possiamo essere proprio molto contenti, dobbiamo dircelo. Grazie, Assessore Uliana. Una brevissima battuta al consigliere Rasera, deve essere velocissima. Sì, no, intendevo solamente puntualizzare una cosa, che quando parlo di manifestazioni non intendevo la manifestazione organizzata nell'ultimo weekend, che comunque era una bellissima manifestazione, intendevo le manifestazioni di cui si può anche fare a meno. Quando l'organizzazione è buona, la manifestazione è di qualità, benissimo, ben venga, e sono assolutamente d'accordo con l'assessore di questo. Ok, grazie. Consigliere Casagrande, prego. Sì, per concludere l'intervento di prima volevo aggiungere che sicuramente un mea culpa da parte dell'amministrazione dovrebbe riguardare la comunicazione, nel senso che è successo più volte che ci siano degli eventi, per esempio anche al teatro da Ponte, e succede che dei partecipanti all'evento escano e non trovino i bar aperti. Quindi c'è anche, da una parte, l'imprenditoria a volte dovrebbe capire e
recepire i messaggi degli vari eventi che andiamo a istituire. Forse anche noi dovremmo essere più incisivi in questo, per fare in modo che poi magari le varie attività capiscano che quella sera può esserci un determinato evento e quindi cogliere l'occasione, anche se è il giorno di chiusura, di dire aspetta che ne approfitto e tengo aperto. Ecco, questa è una comunicazione che comunque certi assessori stanno utilizzando, secondo me, in maniera eccezionale. Magari qualcun altro potrebbe sfruttare di più questo mezzo, perché indubbiamente quando si chiude una strada, anche per esempio parlavamo con l'assessore Fasan, si fanno degli interventi pubblici, è anche bello poi dimostrare il risultato finale, oltre che agevolare prima le persone che potrebbero avere un disguido, un disagio dagli eventuali lavori. Ecco. Quindi sicuramente avere anche più comunicazione può portare a più partecipazione anche delle attività. Grazie. Sì, velocissima. Prego. Volevo aggiungere a questo proposito che manifestazioni come il concorso di violino e poi soprattutto anche il corale hanno totalmente riempito la città e hanno sicuramente, i risultati sicuramente li hanno visti gli albergatori, bed and breakfast, era tutto pieno, e anche i ristoratori, perché anche loro hanno avuto sicuramente un grossissimo vantaggio da queste manifestazioni. Quindi manifestazioni che hanno molto gratificato e arricchito la città dal punto di vista culturale, ma non soltanto, perché c'è stata una ricaduta assolutamente tangibile per quanto riguarda le attività produttive. Grazie. Prego, Assessore Antiga. Grazie Presidente, solo una risposta veloce al consigliere D'Antoni, perché il tema stasera è sottopasso. Evidentemente la Regione può sicuramente entrare in merito sulla ubicazione di una zona industriale, questo è ovvio, ma è anche ovvio che è il Comune che propone alla Regione un luogo dove questa zona industriale c'è o si può espandere. Nel vecchio PRG la locazione dell'ampliamento della zona industriale era al di là della ferrovia ed è stata approvata perché c'era una condizione, c'è la condizione di eseguire il sottopasso che è stato previsto in quella variante, altrimenti la Regione non approverà mai una zona industriale con quel tipo di problematica. Quindi se facciamo due numeri, noi abbiamo fatto, è vero, una strada che abbiamo collegato via De Ganuti, via Callarga, e abbiamo avuto un contributo dall'RFI che abbiamo eseguito la strada e abbiamo messo, tra virgolette, in saccoccia 200.000 euro. Aggiungiamo altri 640.000 euro e 70.000 euro per fare il secondo stralcio, vuol dire che noi comunque abbiamo avuto un beneficio di 870.000 euro ad eseguire quell'opera che comunque andava fatta. Quindi non riesco a capire quale sia proprio il lato negativo. Il lato negativo è che di là non venga fatto l'ampliamento della zona industriale, venga individuato, come era in previsione, l'allargamento verso San Giacomo, cioè, per capirci, tutta la parte dietro dove c'è il campo da tennis, le frecce esistevano da quella parte, quindi cancelliamo di là della ferrovia, mettiamo l'ampliamento verso il centro commerciale, verso il centro della città, ma credo che tutti siamo d'accordo che è meglio casomai spostarlo in una zona dove quantomeno è compromessa non da poco. Lì poi tra l'altro c'è una vasca di laminazione importante, quindi non è che quell'area possa essere magari messa a miglior reddito. Quindi è un contributo importante che ci dà per quell'opera l'RFI in questo caso, quindi vede consigliere, i punti di vista sono sempre tanti, però l'opera comunque per arrivare a divenire a un ampliamento possibile della zona industriale passava per lì e passava per quella previsione. Ovvio che ripropone in Regione, rifaccio i 100.000 metri di là della ferrovia con una nuova previsione sottopasso, ma la Regione dice signori, me l'avete raccontata per 15 anni, basta. Grazie, grazie Assessore. Consigliere Tonon. Sì, grazie Presidente. Allora ribadisco le domande inevase riguardo ai criteri ambientali minimi a Villa Papadopoli, se c'è qualcosa, agli immobili produttivi
comunali da assegnare e allo smart working. Aggiungo a questo una valutazione per quanto riguarda la videosorveglianza, visto l'intervento dell'assessore Antiga. Allora, non sarà sicuramente risolutrice, non sarà la panacea, speriamo che possa servire per la sicurezza di tutti. A questo proposito sono andato a guardarmi un po' di articoli, di commenti che c'erano stati negli anni passati, quando accadeva che, ahimè, qualche parte della città era colpita da furti, e c'erano delle levate di scudi da parte, non di tutta, a onor del vero, di una parte dell'allora minoranza che finiva un giorno sì, un giorno anche, come si dice sul giornale. Ho guardato solo, ma velocissimamente, una rapidissima carrellata solo sul 2021, e parlo per esempio, cito quotidiani, carta stampata, Carpesica 13/3 2021, Via Diaz 7 luglio, Via De Amicis 20 agosto, poi 4 settembre, 28 settembre, 15 ottobre, tralasciando gli ultimi. La sfido assessore a trovare un commento, una voce di uno della minoranza. Uno solo. Non troverà nulla. Perché non è colpa dell'amministrazione, come qualcuno voleva far pensare prima, se qualche farabutto andava a rompere i serramenti e entrava nelle case altrui. Non è colpa dell'amministrazione, l'amministrazione fa quello che può, ovviamente. Non troverà, ripeto, un commento che sia uno, a differenza di prima. Lo stile è leggermente diverso. Un commento su quello che ha detto l'assessore Ugliana per quanto riguarda il concorso di violino. Sono pienamente d'accordo con lei, è stato, dal punto di vista qualitativo, per quello che ho potuto seguire, anche se non suono uno strumento d'arco, di qualità sicuramente elevata. Cioè, di tutti quelli che erano in semifinale, a dire la verità, secondo me, però evidentemente la giuria necessariamente doveva scegliere, ne ha scelti 3, erano tutti quelli che erano in semifinale, erano veramente di elevata qualità, e il risultato, diciamo, si è visto. Per quanto riguarda il numero di partecipanti, è stato, mi pare, di gran lunga inferiore alle attese, ahimè, speriamo che possa migliorare. Se posso, un appunto su una parte dell'organizzazione, mi spiego, l'ho già anche espresso a chi di dovere, per quanto riguarda la tavola rotonda, che c'è stata, mi pare fosse venerdì 1 ottobre, se non ricordo male, molto valida nel numero e qualità dei relatori, e chiamiamolo così, alla tavola rotonda. Erano ben 8. A me è arrivata la lettera il giorno precedente, una mail, se non ricordo male alle 11:30 circa, ma non sono tutto il giorno a guardare le mail, tant'è che quando mi sono accorto all'1:30 ho risposto subito dando la mia adesione per poter partecipare. Ahimè, eravamo in 6, a parte gli organizzatori, partecipanti nella sala, c'erano 8 relatori e 6 partecipanti. Perché lo dico? Perché davvero gli intervenuti erano non solo esperti nel settore, ma avevano anche una non comunissima capacità di coinvolgere, chi più chi meno, ma alcuni davvero in maniera egregia. E che un invito così sia fatto il giorno prima non va bene, perché è chiaro che magari non tutti le vedono, non tutti riescono a essere liberi per il giorno dopo, anche se ammetto che non era la festa della birra, cioè, in senso buono lo dico, cioè non tutti forse, però avvisare un po' prima forse non sarebbe stata una cattiva idea. Perché dico questo? Perché pur essendo un'attività, diciamo, collaterale al concorso di violino,
da un punto di vista anche questo qualitativo sicuramente era di buon livello. Un'ultima annotazione per quanto riguarda questo DUP. L'avevo chiesto prima qual era la situazione delle piscine, mi spiego perché, qualcuno l'ha già detto, ma i numeri a me non tornano. Allora, pagina 51, esercizio 2019, verifica sismica, riqualificazione energetica piscine, il famoso bando sport e periferie, 500.000 euro, realizzato quasi 50.000. Dopodiché nel piano del programma delle opere troviamo, eccolo qua, all'intervento numero 23 del 2023, interventi di riqualificazione piscine comunali, 940.000. Penso, io da quel che capisco, siano ulteriori rispetto ai 500.000, di cui 52 con finanziamento o contributo, presumo una gara, e 888.000 da alienazioni. Chiedevo perché i lavori che sono stati, che la struttura necessiti, lo sappiamo già, perché sennò non avremmo neanche noi fatto fare agli uffici ovviamente del Comune un progetto per la sistemazione non solo sismica ma anche da un punto di vista energetico, visto che è, ahimè, una struttura che, avendo più di 50 anni, da un punto di vista energetico divora una quantità spaventosa di energia. Ma mi pare di capire che, essendo spostato in là, o meglio, soldi sono arrivati nel 2019, siamo a fine 2021 e su 500.000 ne abbiamo spesi 50.000 circa. Ne sono stanziati altri però neanche nel 2022, nel 2023. Volevo capire la sequenza, la consecuzione, diciamo, prevista per i lavori, cioè cosa è previsto in sostanza e quando si pensa di intervenire in questa struttura, perché mi risulta praticamente quasi 1,5 milioni, però con un lavoro eseguito pochissimo. Davvero poi l'ultima annotazione, lo dico con un po' di dispiacere, è quella che nella realizzazione del campo da rugby, perché pareva fosse una delle grandi priorità della città di Vittorio Veneto, almeno parlo fino a 4-3 anni fa, per cui le richieste erano impellenti e bisognava assolutamente portare a casa questo risultato, e adesso lo troviamo spostato, non so consigliere la priorità, se sia 2, 3, 4, non ho idea, però lo vedo come ultimo intervento fissato nel 2024, 500.000 fra l'altro da alienazioni. Come del resto, non me ne voglia l'assessore Fasan, visto che non c'è, ma era una battuta, come tutte le sue asfaltature, sono tutte da alienazioni, se non ho visto male. Mi pare siano 300.000 ogni anno, ottima cifra perché con 300.000 qualcosa si asfalta, però sono tutti da alienazioni, quindi speriamo che, come ha detto l'assessore Antiga, il mercato si riprenda, anche se in realtà mi creda, rispetto a qualche anno fa è molto meglio, cioè adesso c'è un po' di richieste, sono stati anni, ma il collega, il consigliere Darè lo sa benissimo che durante il suo mandato, abbiamo anche chi c'era assessore, ahimè il mercato era fermo, statico, non si riusciva a vendere nulla. Sappiamo che negli ultimi anni qualcosina si è mosso. Speriamo che poi questa crescita davvero preoccupante dei costi delle materie prime e dell'energia non affossi, insomma, la crescita che il governo, che mi pare di capire forse al Consiglio della Re non piace tantissimo, però insomma in qualche modo ha portato a casa. Consigliere Bagliana. Molto velocemente, io volevo ricollegarmi un attimo alla questione del turismo e in particolar modo alla questione delle piste ciclopedonabili. So che l'intento dell'amministrazione è quella, e ho già augurato, di trovare i fondi per la realizzazione della pista ciclabile dell'amicizia, quella della Valle Alpesina, per intenderci, la Monaco-Venezia. Però mi chiedevo, e qui sarà
difficile, insomma sì, magari con l'aiuto di tutti forse questi finanziamenti, questi fondi si troveranno, però mi chiedevo che già nel 2018 era finanziato il collegamento della pista ciclabile La Piave, quella per intenderci che va verso Revine Lago dall'altra parte, e quindi era finanziata per un intervento di 250.000 euro, mi sembra, sì. E mi ricordo allora, all'epoca l'assessore Turchetto fosse, che era imminente insomma la realizzazione di quel tratto di pista ciclabile. Quindi mi chiedo, e non mi sfugge, forse l'avevate già anche detta, la motivazione per la quale non è stato più portato avanti quello stralcio di pista ciclabile che ci collegherebbe con la parte della Piave, insomma, ecco, per intenderci. E sempre per la questione turistica, mi veniva in mente che avevamo parlato anche di mettere, non solo per la questione turistica, ma anche la questione delle colonnine elettriche in città, che era da 1 anno e mezzo, 2 che ci stavamo lavorando, e vedo che insomma avevo visto una delibera di giunta dove era stato fatto un certo tipo di lavoro, chiedo informazioni rispetto a quello, e su questo mi viene anche da dire che è un servizio che secondo me dovrebbe essere un po' diciamo guidato da un ente sovracomunale, ma non solo quello delle colonnine elettriche, perché per esempio al discorso della comunità montana adesso la consigliera Salezza è uscita, però tutti questi servizi che sono servizi anche per il turismo o insomma che trovano un ampio respiro, secondo me dovrebbero essere in qualche maniera organizzati e condotti da un ente sovracomunale che potrebbe essere quello della comunità montana. Ecco, era questa la questione. Poi assessore Antiga, prima ha detto svuotiamo la Cosmo, magari è meglio specificare, cioè diciamo che le medie rimangono dentro e in teoria andrebbero via l'ITE, cioè appunto gli altri alunni delle scuole superiori, e quindi questa è veramente diventerebbe appunto un respiro anche per la scuola media stessa, per gli alunni della scuola. Sul discorso della sicurezza stradale io lo ribadisco, perché ho visto che non l'avete preso in esame, oppure l'avete ma non l'avete detto questa sera, per la questione di rivedere eventualmente, se ci sono le condizioni, io non me ne intendo, di velocità in centro città, quindi naturalmente attraverso magari la commissione di viabilità, di vedere se ci sono appunto le condizioni per ridurre i limiti e quantomeno per individuare un nuovo tipo di segnaletica. Non intendevo di aumentare le strisce pedonali, assessore Antiga, dicevo di caratterizzarle in modo diverso. Vedo che in tante città si stanno facendo delle cose innovative. Ultimo appello lo faccio all'assessore alla cultura per quanto riguarda il discorso dei musei. Io, assessore, lo so che il nuovo bando per l'apertura dei musei, soprattutto quello di Serravalle, non prevede l'apertura eventuale nei giorni feriali di luglio e agosto, però so che avete implementato alcune ore, alcuni giorni. Ecco, io chiederei uno sforzo maggiore rispetto a questo negli anni successivi, dove è possibile, perché, ripeto, a vedere i musei chiusi a luglio e agosto, dove ci sono turisti che frequentano Serravalle e non solo, veramente sì, fa male, ecco. Grazie. Balliana. Altre prenotazioni? Sindaco vuole? No. Bene. Sì, una battuta veloce. Allora, mi fa piacere che sia stato sollevato questo problema, perché siete anche usciti con la stampa ripetutamente, post, eccetera, non tenendo conto del fatto che i musei che sono chiusi possono essere aperti contattando semplicemente il numero. Allora, uno entra nel sito, chiede e trova. Questo finora. Adesso comunque abbiamo previsto, con i prossimi bandi, di poter ampliare l'apertura
soprattutto, anzi direi nel periodo estivo in cui ci sono i turisti, però sono entrati in molti gruppi, anche se voi non lo sapete, proprio attraverso il contatto telefonico e l'apertura dei musei, ogni qualvolta è stato chiesto. Grazie. Sindaco, prego. E dopo... Faccio la mia parte, no? Allora sono d'accordo con il consigliere Tolon, non è colpa di un'amministrazione se i ladri imperversano, però dobbiamo anche incartarcela che in qualche modo il sindaco ha sempre colpa di qualcosa, no? Se non altro questa amministrazione con tantissima fatica e con tempi dilatatissimi causa Covid sono dilatatissimi, stiamo portando avanti sia il controllo del vicinato che comincerà l'ultimissima fase a breve, cioè quella della formazione finale dei gruppi, e stiamo portando avanti il rinnovamento completo del parco telecamere, che sarà anche costoso, però abbiamo avuto qua più e più volte le forze dell'ordine a darci tutte le indicazioni e quello che serviva loro per agire al meglio. Quindi abbiamo agito con prefettura, con carabinieri, con la polizia, con valenze di lettura targhe che comprendono anche i trasporti illegali e presenza di stranieri che fanno i trasporti in Italia. C'è un sacco, veramente un sacco di... Abbiamo fatto squadra con gli altri due comuni di Tarso e Revine che facendo così, essendo le direttrici non numerosissime, si riesce a proteggersi l'uno con l'altro e quindi fare risparmi di scala nell'allestimento degli impianti. Quello che si può fare, questa amministrazione lo sta facendo, dopo che serva, speriamo di sì che serva. Papadopoli, mi ero dimenticato prima, Papadopoli c'è stato un qualche incontro in passato con qualcuno che sembrava essere interessato, probabilmente ne arriveranno anche di altri. Però se è difficile per noi, è difficile un pochettino per tutto, non è detto che perché uno si presenta poi la cosa abbia compimento. Però se non altro l'argomento sembra girare perché appunto qualcuno aveva anche telefonato, ecco. Ma siamo a questo livello, non è null'altro per il momento. I campi di rugby, non vorrei invadere il campo, però noi abbiamo destinato i campi da rugby, perché ne serve più di uno, no? Sarà l'Areocampo la sede e a tutt'oggi non è ancora nostro, sempre il mese prossimo, adesso a novembre, si andrà dal notaio a novembre, forse è sempre il mese prossimo, quindi è chiaro che per avere finanziamenti bisogna avere progetti, i progetti li fai se sono tuoi e quindi è tutta una successione di passaggi obbligati, e lei lo sa perfettamente. Colonnine, le colonnine, anche là è una storia eterna, ne abbiamo 7 in fase di realizzazione, 2 sarebbero cantierabili e le altre 5 sono ancora in sovrintendenza. Dovrebbe a metà di novembre dovrebbe essere passati i 60 giorni. Le analisi dei singoli posti con la verifica dei 22 kW disponibili è stata fatta. Speriamo che prima della fine dell'anno qualcosa si muova, tutto è robe lunghe, lunghissime. Carica biciclette elettriche, guarda, gli stessi che ci avevano proposto le carica automobili li avrebbero fatti gratuitamente anche negli alberghi, nelle cose. Però il semplice fatto che formalmente i 2 posti che ogni colonnina riesce a caricare devono essere resi disponibili per anni 12, fa sì che l'albergatore con poco più di 1.000 euro se ne compra una. Sì. E dopo il fatto di l'automobile ancora, ma le biciclette non puoi seminare nel territorio, carica biciclette, uno si ferma a 3 ore, deve essere sempre vicino a un bar, a un albergo, quindi lasciamo che sia il privato che si fa mettendo il gettone per la carica, no? Non invadiamo campi che non sono nostri. Io confido molto nella capacità dei privati di coprire i fabbisogni, quindi non farei le corse là.
la ciclovia dell'amicizia, che grosso modo ormai col concorso un po' di tutti è stata tracciata, sai che ha bisogno di un progetto per dopo andare in cerca di Enrico Zio D'Amelio. Il percorso è sempre quello. Bene. Io ho finito. Sì, se però può venire qua, che è meglio di tutto che così. No, se può venire qua, meglio. Si è accesa la luce. Non so se lei può... Possiamo spostarci qua, se è possibile? Sì, si era accesa. Si ricorda, interventi di fare da qua. Buonasera, era solo per rispondere velocemente alle due domande del consigliere Tonon. Per quanto riguarda i CAM, al di là che oggi costituiscono comunque un obbligo di legge, noi stiamo partendo adesso con lo studio di un appalto per la gestione del verde delle scuole e lì le inseriremo. Dopodiché, mano a mano che procediamo con i prossimi appalti, laddove sarà possibile sicuramente, adesso non ci siamo fatti un piano su quale appalto usarli, quali no, sicuramente su questo che stiamo partendo a progettare adesso, sì. Per quanto riguarda le piscine, allora la cosa nasce ben prima che io arrivassi, quindi sicuramente conoscete meglio di me la storia. Erano previsti 500.000 euro di intervento, il progetto poi è stato sviluppato sia sotto il profilo di adeguamento sismico che sotto il profilo di adeguamento di risparmio energetico, quindi di miglioramento energetico. Questo ha implicato anche, proprio per la struttura stessa, che come avete più volte ribadito è datata, nata in un periodo dove del risparmio energetico non gliene fregava nulla a nessuno, per cui la necessità di risolvere tutta una serie di ponti termici ha richiesto anche un po' di rivedere nella progettazione le finiture esterne, perché per nascondere certe brutture che altrimenti si andavano a realizzare. Questo ha portato l'anno scorso, quando abbiamo visto il progetto, alla lievitazione del costo da 500 a 900.000 euro. Quindi non sono 500 più 900.000, erano 900.000 l'anno scorso. Purtroppo non siamo riusciti ad avere il finanziamento che speravamo ci potesse aiutare a fare l'intervento e cercheremo altri finanziamenti. Il problema è che probabilmente, come ben sapete, quando noi andremo a cercare altri finanziamenti non basteranno più i 900.000 euro, perché nell'ultimo anno i costi sono aumentati di percentuali a 2 cifre, quindi sarà sicuramente da rivedere il quadro economico di quest'opera e cercare altre fonti di finanziamento. Bene, grazie Ingegner Curti. Sì, prego. Poi grazie Presidente. Poi nel piano degli interventi si parla nel 2023 940.000, di cui 52 finanziamento e 888 alienazioni. Ma non mi torna, e i 500.000 dove sono andati? Cioè, nel senso che se fossero stati, fra virgolette, messi i 552 come contributi, 500 li avevamo già. Ma sono stati messi 888 come alienazioni, e i 500.000 dove sono allora? Come non ce li ho? Sono scritti qua. Erano stanziati. Sono andati in avanzo e... Non mi dica che sono
No, non lo so dove siamo andati. Quei 500.000 perché il progetto era diventato di 900, non siamo stati... sì, noi abbiamo vinto il bando e quei 500.000 sono andati in avanzo e viene riproposto al momento l'intervento, penso nel 2023, non lo so, di 8,80 che non so, ecco. Quindi questa è la situazione da un punto di vista finanziario al momento. Quindi quei 500 sono andati a fare tutt'altro e per fare la piscina, sì, perché se no non ci sarebbe 8,80 ma vabbè, non sapremo mai in questo momento perché allora ma non è non è allora non staremo qua mica tutta la sera a capire, no. Vabbè, allora un'ultima risposta al consigliere Tonon relativamente allo smart working. Consigliere Tonon, relativamente allo smart working, il vice segretario le dà la risposta. Sì. Allora, buonasera a tutti. Allora, con la pandemia è stato introdotto appunto l'istituto dello smart working avente un carattere, diciamo, di eccezionalità. E quindi abbiamo ovviamente attivato anche noi l'istituto dello smart working come introdotto appunto con i vari decreti e dando la possibilità appunto di esercitare, di lavorare con questa modalità ad una serie di dipendenti e rispettando le percentuali che erano imposte dai vari decreti e fornendo ovviamente al personale che lavorava, diciamo, a casa anche l'attrezzatura necessaria, per cui appunto abbiamo acquistato una serie anche di strumenti informatici per consentire. L'istituto dello smart working, così come introdotto a seguito della pandemia, terminerà il 31/12. È consentito appunto in questi 2 mesi solo per i cosiddetti lavoratori fragili. Con il gennaio 2022 quindi potrà essere applicato l'istituto del lavoro agile, quello tradizionale, che avverrà esclusivamente sulla base di accordi individuali. Non avendolo noi mai applicato ovviamente, diciamo, in passato ed essendo una cosa verso la quale dovremo andare, ci sembrava appunto corretto inserirlo come obiettivo per valutare questa modalità che potrà andare incontro anche, diciamo, ai lavoratori per poter conciliare, magari a quelle lavoratrici in particolare, per conciliare il lavoro con eventuali impegni di famiglia e quindi ci sembrava così doveroso inserirlo come obiettivo per diciamo per il futuro. Va bene, grazie dottoressa. Ha già fatto 2 interventi, quindi basta. No, andiamo avanti a chiarimenti. Se no non la finiamo più. Se è una battuta velocissima, avanti. La battuta velocissima è: voglio sapere questi 500.000 euro dove sono finiti. Allora, se la risposta è immediata va bene, mi sembra una roba che si prende nota e glielo faremo sapere. Siccome mancano 500.000 euro, non è che ne mancano. Voi siete abituati a 49 milioni, però qua... Dai, allora direi, siccome non possiamo rimanere qua, tutta la sera, siccome non possiamo rimanere qua tutta la sera per un quesito, se la risposta c'è la si dice subito, altrimenti si prende nota e gliela forniremo, basta. Sì, ma non è fondamentale. Le rispondo, sono andati in avanzo, senz'altro sono dentro nel piano opere pubbliche, sarà mia premura capire dove sono andati. Ecco, basta, e le fornirà la risposta il consigliere. Ecco. Andiamo avanti, perché andiamo avanti, forza, vabbè, allora facciamo le dichiarazioni di voto, a forza, dichiarazioni di voto, nessuno, passiamo alla votazione.
Allora, per il documento unico di programmazione, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contrari? 4. Astenuti? 0. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 4, astenuti 0. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Sempre 11 favorevoli, contrari? Quanti contrari? 3? 3, astenuti 1, perfetto. Bene, passiamo al punto numero 6, forza che sono le 10. Punto numero 6, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 185 del 14/9 del 2021, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023, quinta variazione. Chiedo all'assessore Posocco di illustrare la proposta di delibera. Sì, la variazione di bilancio riguarda un intervento effettuato, la necessità di fare un intervento alla scuola primaria Nazario Sauro per la messa in sicurezza dell'edificio, rifacimento del manto di copertura e sostituzione dei serramenti esterni per un importo di 200.000 euro che sono stati tutti coperti dai soldi, parte disponibile? Sì, dalla parte destinata agli investimenti, la parte libera destinata agli investimenti. Questo perché c'era la necessità di far partire in breve tempo i lavori, perché grazie a un bando ministeriale noi siamo stati assegnatari di un contributo fino a un massimo di 200.000 euro, che però bisognava rendicontare entro il 29/10, entro oggi, quindi c'era la necessità di fare alla svelta i lavori, quindi abbiamo deciso di finanziarlo con l'avanzo di amministrazione e con questo rendiconto poi parte di questa cifra ci tornerà nelle nostre casse che poi destineremo, vedremo in cosa. Avanti, apriamo la discussione. Forza. Prenotazioni, consigliere De Antoni, prego. Sì, come ho fatto rilevare anche in commissione, mi sembra che sia una procedura anomala quella che abbiamo seguito, perché nella delibera io leggo che il 6 agosto il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso. Puntualmente l'ufficio il 13 agosto risponde all'avviso e addirittura il 23 agosto il direttore generale del Ministero dell'Istruzione approva la graduatoria e comunica che c'è uno stanziamento di 200.000 euro a favore del Comune di Vittorio Bene. Benissimo, a questo punto si fa la variazione di bilancio mettendo in entrata il finanziamento del Ministero e in uscita la realizzazione del Nazario Sauro. Sì, ci dovrebbe fare così. Invece avete deciso di stanziare comunque 200.000 euro prendendo l'avanzo di amministrazione. È ben strana questo tipo di procedura, perché se avevate la certezza di avere i soldi, come ce l'avete, allora o c'è dietro una incertezza sul fatto che le opere che stiamo facendo corrispondono al bando, che è quello che io ho rilevato dalle carte, oppure c'è questa difficoltà, come mi è stato detto anche in commissione, di riuscire a terminare i lavori in pochissimi giorni. Anche questo mi sembra che sia
Probabilmente nel bando c'era qualche contenuto che comunicava che il bando veniva approvato, sì, la richiesta veniva approvata il 23 agosto e i lavori dovevano finire in 60 giorni, in 90 giorni. Ma noi siamo partiti con il progetto, con l'affidamento dell'incarico del progetto, dopo che il finanziamento è stato comunicato. E questa è la cosa strana. Allora all'assessore Fasan abbiamo detto anche in commissione che questo è un modo sbagliato di lavorare, perché si rincorrono tutti i bandi che ci sono, si costringe l'ufficio a fare delle cose senza avere le carte a posto, si dà un incarico a un architetto oggi e dopo 2 giorni questo presenta un progetto, che vale 22.000 euro dal punto di vista delle spese tecniche, ma in 2 giorni presenta il progetto non l'ho visto, non so in che cosa consiste, si appalta nei lavori, abbiamo già provato una perizia di variante in 1 mese e mezzo di tempo. Non è un modo, il segretario, non chiedo al segretario un parere su queste procedure, ma non voglio che si esprima, però non è un metodo corretto di fare le cose, i tempi ci vogliono per queste cose e questo modo di procedere è un modo che deriva da questa rincorsa continua a bandi senza avere alle spalle la documentazione progettuale, senza avere alle spalle un chiaro piano delle urgenze, delle priorità. E quindi facciamo queste cose: da un lato prendiamo atto che ci sono i soldi, dall'altro finanziamo l'opera con i soldi del bilancio, lo potevamo fare anche 2 mesi fa o 3 mesi fa se era così urgente. E adesso si incastrano le cose in maniera assolutamente, secondo me, assolutamente anomala e anche priva di una coerenza nelle carte. Non riesco a capire questo tipo di applicazione del lavoro che viene fatto negli uffici, perché penso che anche gli uffici siano in difficoltà rispetto a questo movimentismo che poi porta anche qualche volta degli errori o anche a sovrapporre poi documentazioni che non servono. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere Dus. Sì, anch'io non capisco se questa qui debba essere interpretata come un'azione un po' furba nei confronti dello Stato, nel senso che c'era un bando, abbiamo partecipato, poi abbiamo visto che insomma quel bando non calzava con le nostre esigenze e quindi i soldi ce li mettiamo noi. No, se non è così, me lo spiegate, perché allora non capisco perché i soldi li mettiamo noi e non usiamo quelli del bando. Tutto qua. Spiegatemi questa cosa qui e poi il secondo intervento interverrò, perché se non riusciamo a sbrogliare questa matassa qui e a capire francamente come mai abbiamo partecipato a un bando e i soldi ce li mettiamo noi, perché sennò quando arriveranno i soldi del bando, quei soldi là come li utilizzeremo? Qualcuno ci chiederà di rendicontare oppure no? No, non so, chiedo io. Gomiero, è una cosa che interessa la sua città, San Giacomo? Grazie consigliere Dus anche della battuta. Passiamo la parola alla consigliera Balliana. Velocemente, mi sembra di capire, ho già chiesto, che l'importo dei lavori è inferiore alla soglia per la quale si dovrebbe andare a bando e quindi c'è un affidamento diretto dell'opera, mi sembra, ecco. E volevo solo chiedere, ho capito che il manto di copertura ha dei problemi e quindi anche gli infissi, mi chiedevo, cioè solo dopo 12 anni anche gli infissi, quindi sia il manto di copertura che gli infissi, questo fa anche pensare. Mi potete dire in linea generale che costi ci sono per il manto di copertura e i costi per gli infissi all'incirca? Non so. Grazie. Grazie consigliere Balliana. Ok, ingegner Curti. Allora, parto dall'ultima domanda che mi è più congeniale. I problemi che abbiamo riscontrato sono, in estrema sintesi, che c'erano delle perdite per cui pioveva dentro. Sì, è brutto dirlo di una scuola così giovane, però purtroppo questo è successo, e soprattutto alcune porte di sicurezza non riuscivano più ad essere aperte, quindi era indispensabile cambiarle. Noi stavamo in realtà già lavorando su
su questa cosa, nel senso che il problema era noto, per cui l'avevamo già affrontato. Motivo per cui quando è uscito il bando abbiamo deciso di aderire immediatamente, perché avrebbe permesso comunque di coprire la spesa. Dopodiché il bando prevedeva la rendicontazione entro fine ottobre, ha detto giustamente prima il consigliere De Antoni, da agosto a fine ottobre una pubblica amministrazione ha qualche difficoltà ad essere certa di riuscire a portare a compimento l'intera opera, tant'è che siamo riusciti a fare la copertura, non siamo riusciti a fare i serramenti, fosse altro perché la fornitura a piedopera è prevista per marzo. Anche se noi ci siamo mossi subito, come molti di voi sanno, oggi ordinare materiale edile ha dei tempi di consegna che sono diventati improponibili. E questo è il motivo per cui abbiamo preferito finanziarlo con un avanzo di amministrazione, perché se non riuscivamo ad arrivare a chiudere nemmeno la metà dell'intervento, comunque poi ci saremmo trovati un po' in difficoltà. Noi abbiamo chiuso la prima parte, grosso modo, adesso io guardi, i numeri non me li ricordo esattamente, ma all'incirca sono pari l'importo del... Sì, ordine di grandezza simile, quindi diciamo sui 60-70 mila euro la copertura e altrettanto i serramenti. Poi sempre nel bando sembra ci sia una finestra che ci permette di rendicontare qualcosa in un secondo momento, ma le regole del gioco cambiano in continuazione, quindi speriamo di riuscire a entrarci con i serramenti, altrimenti se non altro ci siamo rientrati con la copertura, quella è chiusa. Grazie. Qualche prenotazione? Non ci sono interventi, possiamo passare a... Prego, schiacci pure. Grazie. Sì, il bando prevedeva il trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, quindi anche i comuni, ai fini dell'acquisizione in affitto o con altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020-2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche. Quindi questo era il bando e noi abbiamo partecipato per chiedere il rifacimento del tetto e la sostituzione dei serramenti. Il bando, le cito la legge che ha stabilito, che ha rifinanziato, e la legge adesso... è l'articolo 32,2 lettera A del decreto legge 14 agosto 2020 che ha numero 104, che ha poi rifinanziato, è stato rifinanziato nel 2021. Ad ogni modo gli interventi che sono previsti nel progetto sono 71.000 euro per lavori, quindi penso che si riferiscono al tetto, e sono circa 80.000 per sostituzione porte antincendio, manutenzione straordinaria dei serramenti esterni, forniture e posa in opera di pensiline nel prospetto est. I primi sono a base d'asta, i secondi sono inseriti nel quadro economico perché probabilmente si voleva appaltarli direttamente a ditte specializzate del settore. Il totale del progetto è 200.000 euro. Però si sapeva già che era borderline la partecipazione, perché chiaramente lì c'è scritto del tetto e dei serramenti non si parla minimamente nel bando. Grazie. Ingegnere, prego. Consigliere, quella è la norma da cui partono i bandi, ma il bando l'anno scorso infatti il bando prevedeva esattamente questo e noi l'anno scorso abbiamo partecipato per fare una nuova aula. Quest'anno, a quanto lei ha letto, è stato aggiunto lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Quindi noi siamo entrati come un lavoro di messa in sicurezza e adeguamento.
altrimenti sì, non avremmo mai partecipato perché era chiaro che non rientrava in quella dicitura, ma il bando uscito quest'anno ad agosto ha aggiunto la possibilità di inserire questi ulteriori lavori. Altre prenotazioni o andiamo avanti? Bene. Direi di passare. Dichiarazioni di voto ci sono, non ci sono. Passiamo alla votazione. Vi vuole dichiarare? Prego. Un attimo. Dichiaro la mia decisione di astenermi dalla votazione perché ritengo che la procedura seguita non sia corretta, per non dire legittima. Grazie, consigliere. Bene, passiamo alla votazione o ci sono altre dichiarazioni? Allora, alla proposta di delibera di ratifica, favorevoli? Sempre 11. Contrari? 0. Astenuti? 4. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 11, astenuti 4 e contrari 0. Passiamo all'ultima proposta di delibera. No, non c'è l'immediata eseguibilità. Sì, era stata proposta. Allora, il segretario, prego. Sì, era stata proposta, ma essendo una ratifica di una variazione d'urgenza, No. Bene. gli effetti sono già stati prodotti. Allora, passiamo all'ultima delibera, proposta di delibera, terza variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, approvazione e contestuale modifica del DUP 2021-2023. Apriamo la discussione. Lascio la parola all'illustrazione della delibera all'ingegner Curti. Allora, per quanto riguarda la variazione del programma triennale, riguarda esattamente l'opera di cui abbiamo appena parlato, quindi l'inserimento nell'annualità 2021 dell'intervento di messa in sicurezza della scuola Nazario Sauro. Per quanto riguarda invece il piano biennale, per quanto riguarda la parte tecnica, quindi l'ufficio tecnico, abbiamo modificato l'importo dei servizi di progettazione per il sottopasso, laddove erano previsti 65.000 euro, a conti fatti con le stime dei costi che dovremo sostenere per il lavoro, la progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza è stimato in circa 215.000 euro come importo a base d'asta per la gara per l'affidamento dei lavori, e quindi abbiamo modificato questo importo e poi abbiamo inserito 54.000 euro per la progettazione preliminare, progetto di fattibilità tecnico ed economica per il rifacimento della piazza Giovanni Paolo I e l'ampliamento della biblioteca. Vice sindaco Posocco doveva... Niente, a posto. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni. Per una richiesta di chiarimento all'ingegnere. Ho capito che nel quadro economico del progetto, che portava a un totale di 2 milioni di euro, è stato aumentato l'importo per le spese tecniche, quindi da 65 a 215.000 euro. Volevo sapere quali sono gli importi che sono stati ridotti per arrivare sempre alla stessa cifra di 2 milioni di euro nel quadro economico del progetto. Ok, grazie consigliere. Rispondiamo subito o aspettiamo altre domande tecniche? Nessun'altra domanda. Prego, ingegnere. In realtà sono andata poi a riguardarmi anch'io le carte perché poi passano
gli anni. Tra l'altro anche questo è un progetto che non ho visto nascere purtroppo e quindi ho avuto un po' di difficoltà all'inizio a seguirlo. L'importo dei lavori stimato ad oggi è sul 1,5 milioni circa, poco più, quindi è il quadro economico di 2 milioni. Non siamo andati in questa fase a pensare di ritoccare l'importo lavori, quindi non abbiamo ridotto lavori rispetto a quello che era stato stimato. Chiaramente, qua mi ripeto, una volta che avremo in mano il progetto definitivo avremo anche una stima più precisa proprio per questo mercato in salita che abbiamo avuto nell'ultimo anno. Ad oggi comunque c'è margine per riuscire a rimanere nel quadro economico di 2 milioni. Cos'è un chiarimento? Sì, il progetto del sottopasso è stato inserito nel piano delle opere pubbliche con importo di 2 milioni di euro e questi 2 milioni di euro erano la sommatoria di lavori più le spese a disposizione dell'amministrazione. Allora, siccome il totale è sempre 2 milioni e siccome abbiamo aumentato di 150.000 l'importo per le spese tecniche, qual è l'importo che è stato ridotto per mantenere il totale? Perché altrimenti c'è qualcosa che non ritorna. Allora, io mi sto rileggendo velocemente il quadro economico. Al di là che nel quadro economico erano 150.000 l'importo per le spese tecniche. 150.000. E non so poi perché purtroppo è una cosa che anch'io ho ereditato, i 65.000 euro, e colpa mia non ero andata a controllarmi le cifre, quindi in realtà parliamo di una differenza di 65.000 euro e non di 150. Si sono invertite le due cifre. Sì, sì, ma guardi che anch'io grazie alla sua indicazione poi sono andata a riguardarmi i numeri. Perché, pertanto, sui 2 milioni totali, quello che abbiamo limato sono appunto, c'è questa inversione delle cifre. Qualcosina abbiamo risparmiato, se ricordo bene, sull'acquisizione di aree, che no, veramente no, in questa seconda fase non c'è acquisizione di aree, e quindi, perché sono quasi tutte nostre, sì, ma di sicuro non ci sono 150.000 euro di acquisizioni, qualcosa sugli arrotondamenti e quindi ritorniamo ai 2 milioni. Non abbiamo riscritto il quadro economico. No, non lo abbiamo riscritto perché lo faremo con la progettazione. Se nel piano delle opere pubbliche c'è un intervento di cui è stato approvato il quadro economico di 2 milioni, allora lei modifica il quadro economico senza approvarlo? Non ho visto cose di questo genere, ma si vede che si possono fare se sono ammesse. Comunque, scusate un attimo, queste discussioni tecniche qua... Ma le ho fatte in commissione, Presidente, in commissione ho chiesto queste cose e mi è stato risposto con una cosa... Perché andiamo avanti 3 ore, ma qua si parla dal punto di vista politico... Siamo stati 2 ore e mezza in commissione l'altra sera, cosa devo fare? Andiamo avanti perché sennò continuiamo a far botta e risposta su questioni tecniche che sinceramente hanno poco valore qua dentro. Consigliere Dus, prego. No, Presidente, non è che queste cose non hanno poco valore. Allora, prima non troviamo 500.000 euro e si dice vabbè dai dopo No, le verrà detto. Le verrà detto, ma quando abbiamo alzato la mano adesso... Le verrà detto. Sì, ho capito. Allora votiamo un'altra volta e procrastiniamo la scelta. Adesso si chiede un chiarimento, è stato chiesto un chiarimento in commissione, manca 65.000 euro o comunque c'è stato... nessun problema, si sbaglia, tutti sbagliamo, ci mancherebbe. Però, non è detto che sia sbagliato, no, probabilmente manca l'informazione in questo momento, ma voglio dire, l'informazione verrà data. Sì, il problema, Presidente, è che noi votiamo in questo momento e come facciamo a votare se non abbiamo l'informazione? Vabbè. Forza. Al di là di questo, di quello che già ha parlato il mio collega, io volevo fare un intervento probabilmente poco elegante sulla scelta
che mi pare ho letto sui giornali quantomeno, in riferimento alla piazza, al rifacimento di piazza Giovanni Paolo I. Lì, come sapete, c'era stata anche da parte dell'amministrazione Tonon una progettazione, una serie di passaggi, poi quella progettazione, quella piazza evidentemente non piaceva a questa amministrazione e giustamente hanno deciso di cestinare quel progetto e appaltarne una nuova progettazione per realizzarne un altro. Mi si dirà, se si sceglie Renzo Piano non è che si sta a vedere l'età, no, perché Renzo Piano è Renzo Piano, ci mancherebbe. Quindi quando noi andiamo a scegliere i migliori progettisti non è che facciamo una questione anagrafica che non vuol dire assolutamente nulla. Però io porto avanti questa piccola bandierina anche miserrima generazionale e dico, secondo me, qualche altro progettista a cui magari affidare un lavoro anche della nostra città, di qualche età diversa, lo si poteva trovare. Io francamente se ci riempiamo la bocca dei giovani, dobbiamo dare lavoro ai giovani qua, giovani là, giovani su, 1941 sì. Però è migliore probabilmente, no? Francamente è migliore, benissimo. Ripeto, è un intervento poco elegante, lo so, però qualcuno certe cose le deve dire. Grazie. Consigliere Dus, consigliere Balliana. Sì, approfitto anch'io per dire due cose su questi 56.000 euro per lo studio di fattibilità appunto per la piazza del Duomo e anche di Ceneda, scusate, e anche per la questione dell'ampliamento della biblioteca. Quindi mi sembra che tra le varie ipotesi, l'ipotesi A, l'ipotesi B, l'ipotesi C e l'ipotesi D, abbiate scelto l'ipotesi A da quello che risulta, no? E io la ritengo quindi l'ampliamento, io non so se questo studio di fattibilità preveda l'ampliamento lì oppure prenda in esame e in considerazione anche eventualmente la questione della rotonda, perché io lo ribadisco, penso che un ampliamento della biblioteca fatta in quei termini sia molto riduttivo per la biblioteca stessa e per il prestigio anche della città di Vittorio Veneto. Mi sembra che Vittorio Veneto possa pretendere una biblioteca all'altezza della sua caratteristica anche culturale e di importanza storica, e quindi io penso che forse sarebbe meglio vedere e ipotizzare un coinvolgimento da un punto di vista dell'edificio di quello eventualmente della rotonda. Logico che mi sembra di capire che Villa Papadopoli voi non la prendete minimamente in considerazione, però quantomeno appunto il complesso Papadopoli rivederlo nella sua interezza, e penso che un intervento così di ampliamento minimo vada anche in qualche meno a intaccare anche la bellezza del complesso stesso. Grazie. Grazie consigliere D'Arè. Telegrafico, volevo solo, forse non è neanche l'argomento, volevo capire l'intervento per quanto riguarda il museo archeologico, di cui non ho più sentito nulla. Vorrei capire se si va avanti con la procedura o seppure si è arenato. Poi per quanto riguarda la piazza, penso che al di là dell'assegnazione di chi è il progetto, poi oltre al progetto poi sarà compito dell'amministrazione o delle amministrazioni trovare i finanziamenti per poterlo fare. Penso che qualche piazza l'abbia fatta e penso che su così poi ci sono i giovani, certo che sì, ma che neanche i vecchi non è che dovevano e mi fermo qua. Aspettiamo prima di dare la risposta. Consigliere Tonon. Grazie, no, è una osservazione. Per esempio, i due
I due quesiti che sono stati sollevati stasera, a cui non si è riusciti a dare risposta, questione tecnica che incide e non poco sul voto ovviamente, probabilmente sarebbero potuti essere fugati dalla presenza di almeno uno dei 3 revisori del conto. Giovani o vecchi che siano non mi ricordo, non lo so, però non vengono gratis di sicuro. Tanto per dire, leggo l'ultimo verbale, il numero 7, il collegio si è riunito in conferenza telefonica, quindi insomma avrebbero potuto almeno uno dei 3 presenziare, credo. Il DUP, a parte l'aggiornamento, si approva una volta all'anno. Ecco, diciamo che forse maggiore attenzione nei confronti del Consiglio, che vuol dire nei confronti della città, non dei consiglieri singoli, ma della città, credo sia auspicabile da parte di chi ha chiesto pure un aumento e gli è stato pure concesso. Grazie. Grazie consigliere. Se vogliamo dare una risposta al consigliere Darè relativamente al discorso del museo archeologico, della sezione archeologica del museo del Cenedese, per essere precisi. Allora, per quanto riguarda il museo archeologico, abbiamo approvato il progetto esecutivo, mi pare a luglio, perché poi abbiamo partecipato anche lì a un bando di cui non abbiamo ancora avuto però risposta. In ogni caso è inserito nella programmazione 2022 e adesso vado a memoria perché non ho qua sotto il lenzuolo, ma mi pare con priorità 1, nel senso che la volontà è di partire quanto prima con la gara per affidare i lavori. Era arrivato in estremis questa possibilità di partecipare a un bando, abbiamo fatto le corse a Padova, a Venezia e siamo riusciti a partecipare a meno 5 minuti dal termine, quindi speriamo che vada a buon fine. Bene. Altri interventi? Se posso... Sì, Assessore Antiga. Presidente, grazie. 2 discorsi in merito a Piazza Ceneda e alla biblioteca. L'architetto di cui stiamo parlando, che magari non sarà della nuova generazione, ma aveva già lavorato per Vittorio Veneto e per quella Ceneda con l'allora sindaco Darè. No, ma dico su quella piazza con l'allora sindaco Darè. Per la verità è stata visionata anche il progetto che l'amministrazione precedente aveva fatto su quella piazza, non so se era giovane o vecchio quello che ha progettato, però nella visione delle due possibili soluzioni molto sicuramente è stato riconosciuto che forse era un po' più premiante la seconda soluzione. E lì abbiamo agganciato anche la biblioteca con l'ampliamento della biblioteca, è stato definito che il progetto vada avanti in tal senso perché le opportunità che potevano essere sviluppate per la nuova biblioteca erano possibilità da poter iniziare a ragionare magari fra X anni, vedere di definire. Questa invece è una soluzione che parte tutta quanta in proprietà del Comune di Vittorio Veneto, quindi abbiamo la possibilità di incidere e di partire quanto prima senza coinvolgere altre realtà che comunque saranno, mi auguro, coinvolte nell'intero sviluppo e premialità di quello che può essere la nuova piazza. I progetti devono necessariamente partire perché poi daremo una copia al consigliere Darè che quando parte magari con un progetto in mano e allora diventa onorevole europeo e come competenza anche la cultura, chissà che qualcosa riesca a portare a casa. Magari le promette che la prossima volta, le prometterà che la prossima volta invece che conto si astiene. Si astiene. Lo so.
Aspetti consigliere che la mettiamo in... Non funziona in proprio così. In Europa ci sono i fondi strutturali che vanno ai governi centrali, dopodiché vanno alle regioni, le regioni fanno i bandi. Quindi è un po' più complicato il passaggio. È stato investito di un arduo compito. Invece sulla piazza, già da sindaco, avevo iniziato a fare con l'architetto e con gli uffici comunali diciamo un progetto, ma soprattutto si era andati a vedere tutta la parte tecnica, quindi le varie sezioni dell'intera piazza, anche perché penso che scavare in quella piazza davanti alla chiesa il primo manufatto che si tira su e arriva alla sovrintendenza, quindi si tratterà di capire giusto un progetto di ampio respiro, calcolando anche giustamente tutta la parte della biblioteca, della rotonda. È chiaro che il pensiero di Villa Papadopoli non è che è un pensiero che ci siamo dimenticati, lo abbiamo messo da parte, ci sono studi e progetti, idee ne abbiamo tante, i soldi ne abbiamo pochi e quindi cerchiamo di andare avanti per stralci e cercare di capire, anche perché l'ultima opera che è stata fatta nel quartiere è stato il Museo della Battaglia, che credo sia diciamo un'opera che è stata diciamo anche ha dato risalto soprattutto per quanto riguarda il centenario. Però insomma è un quartiere che va valorizzato e secondo me pensare insieme cosa fare, è chiaro che se ci fossero dei fondi extracomunali, sovracomunali, sono quelli più importanti per poter fare degli interventi risolutivi anche su problematiche di tutta l'area. Il parco è straordinario, complimenti per l'amministrazione perché finalmente si sta tenendo bene il parco, insomma non ci sono, è ordinato, è chiaro c'è sempre qualche atto vandalico, però insomma lo mettiamo nel conto, andiamo avanti così, speriamo di trovare i fondi. Grazie. Grazie consigliere De Re. Consigliere De Antoni. Sì, solo per un chiarimento con il sindaco, cioè l'incarico che viene dato a questo architetto è per la progettazione, per la fattibilità tecnico-economica, per i lavori di riqualificazione della piazza e poi anche per però quindi c'era già la decisione che la nuova biblioteca, la biblioteca ristrutturata sarà nel sito attuale con degli ampliamenti. Cioè rispetto appunto alle 4 ipotesi che aveva, non è ancora fatta la scelta o la scelta è stata fatta? La mia domanda era solo perché pochi giorni prima avevo letto sul giornale le 4 ipotesi, mi sembrava che fossero tutte ancora in gestazione, in esame, insomma, e quindi volevo solo capire se la scelta è fatta oppure se alla luce dello studio che l'architetto farà, che dovrebbe essere un esperto, no, di queste cose, potrebbe venire fuori anche una soluzione diversa rispetto a quella della ristrutturazione dell'attuale. Sì, è un work in progress, naturalmente abbiamo cercato di non farci mancare nulla, nel senso che abbiamo individuato 4 possibili soluzioni a biblioteca, anche perché quando si parla di Ceneda si parla della piazza di Ceneda. Ceneda è un quartiere molto grande e quando si pensa a Ceneda bisognerebbe pensare anche con un pochettino la cognizione che il quartiere è grande. Però quando si parla di Ceneda è chiaro, si parla della piazza, dove insistono 4 realtà: vescovo, seminario, parrocchia e comune, fondamentalmente, a parte un po' di edilizia privata, ma fondamentalmente sono quelle 4 realtà là. È importante, quando si fanno le cose in quella piazza là, dialogare un po' con tutti, perché ogni cosa che si fa va a incidere in qualche modo anche sugli altri, quindi si cerca di crescere un po' alla volta, e fra le 4 ipotesi, che era l'attuale, la sostituzione della funzione, diciamo così, di patronato con patronato più biblioteca, per cui quello che sorgerebbe là più la vecchia con 2 funzioni diverse potrebbe fare
un polo bibliotecario, diciamo così, ecco, grosso modo sgrezzata così l'idea. Poi c'era l'ipotesi rotonda e poi l'ipotesi di rimanere a Ceneda, ma Ceneda appunto è grande, si poteva magari pensare altre soluzioni diverse dalla piazza. Dalle interlocuzioni intervenute, anche abbastanza complesse e così, sembra ormai a nostro avviso assodato che la migliore delle soluzioni è quella del recupero dell'attuale con questo ampliamento per dargli quelle funzioni tipiche di una biblioteca adeguata, insomma, ecco. E quindi dal momento che con l'architetto avevamo già parlato e indagato un pochettino, aveva delle più che buone idee del coso, abbiamo integrato questo incarico a esplorare una soluzione per la piazza che mi sembra già abbastanza definita e anche abbastanza buona, ancora a livello, a presente il disegno fatto a acquerello, no? Ecco, con qualche misura, qualche rilievo già che conforma, però di aggiungere anche uno studio, perché sono là complementari le due realtà, e quindi andiamo avanti con tutto il nostro parco di idee. Bene. Consigliere Tonon. Sì, solo una nota di colore. Io ero tra quelli che avrebbero voluto che fosse il Comune a portarsi a casa tutto l'immobile riferito a Victoria, posto che non c'erano gli strumenti legislativi per farlo, ma non importa. Ci avrebbe permesso di risolvere vari problemi di spazio in città, dalla biblioteca ad una capiente sala riunioni. Non sono parole mie, sono parole del vice sindaco ieri sul giornale. Tanto per dire che o ha cambiato idea o nel frattempo ha detto a biblioteca meglio che stai a Ceneda. Questo per dire che le idee sono molto varie a seconda anche di dove ci si siede a volte. Prego. Aspetta, sì, appena ho finito. Sono velocissimo io in genere. Ribadisco che l'intervento che la passata amministrazione aveva messo in campo e ahimè non ha trovato il finanziamento era quello sulla ex scuola Cosmo, per la quale ci piacerebbe capire qual è la situazione, se è in vendita, se non è in vendita, se sta crollando, se non sta crollando, perché è stata chiusa credo 20 anni fa, 25 anni fa circa, perché era in pericolo da un punto di vista strutturale era in pericolo. No, appunto, ma no, solo che non è caduta ancora, era in imminente crollo e dopo 25 anni non è crollata ancora, per fortuna. Quindi sarebbe bello capire, anzi potremmo chiedere al Comune di fare una bella verifica per capire com'è la situazione prima di vendere, perché non si sa mai. Dopodiché, ripeto che era stata anche verificata la possibilità da parte del Comune, non dell'Abitabilimento Servizi, del Comune di partecipare all'acquisto. Quello che ci è stato comunicato dagli uffici comunali era che non c'era la possibilità da parte del Comune di addivenire a partecipare meglio alla gara per l'acquisizione dell'intero immobile. Può piacere o non può piacere, dura lex sed lex. Noi eravamo e siamo abituati a rispettare quelle che sono le norme e no a barcamenarci. Registro che anche in questo caso talvolta si cambia opinione. Allora, egregio consigliere, nonché sindaco, ex sindaco come il sottoscritto, ricordo che la Polisteca era un cavallo di battaglia che la sua amministrazione ha portato avanti e voleva portare avanti, e quindi la Polisteca alla Cosmo non è sicuramente a Ceneda, e quindi vuol dire che le idee le avete cambiate anche voi cammin facendo. Se invece poi volete parlare del Victoria, quando c'è stato diciamo, l'acquisizione, è a verbale perché è scritto quello che ho detto in Consiglio Comunale,
con un leasing alla francese di 2.700 euro al mese, cioè il costo, poco più del costo della farmacia comunale di Costa, si sarebbe portato a casa l'intero immobile e là sarebbe stato l'intero immobile, non solo la farmacia, l'intero immobile, e quindi si poteva fare. L'avete detto di no perché avete detto no. Allora il suo assessore, come si chiamava? Napol, gli ho detto: se tu la porti a casa, la metti, te la votiamo anche noi. Allora, se si parla di cambiare idea su quella che è la biblioteca di Ceneda, mi pare che le idee, le opportunità fanno cambiare idea, giustamente. L'opportunità non c'è più, cercheremo di farla dov'è e continuare dov'è. È una funzionalità di quel quartiere sicuramente, ma c'era la possibilità di fare un qualcos'altro di molto più importante, anche perché il Victoria credo sia stata una battaglia politica, però alla fine mi pare che poi siamo andati tutti al Victoria anche con le farmacie comunali che abbiamo votato prima. Grazie. Bene, prego. Sì, aggiungo che abbiamo visto che, come diceva il consigliere Rasera, adesso ci sono 2048 metri quadri di commerciale, che non è il commerciale che c'era prima, ma è un nuovo commerciale, perché i casalinghi mi sembra non fossero permessi prima, ma solo negozi riguardanti allo sport, e adesso mi sembra che si possa fare quello, quindi un in bocca al lupo, ma non so quanto siano contenti a Vittorio Veneto e altri commercianti. Consigliere, no? Sì, per sottolineare che ben prima della precedente amministrazione, ben prima del fallimento della Victoria SRL, se lei si ricorda, non so se l'aveva mai frequentato, c'era una profumeria. Ora che la profumeria siano articoli sportivi, oddio, tutto si può fare, ma dopodiché sa, il commercio qua è pieno di esperti in ambito commerciale, perché tutti che sa qua, tanti, qualcuno è vero, qualcuno è un po' mago, si inventa, qualcuno invece sa molto bene, però sa, quando poi i commenti si leggono sul giornale, sempre visto che è lei assessore al commercio, che probabilmente qua sotto proprio il quadrilatero chiudono perché ci sarebbe il pavimento da rifare o i serramenti, no. Sì, l'ha dichiarato lei sul giornale, anche a massa. Ora, il pavimento credo sia uno dei migliori del Triveneto, non ho mai visto un problema di pavimento, di impianti sì, di pavimento no. Se riduciamo il problema del commercio a un problema di serramenti e pavimento, ahimè, temo che non andiamo lontano. Guardi, lo specchio qual è? È quello del risultato che ha avuto, l'ha riconosciuto anche lei prima, con il flop del sostegno sconto, diciamo così, IMU. Cioè, se in 15 o 17 che fossero partecipano su 257, vuol dire, noi avevamo chiesto di modificarlo, vi siete rifiutati, punto. Evidentemente sapevate voi come andava gestita la cosa, e il risultato quello è. Presidente? No, sull'IMU devo dire una cosa, Presidente, se mi permette, che io sono sicuro che dopo ho finito gli interventi, molti negozianti hanno ridotto l'IMU e non hanno beneficiato dello sconto fatto in comune, ecco, quindi io su questo sono molto convinto. Riguardo al quadrilatero, consigliere Tononi, ho detto che rendere un ambiente più attrattivo è più attrattivo anche per i negozi, non ho detto che qua i negozi vanno via perché il pavimento è così, quindi si presenti. Fatto sta che comunque a Vittoria il commerciale l'abbiamo dato con una variante ed è nuovo. Va bene. Consigliere Dus? No, ritiro Ritiri. Consigliere Rasera? Sì, c'era la profumeria, consigliere Tonon, ma era in zona impropria. Lì non ci poteva stare, perché lì era destinazione sportiva. Quindi neanche a me non l'ho messa, ma però non ci poteva stare. Voi avete fatto un cambio di destinazione che non lo so,
era sportivo e l'avete fatto commerciale generico. Per quanto riguarda il quadrilatero, avete tolto 28 stalli, comunque anche di parcheggi, qua sotto avete fatto un monumento. Voglio dire, il monumento c'era anche un'altra collocazione da poterlo fare, non occorreva, ma si può spostare, ma intanto i soldi sono stati spesi. Parlate di via Oberdan, ma anche qua c'era qualcosa da recriminare. Va bene, va bene. Allora, cerchiamo di concludere. Sì. Allora, se ci sono dichiarazioni di voto, le facciamo, altrimenti chiudiamo. Dichiarazione di voto? Boh, niente. Allora, votazione per la terza variazione del piano triennale opere pubbliche, favorevoli? Sempre 11. Astenuti? Contrari? 4. Allora, la delibera è approvata con fermi, che c'è l'immediata eseguibilità. La delibera è approvata. Scusate, potete sedervi un attimo? Potete sedervi un attimo, cortesemente. Allora, la delibera è approvata. Guardate che vi stanno guardando per TV, i vittoriesi. Bon. Allora, la delibera è approvata con 11 favorevoli, 4 contrari e 0 astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli? 11, contrari? 4, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Buonanotte.